He was born in the USA, ma oggi siamo americani un po' tutti, amiche e amici miei, ma non dall'avventura. Buongiorno! Siete sulle magiche, nonché strisce stellute, onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti in un'edizione straordinaria, perché oggi è proprio la madre di tutte le dannatone. Saremo insieme fino alle 20 stasera per fare il commento di questa elezione presidenziale americana. Io sono Antonino Danna, lo vedete già sui vostri schermi. Alla mia sinistra il direttore responsabile di Radio Libertà, Giovanni Sallusti, che ringrazio e saluto, e buon lavoro anche a te, Giovanni. Buongiorno a tutti, dico solo che oggi il nostro Antonino Danna batterà qualunque record, cioè Mentana veramente si rivela come un debosciato, Deve fare si 6 impegna, ore. si applica, ma insomma oggi super maratona, ma la merita la notizia, Sì. come dire, epocale di oggi, nel senso che è un cambiamento d'epoca, nel senso tecnico, ecco. Sì, abbiamo veramente visto la storia svoltare, girare ancora un angolo. E io dicevo ieri sera, negli ultimi 4 anni è stato in fondo come averne vissuti 50 in un colpo solo, per tutto quello che è successo. Oggi un altro giro di timone della storia. E Giovanni, io avevo preparato questa trasmissione, ti dico la verità, pensando appunto alla possibilità di un too close to call. Ce l'eravamo anche detto nei giorni scorsi, Assolutamente. parlando così in privato, ed eravamo d'accordo su sto fatto, perché io mi ricordavo, come te del resto, la notte elettorale del 2000, quell'incubo tra Bush e Gore, too close to call, e non si era arrivati a proclamare un presidente. Invece qui abbiamo una vittoria più che netta, cioè qua parliamo, signore e signori, di un Trump che secondo la BBC ha quota 279 voti elettorali contro la Harris 223. E attenzione, Trump prende 70.850.467 voti, 51%, contro la Harris che si ferma al 47,4, 65.794.987. Cioè, qui non c'è storia, non c'è broglio, non c'è né lite né discussione. Mi pare che la gente si sia espressa. È un dato assolutamente clamoroso, che contraddice quella narrazione. Questa volta eravamo arrivati, sai, con Hillary forse esagerarono, no? Perché arrivammo con la narrazione già del trionfo di Hillary. Questa volta sono stati più parchi, era la narrazione del testa a testa, no? Del quadro, del cost to call, del quadro difficilissimo per Johnny. Ecco, anche questo quadro è stato smentito. Devo dire che, a proposito di smentite, hai fatto benissimo a iniziare questa tua mega maratona con Born in the USA di Bruce Springsteen, perché Bruce Springsteen è un caso che secondo me contiene il paradosso generale, perché se noi pensiamo, Bruce Springsteen ha cantato molto più l'America di Trump che l'America fighetta, costiera, woke, ormai completamente scissa dall'America concreta, reale, ma anche, come dire, fiera della sua anomalia, no? Che cerca la riscossa nonostante i guasti temporanei del sogno americano. Springsteen ha cantato quell'America lì. Sì. Adesso pensiamo solo The Ghost of Tom George, una canzone trampiana, non camaliana, no? Eppure ha fatto parte del caravanserraglio di star che ha indossato in modo così acritico la Harris. E questo quindi ci dice un po' della contemporaneità un po' impazzita, come dicevi tu. Aggiungo solo che questo sali-scendi della storia che riepilogavi 2016, 2020, 2024 c'è stato anche, non lo dico nella versione complottista, lo dico nella versione cronachistica, cioè andata così, perché c'è stato il virus cinese, come lo chiamava Trump tra gli strali delle anime belle. Che peraltro è cinese. Quindi... Che tra l'altro è anch'esso un dato di cronaca, perché nel 2020 non voglio riferirmi a brogli mai dimostrati, perché appunto non sono performamenti su un complottista, ma sta di fatto che si è svolta un'elezione anomala, molto anomala proprio per le modalità da pandemia, e quindi è una grande rivincita, se vuoi, anche di normalizzazione della società americana. Ecco, normalizzazione, che mi sembra la giusta parola chiave, ed è la vittoria, se permettete, anche, questo vorrei un tuo parere, mi sembra anche la fine, per il momento, di tutte quelle ubbie, di tutte quelle robe. Cioè, vi rendete conto che la Harris ha impostato una campagna elettorale principalmente sui diritti riproduttivi? Ora, alla gente che non arriva alla fine del mese, che non riesce a fare il pieno alla macchina, che non ha la possibilità di curarsi o di trovare un lavoro, Trump andava nelle groceries, gli alimentari,
e sottolineava quanto fosse aumentato il costo della vita, eccetera, eccetera. Ecco, a quelli che fanno la spesa e dicono ma io prima con $100 facevo il carrello pieno e ora non arrivo a poco più della metà, che cosa gliene può fregare dell'utero in affitto? Da 0 a 10 meno 2. E infatti questo Sì, è quello che è successo, ma, fai bene a sottolineare questo punto, perché la candidatura Harris in realtà racchiude una serie di anomalie, proprio rispetto anche alla, prassi istituzionale americana, che ovviamente sono passate in cavalleria perché erano anomalie dalla parte dei buoni. Ma anzitutto la candidata Harris era una candidata non passata dal meccanismo e dal vaglio popolare. Questo per il modello americano è una bestemmia colossale. certo. È stato, come dire, scalzato un presidente che se non era cognitivamente in grado di essere tale ce lo dovevano dire un po' prima del 92esimo. Ecco, Perché insomma osservazione non indifferente, cioè viene perché quasi da solidarizzare con lui per il modo con cui l'hanno scalzato, che è stato un capolavoro di ipocrisia, sì, diciamo. Poi una ristretta oligarchia di 2 o 3 famiglie, Obama, Clinton, Pelosi, ha imposto la Harris senza farla passare dal voto, e il grande regista, che è un po' anche la pop star in capo, Barack Obama, più volte nei suoi comizi ha, sostanzialmente, semplifico, ma per esempio ha fatto un comizio rivolto in modo specifico alla comunità afroamericana, dicendo insomma dovete votarla perché è di colore, perché è donna. Quindi, proprio esplicitando che gli argomenti erano extra merito, erano sì. argomenti dell'abbecedario woke, per cui lei e questo è, a mio giudizio, è stato anche proprio un insulto all'elettore americano, che l'elettore americano ha respinto. Decisamente. Ecco, visto che tu le hai chiamate con una certa cortesia famiglie, io non sono così cortese, quindi le chiamo cosche. Le 3 cosche, appunto, che si spartivano il potere all'interno del carrozzone democratico, con la prevalenza Obama, perché io credo Sì, che questo assolutamente. disastro sia ampiamente targato Obama, con la collaborazione dei Clinton. I Kennedy non esistono più, per cui Anzi, uno morto. sta con Trump, Sì, uno sta con appunto, Trump. e la famiglia l'ha pure disconosciuto, bella famiglia pure loro. Comunque, morto Ted Kennedy, i Kennedy non contano più niente. Ecco, adesso che ne sarà del Partito Democratico? Perché io credo che Obama dovrebbe stare zitto e buono almeno per i prossimi 10 anni dopo sta figura. Beh sì, è caldamente consigliabile. Guarda, io, credo che il Partito Democratico o ritrova se stesso, ora, o veramente sarà perennemente il partito, delle, élite costiere. Perché dico, se vogliamo Joe Biden, che appunto era probabilmente arrivato fuori tempo massimo a fare il presidente, che non è la mia tazza di tè, che non ha mai appassionato, che ho stracriticato su Radio Libertà e su Libero quando mi è capitato più volte, ma riconosco apparteneva al vecchio Partito Sì. Democratico, quello dei Kennedy, se vuoi nel senso Mm. migliore, non era intossicato da queste follie politicamente corrette, non metteva in discussione che il modello americano fosse un modello da tutelare, poi la ricetta che proponeva magari non ci piaceva, ma invece questa generazione ha fatto un salto di qualità, cioè ormai le truppe politicamente corrette, anche a sinistra di Kamala, penso alla Ocasio-Cortez, hanno Mamma messo nel mirino la loro stessa storia, e allora o escono da questo equivoco o credo e spero saranno condannati a essere minoranza. Sì, e a questo punto tu mi dai il là per porgerti un'altra domanda, che è questa. Vance. Perché, Vance, sì, d'accordo, ha vinto Trump, ma a me sembra anche una vittoria targata Vance, perché Vance classe 1985, quindi è un nostro coetaneo, è uno con cui avremmo potuto tranquillamente giocare a pallone, ma, uno che è venuto veramente da sotto zero, con una famiglia problematica, una madre disfunzionale, cresciuto dalla nonna. Ripeto, elegia americana, dovrebbe essere ancora su Netflix. Se potete, guardate questo film, perché se voi lo guardate, il libro è più di 500 pagine, se avete coraggio leggetelo, ci mancherebbe, leggere fa sempre bene, ma se vi fate quelle 2 ore e mezza di film, nel finale, quegli ultimi 5 minuti vi spiegano chi è lui e perché sarà un grande presidente dopo Trump. E allora io ti dico, questi 4 anni possono essere il modo per fare un restyling del MAGA, Make America Great Again, e poi cedere il bastone del comando a un uomo più giovane, e quindi questo significa potenzialmente arrivare fino al 20 gennaio 2037.
Guarda, quello che descrivi è secondo me esattamente lo spirito della candidatura Vance, no? Quando molti pensavano che Trump potesse fare una mossa più tradizionalmente politica, non stupida, più tradizionalmente politica, e quindi candidare un vice che lo coprisse al centro, detto male, cioè che fosse complementare rispetto alle sue caratteristiche, lui invece ha fatto un all-in sul trumpismo, perché è cosciente che il trumpismo preesiste a lui in un certo senso, nel senso Sì. che lui ne ha registrato le ragioni e gli ha dato rappresentanza politica, e l'ambizione, come dici tu, è che continui ad esistere anche dopo. Non a caso noi sul sito di Radio Libertà abbiamo semplificato brutalmente dicendo l'elegia americana ha sconfitto le brigate di Hollywood, Sì. però è andata un po' così, nel senso che il libro di Vance, raccontando il suo microcosmo familiare, racconta i mutamenti di un macrocosmo americano fondamentale, che è un macrocosmo post-industriale, un macrocosmo diciamo della classe lavoratrice, anche della classe media, che è rimasta non solo disillusa ma frustrata da quell'abbaglio, perché noi abbiamo parlato giustamente di Obama, però il primo grande abbaglio democratico secondo me alla firma di Bill Clinton Sì. è datato 2001, quando lui convince diciamo l'America e anche l'Occidente a tirare la Cina dentro il WTO, dentro il commercio globale, diciamo, senza nessuna postilla, diciamo, sic et simpliciter, sdoganando però il fatto che c'è un lievissimo problema di concorrenza sleale in questo modo, no? Perché la Cina è un paese dove non è che il diritto del lavoro sia esattamente ai suoi massimi, e questo ha creato degli sconquassi anche nelle filiere industriali americane, che sono raccontate in Elegia americana, e quindi chi vuole capire il trumpismo prima e dopo Trump può, secondo me dovrebbe o leggersi il libro o vedere il film, o tutte e due. Sì, e poi lui, che peraltro, Clinton, che si vantava di aver avuto come maestro di politica estera un redivivo Richard Nixon, come tu ricorderai, e però Richard Nixon aveva anche detto che il problema della Cina non è il problema, no, nel 72 aprendo alla Cina, il problema della Cina non era il problema della fine del XX secolo, ma sarebbe stata la sfida di tutto il XXI. Ecco, mi pare che qui ci sia stata molta vista corta e molta miopia, perché adesso si mettono di nuovo gli asset sul tavolo, e tra l'altro questo significa, primo, ridimensionare la Russia, e secondariamente far capire all'amico di Pechino che è meglio se sta un po' tranquillo anche lui. Cioè, è vero che Trump è tendenzialmente un isolazionista, ma è anche uno che spesso punta sulla moral suasion americana, e così anche Rocket Man, no? Kim Jong-un. Cioè, qui c'è questo asse, poi parliamo di quegli altri fenomeni di Teheran. Per adesso io vorrei stuzzicarti su questo, mi metto a inzigare. Cioè, a questi tre amiconi che messaggio è arrivato stamattina, secondo te? Secondo me gli è arrivato il messaggio che loro conoscono già, perché ci hanno sbattuto il grugno nei 4 anni di mandato Trump, perché noi possiamo credere al racconto, che io in queste ore ovviamente imperversa, gli analisti che non avevano capito niente fino a stamattina sono però già pronti a spiegarci cosa succede da domattina, e ci Sì, dicono generalmente sono quelli che in maniche di camicia vanno alle feste a New York da 30 anni, ma dell'America non hanno mai capito una nulla. mazza. Direi Prego. addirittura di Manhattan, già New York Sì, sarebbe troppo, no, diciamo, no, ma al di là di questo, sia mai. ci dicono che Trump è un burattino in mano a Putin, e che al Cremlino si sta festeggiando, e che insomma è un problema per la democrazia occidentale. Se invece guardiamo i 4 anni di Trump, secondo me quello dell'isolazionismo è una semplificazione ingannevole, utile per fare una caricatura di Trump. Trump, secondo me, semplicemente replica una costante che riemerge nella politica americana, e che parte, se vuoi, da Theodore Roosevelt, non Franklin Delano, Sì. repubblicano, che ha coniato il celebre aforisma: tratta sempre con il sorriso, ma porta sempre con te un nodoso bastone. Cioè, lo schema di Trump, piaccia o no, ora sono descrittivo, Sì, sì. è lo schema di negoziare con chiunque, compreso le canaglie che nominavi tu, ma sempre facendo pesare l'impareggiabile potenza militare e capacità di proiezione globale americana. Questo nei suoi 4 anni ha fatto sì che i signori di cui parlavi tu sono stati ben rintanati in casa loro, sono stati ben tranquilli. Soprattutto Vladimir Putin in quegli anni incredibilmente non ha invaso nessun paese. Esatto. E non ha parlato di nuclearizzare nessuno. No.
Ora, però, appunto, ti chiedo questo, Giovanni. Io vorrei capire assieme a te questo fatto. Israel Katz, da ministro degli esteri, diventa ministro della difesa di Benjamin Netanyahu, il che significa che abbiamo un falco e anche dei più rapaci, diciamo così, nel governo a dare manforte al primo ministro israeliano. L'Iran aveva annunciato che avrebbe colpito Israele prima delle elezioni americane, ma non è successo niente. Ora, non è che qui, diciamo, oggi è il 6 novembre, dal 6 novembre al 20 di gennaio significa che abbiamo, diciamo, una settantina di giorni. Non è che in questi 70 giorni, una di queste notti, si alzano in volo 200-250 cacciabombardieri israeliani e vanno a bombardare tutto il piano nucleare iraniano e magari cade il regime a Teheran? Beh, allora Trump in campagna elettorale ha detto che bisognava fare così. Cioè di fronte alla, diciamo, via di mezzo tentennante che sembrava aver sdoganato Biden nell'azione contro l'Iran, Trump in più comizi ha detto no, no, bisogna bombardare i siti nucleari prima che questi abbiano l'atomica. Io credo che Teheran oggi, mentre parliamo, sia la capitale mondiale più preoccupata. Sì. Perché anche lì stiamo alla prova fattuale che abbiamo, i 4 anni di primo mandato. L'Iran è stato uno degli obiettivi principali di Trump, cioè Trump ha ucciso il generale Soleimani, che non era un generale, era l'architetto del terrore medio orientale e globale per conto degli Ayatollah. E quindi insomma isolazionismo fino a un certo punto. Ecco. Trump ha costruito l'oggettivo, ormai lo riconoscono tutti, capolavoro diplomatico degli accordi di Abramo, che stava per innescare forse l'entrata ufficiale dell'Arabia Saudita, motivo che spiegherebbe il via libera al 7 ottobre da parte degli Ayatollah. Appunto. E quindi facendo questo aveva dichiarato che l'obiettivo è in Medio Oriente mettere il totalitarismo sciita di Teheran in condizione di non nuocere, e io credo che a Teheran lo sappiano bene. Sì, io credo che probabilmente comincio a pensare che ci sarà un attacco a sorpresa preventivo del governo israeliano. Non è da escludere. E credo che lo faranno ora che siamo tra il lusco e il brusco, perché comunque la domanda di fondo è adesso chi è che comanda a Washington? Perché c'è un presidente che deve entrare e che sappiamo essere molto attento all'esercizio del potere. E dall'altro lato c'è un presidente uscente, un signore anziano, debole, non presente a se stesso, e anche qui mi associo a quello che dicevi tu, chi è che ha comandato gli ultimi 2 o 3 anni in America? Chi è che l'ha deciso? Perché io ho letto War, il libro di Bob Woodward, e sì, va bene, lui tratteggia questo ritratto positivo di Biden, saggio, eccetera, eccetera. Però è altrettanto vero che non si esime dal fatto di raccontare gli ultimi 2 anni della presidenza Biden con i suoi senior moment, il fatto che non è sempre presente a se stesso, non è in grado di... Allora, a maggior ragione, se Israele dovesse decidere di attaccare e colpire, e se Teheran tentasse una reazione, a quel punto chi è che dovrebbe dire benissimo, adesso tutte le opzioni sono sul tavolo? Questa è una delle domande più inquietanti, diciamo, che ci poniamo oggi. Premesso che secondo me se l'Iran, diciamo, mette sul tavolo una reazione pesante a qualunque azione israeliana, allora lì, come dire, la posizione è univoca, cioè che la prenda Trump o Biden, se si arriva, diciamo, all'ok corale in Medio Oriente, neanche Biden abbandonerebbe Israele. Non sono affatto sicuro se comandassero i Dem di qui sopra, cioè se No, comandasse l'Ocasio-Cortez, anzi sono sicuro che abbandonerebbe sì, Israele, ma Biden non lo farebbe. E in questa situazione, nella normalità, quello che dici tu è frutto del lavoro del team di transizione, no? Il cosiddetto team di transizione che è deputato a creare un raccordo tra l'agenda del presidente uscente e l'agenda del presidente entrante, a far sì che non ci siano scompensi, eccetera. Questa è una situazione, come dire, un po' particolare. sì, Posso dirti però che visto che Biden sicuramente è un signore anziano e non più presente a se stesso nella, come dire, 24 ore su 24, però era un politico capace e non sciocco, secondo me oggi Biden è contento.
Cioè, per come è stato trattato, per questa OPA che, come dicevi tu, il clan Obama ha messo sul partito democratico in modo proprio forzato, se non violento, oggi Joe Biden è contento e quindi forse oggi Joe Biden, come dirti, collaborerà di più con Donald Trump sotto traccia, magari parlando malissimo di Trump da domattina, ma avrà un surplus di collaborazione personale, ecco, ne sono abbastanza convinto. Beh, dopo tutto sarà anche messo il cappello Make America Great. Esatto. Insomma, non è che ce li ava soltanto l'uomo. C'ha almeno una doppia lettura quell'atto lì, insomma. Bene, tra poco ci raggiungerà il primo ospite di quest'oggi, che già si era palesato, è Stefano Graziosi, collega La Verità, grande esperto di America, teneva una rubrica qui da noi, Comeback, questa bellissima trasmissione. Caro Stefano, buongiorno. Buongiorno e grazie per l'invito. Bentornato, se mi posso permettere, allora. Siamo qua, io e il direttore responsabile Giovanni Sallusti. Allora, ciao Stefano e bentornato su Radio Libertà. Stefano, allora, stamattina mi pare che molte cose, molte sicurezze siano andate in pezzi, o sbaglio? Ma sai, quando le sicurezze purtroppo sono fondate, non dico sul nulla, ma sulla sabbia, questo è quello che può capitare. Per carità, andare a prevedere l'esito di una elezione in America è una cosa complicata, non ci sono le bacchette magiche, le ricette magiche, le formule magiche, questo è chiaro. Però, signori, che la candidatura di Kamala Harris al netto dei sondaggi fosse una candidatura strutturalmente debole, questo era un dato, voglio dire, abbastanza oggettivo per chi segue un minimo dico, la politica americana, senza poi se volete possiamo entrare maggiormente nel dettaglio, senza poi dimenticare anche gli errori contingenti e strategici che la campagna della Harris ha commesso. Primo tra tutti la scelta di un vice, secondo me allucinante. Io vi posso garantire che allucinante, stupendo. No, ma è vero, hai ragione. Nell'interesse della Harris lo dico in un certo senso, perché vi racconto questo aneddoto. Quando lei annunciò il vice era inizio agosto e lo annunciò nel primo pomeriggio italiano, quindi mattina loro. Io la prima cosa che ho fatto è messaggiare a uno dei miei contatti nel team di Trump, dei consiglieri di Trump, per chiedergli un parere. Dico, come lo vedete, Tim Walz? E questo mi rispose tutto contento, era felicissimo. Un'ora dopo su The Hill, autorevole testata americana relativa alla politica americana, c'era il titolo, infatti i repubblicani tirano un sospiro di sollievo perché Kamala Harris ha scelto Tim Walz, ma un altro errore enorme è stato quello di evitare, scappare dalle interviste per un mese, per tutto il primo mese di campagna. Questo l'ha azzoppata non solo agli occhi di molti elettori che hanno detto ma questa signora perché scappa dalle interviste, non è in grado, ha qualcosa da nascondere, ma agli occhi della stessa grossa stampa che inizialmente tifava abbastanza per lei, cioè ha irritato la grossa stampa che infatti poi si è vendicata. E beh, direi, ma poi non si può vendere un oggetto misterioso che peraltro davanti alla realtà dei fatti ha dimostrato di non essere in grado di gestire quei dossier che le erano stati affidati in virtù anche forse di un certo tentativo del Partito Democratico di darsi una manata di vernice di law and order. Senti, ieri notte io guardavo l'NBC e poco prima che chiudessero i seggi elettorali hanno presentato dei sondaggi che avevano realizzato loro e io vedevo che la prima preoccupazione a livello nazionale degli elettori era pericolo per la democrazia, seguito da immigrazione, come si dice, l'economia, poi c'era l'aborto, l'immigrazione e per finire la politica estera. Ecco, ma sotto questa frase, diciamo, pericolo per la democrazia, c'è diciamo un tentativo da parte dei democratici o comunque di un certo establishment di provare a raccontarsela come vogliono loro. Anche questa idea che abbiamo sentito pure nelle conversazioni in Italia, nei talk show, di Trump fascista,
dell'arrivo del fascismo in America. Cioè, oggi, stamattina, abbiamo scoperto che in America ci sono 72 milioni di fascisti. Ma possiamo uscire da questa retorica del Menga, scusa l'espressione? Guarda, a livello strategico ti dico questo: la campagna di Biden, finché Biden era ovviamente in corsa fino a fine luglio, aveva impostato quasi tutto sul tema del pericolo fascismo, del pericolo democrazia. Quando la Harris è subentrata tra fine luglio e inizio agosto, aveva iniziato ad evitare l'argomento, quantomeno l'aveva notevolmente ridotto, perché dicevano che molti strateghi democratici dicevano questo argomento non fa più breccia, anche perché, parliamoci chiaro, io credo che tutto possa fare brodo in campagna elettorale, poi certo se radicalizzi si vedono soltanto le radicalizzazioni di una parte e non dell'altra, ma lasciamo perdere questa piccola polemica. Però voglio dire, facendo un ragionamento proprio da uomo della strada, chi considerava Trump un mostro o viceversa un martire non aspettava gli ultimi mesi o addirittura le ultime settimane di campagna elettorale per decidere cosa votare, cioè si sapeva già che avrebbe votato in un senso o nell'altro, cioè fa parte di quegli elettori che sono sicuri, non sono indecisi. Quindi lei da questo punto di vista era stata più furba di Biden. Per i primi 2 mesi, un quarto, 2 mesi e mezzo, il tema del pericolo fascismo l'aveva messo un po', diciamo, da parte. All'improvviso, nelle ultime 2 settimane e mezzo di campagna elettorale, lo ha cominciato a ritirare fuori in grande stile, ed è lì che, diciamo, ho cominciato a sentire puzza di bruciato, perché sembrava la mossa della disperazione, perché infatti lei, se vi ricordate nei sondaggi, lo slancio, a parte che i sondaggi davano fondamentalmente sempre testa a testa, abbiamo visto che erano testa a testa molto poco attendibili, ma al di là di questo, lo slancio, vero o falso che fosse, lei ce l'ha avuto più o meno fino all'inizio di ottobre. Poi da 10 ottobre indicativamente ha cominciato a scendere, Trump ha cominciato invece a recuperare. Quindi si vedeva che Anna Spava non aveva degli argomenti concreti da contrapporre all'altro, che puoi criticarlo quanto vuoi, non mitizzo Trump, però di argomenti concreti parlava, dall'inflazione all'immigrazione, alla questione della leadership americana. Poi anche questo è un tema di cui si è parlato pochissimo, ma che c'era, e allora non ha trovato nulla di meglio che cercare così di sparare nel mucchio, ritirando fuori le solite questioni del fascismo, e infatti si è visto che fine ha fatto la sua candidatura. Io credo che lei sia stata mandata elettoralmente e politicamente parlando al massacro dal Partito Democratico, che ha prima silurato cinicamente Biden e poi ha sacrificato cinicamente lei, perché volevano aprire la strada a una classe dirigente, si pensa nuova, nel 28. E infatti, se voi vedete i presunti, veri o presunti astri nascenti del Partito Democratico, Newsom della California, Shapiro della Pennsylvania, la Gretchen Whitmer del Michigan, qualcuno di voi li ha sentiti quando avevano invocato le primarie, le mini primarie, dopo che Biden se n'era andato? Nessuno, perché nessuno ci ha voluto mettere la faccia, perché tutti capivano che con una campagna elettorale di 3 mesi si andava al 99% a sbattere. Certo, 30 secondi di pausa e torniamo subito e concludiamo questo piccolo spazio. Intanto grazie ancora Stefano, 30 secondi. Grazie a voi. Stai ascoltando Radio Libertà. Come? la tua voce libera, Ancora lì? senza filtri né censura. La tua Vabbè. radio. Le 12:33 minuti e 30 secondi qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Al telefono con noi per questa maratona post-elettorale americana Stefano Graziosi della Verità. Stefano, senti, intanto ti ringrazio ancora del tuo tempo. Per concludere, che cosa ci possiamo aspettare in questi altri 4 anni di trumpismo, con uno come Vance però come vicepresidente, che a questo punto possiamo pensare delfino di Trump, perché dicevo prima, se Vance se la gioca bene, se Trump se la gioca bene nel preparare Vance, significa un'eventuale presidenza a guida repubblicana fino all'anno 2037. Ecco, può succedere o sto raccontando fantascienza? No,
No, la strategia, lo schema di gioco è quello. Io quando ero in convention repubblicana questo luglio a Milwaukee, Vance è stato presentato come il delfino, non è stato presentato solamente come il classico running mate, era il delfino, e il delfino che deve portare avanti il trumpismo per le nuove generazioni. Lui infatti è molto giovane, poi diciamo la scelta di Vance fu subito criticata, al di là che cercarono di fargli la character assassination facendolo passare per un mostro, vabbè, lasciamo perdere queste cose qui che lasciano il tempo che trovano, però molti la criticarono, in parte c'era una logica in questa critica, perché dicevano ma è troppo simile a lui, doveva scegliersi qualcuno di diverso, perché i ticket, per ticket sempre il tandem, no? Candidato presidente, candidato vicepresidente, più efficaci sono solitamente quelli più eterogenei. Invece c'era una scelta strategica dietro, una rischiosissima scommessa, ma che gli è riuscita. Vance era la carta da giocarsi nella Rust Belt. Vance è attrattivo per il voto dei colletti blu, Michigan, Wisconsin e Pennsylvania, e infatti Michigan, Wisconsin e Pennsylvania è riuscito ad espugnarli. Quelli è il cuore della strategia trumpista e di questa campagna elettorale, ma anche delle altre, solo che stavolta l'ha condotta molto meglio, anche perché aveva un team in gamba. Io ne ho conosciuti diversi, li ho anche intervistati sulla Verità, era proprio quella di fare dell'eventuale, poi concretizzatasi vittoria, il cuore di questa vittoria doveva essere appunto la Rust Belt, dovevano essere gli stati operai, perché Trump vuole che il partito repubblicano torni ad essere partito della working class, non in un'ottica, attenzione, marxista, anche perché quello che è successo, ora mi devo studiare bene i dati elettorali che poi ancora non sono del tutto disponibili, ma Trump è tornato a crescere anche negli hinterland benestanti delle grandi città, storici feudi repubblicani che però nel 20 l'avevano abbandonato e che quest'anno, almeno il dato della Georgia e quello del North Carolina sembrano confermarlo, invece sono tornati a sostenerlo, quindi è riuscito a creare una grossa coalizione non solo interclassista, ma anche interrazziale, perché ha eroso significativamente margini alla Harris di elettorato latino e afroamericano, con buona pace di chi considera ancora oggi Trump un razzista. E meglio non si poteva dire. Stefano, allora buon lavoro, perché so che oggi veramente ti tocca correre. Grazie ancora per la tua cortesia e per il tuo tempo. Grazie a voi, grazie a voi. Un abbraccio, ciao, ciao. E adesso ci sentiamo, visto che ha vinto lui, Lee Greenwood, God Bless the USA, che è l'inno della campagna elettorale con cui Donald Trump ha aperto tutti i suoi 900, lo ha detto stamattina nel suo discorso della vittoria, 900 comizi lungo gli Stati Uniti d'America. A proposito, caro Lawrence Dumbria, buon lavoro anche a te. Vai, God Bless America!
E allora avete ascoltato alle 12:40 minuti e 40 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà Lee Greenwood con God Bless the USA, Dio benedica l'America, anno di grazia 2024, ma in realtà questo era stato usato anche nell'84 per Ronald Reagan. Allora, ordunque, siete sempre su Radio Libertà, questa è la nostra super maratona post elettorale. Antonino Danna al microfono con voi, tiriamo fino alle ore 20 stasera, ladies and gentlemen, quindi restate tranquillamente con noi. Vi ricordo che incrociamo al 340 670 9659 e 029294 7222 se volete dire la vostra al telefono. Tra una ventina di minuti il telefono sarà aperto e quindi avremo tutto il tempo per raccogliere già una prima tornata di interventi. Adesso io vi porto a Washington, dove ho sentito l'amico Andrea Lombardi, il quale, come vi anticipava anche Giulio Cainarca un poco tempo fa, il quale ci racconta il clima con cui la capitale americana si era preparata al peggio, perché naturalmente sapete che tutti temevano una rivolta, una secessione, una guerriglia, strada per strada, casa per casa, via per via. Bene, non è successo un cavolo di niente, la democrazia ha funzionato come doveva funzionare e oggi l'America ha un nuovo presidente che il 20 di gennaio 2025 giurerà sulla spianata del Campidoglio e entrerà nel pieno esercizio dei propri poteri. Chi è questo signore? Lo sapete, Donald J. Trump, imprenditore, tycoon, remida, venuto da New York, antiche origini tedesche. Tra l'altro il suo cognome dovrebbe essere Drumpf, si scriveva originariamente Drumpf e dovrebbe significare successo. Io non conosco il tedesco, quindi mi affido alle vostre conoscenze della lingua germanica, è vero. E allora andiamo a New York. Lorenz, vai con la conversazione che abbiamo avuto con l'amico Andrea Lombardi. Buon ascolto. E allora, in questa nostra maratona dedicata alle elezioni americane non poteva mancare qualcuno che è già lì e che racconta e che ci parla da una Washington che definire blindata e farle un complimento. È il collega Andrea Lombardi, giornalista, youtuber, blogger, una voce indipendente e aggiungerei anche coraggiosa per i vari temi che ha trattato nel corso della sua carriera. Andrea, intanto grazie del tuo tempo e della tua cortesia. Che cosa sta succedendo? Antonio. Grazie a te. Preciso solo una cosa prima che mi imputino qualche reato. Un giornalista non lo sono, perché sai, in Italia per esserlo c'è una trafila precisa che io non ho fatto. Qua dove sono adesso potrei dirlo, lì no, lo dico solo non per polemica ma per precisazione. Certo. Allora Andrea, che cosa sta succedendo in questo momento a Washington? Com'è il clima? Allora, premetto che sono arrivato un paio di giorni prima delle elezioni e appena ho potuto, quindi il giorno successivo, sono andato a farmi un giro a Capitol Hill, quindi a Campidoglio, alla Casa Bianca, poi ovviamente qua ci sono anche i palazzi di tutti i ministeri, quindi diciamo tutti i palazzi del potere. La cosa inquietante, se vogliamo, che si nota è che già dal 4 di novembre, quindi il giorno prima delle elezioni, stavano costruendo ed edificando delle barricate di acciaio molto robuste, molto alte, attorno ovviamente alla Casa Bianca, chiaramente al Campidoglio, dove in realtà hanno costruito anche un muro di acciaio oltre a queste barricate, quindi in realtà il Campidoglio ha 3 livelli di sicurezza, le barricate quelle normali, diciamo le normali transenne, poi un muro di rete metallica alto 3 metri e un muro di acciaio pieno alto ancora di più, probabilmente 4 metri giù di lì. Ministeri, soprattutto quello del Tesoro, anche quello era in costruzione ieri, una recinzione alta 3 metri di acciaio. La Casa Bianca è inavvicinabile, ma questo è anche dovuto in realtà al fatto che si stanno preparando per la cerimonia inaugurale che sarà poi a gennaio. Sì. Quindi stanno sia costruendo, diciamo, le tribune, quello che serve per l'evento, sia al Campidoglio che alla Casa Bianca, ma evidentemente si stanno anche preparando a eventuali violenze
scontri, perché ci sono poi New Jersey di cemento, blocchi di cemento che cercano di impedire l'accesso o l'assalto con eventuali mezzi. Questa è la situazione, non solo in realtà per i palazzi del potere, ma anche negozi, esercizi privati che si barricano quando va bene con pannelli di legno, oppure anche loro, banche, uffici postali, mettono anche loro le recinzioni metalliche attorno al loro perimetro per cercare di evitare anche i problemi in caso di scontri. Niente meno. Andrea, senti, e invece diciamo così, l'umore della gente, cioè per esempio io leggevo poco fa che in un piccolo paese del Delaware soli 6 elettori hanno già fatto lo spoglio, 3 per Trump e 3 per la Harris. Quanto è divisa questa America? Che sia un paese spaccato in due, credo che questo sia evidente anche da fuori. Chiaramente sono dinamiche che si acuiscono adesso, perché adesso c'è la scelta, quindi se questo è sempre stato vero, ed è stato particolarmente vero negli ultimi anni, in questa legislatura e nella precedente, oggi a ridosso delle elezioni chiaramente il clima è più teso. Devo dire che si sente in generale, ecco, parlando con le persone, tuttavia credo che qui, a dispetto di quello che magari qualcuno pensa, penso che problemi ce ne saranno a prescindere da quale dei due candidati risulterà vincitore, che peraltro è una cosa che al momento è ormai impossibile prevedere, perché se qualche giorno fa sembrava che uno in alcuni swing states fosse più in vantaggio dell'altro, ad oggi i dati sono talmente confusi e opachi e sfocati che per me è come tirare ai dadi. Ecco, chiunque faccia delle previsioni, secondo me, siccome ognuno le fa e sono tutte diverse, sì, ecco, non valgono molto. Ma immagino comunque che tu abbia parlato con della gente, abbia parlato con qualche potenziale elettore. Che cosa ti dicono gli americani? Ma gli americani non sono diversi dagli italiani o dagli altri popoli del mondo, quindi se parli con la gente normale, diciamo l'uomo della strada, ti dirà alternativamente che lui preferisce un candidato oppure l'altro secondo le stesse logiche, le stesse dinamiche che si possono immaginare, cioè chi dice speriamo che Trump perda così non ne sentiremo mai più parlare e chiudiamo questa partita per sempre, e chi invece dice il contrario. Soprattutto quest'estate sono stato in Texas, ecco, in Texas, sebbene si continui a dire e a prevedere che diventerà prima o dopo un blue state, cioè uno stato democratico, direi che la situazione reale, diciamo tastabile, è ben diversa. Quello che non ho mai incontrato, che non ho mai visto, sebbene io non ci viva qui, attenzione, quindi con il tempo limitato che ho speso in questo paese non ho mai incontrato qualcuno di apertamente violento o di diciamo minaccioso quando si è parlato di questi temi, però sicuramente ci sono, anche queste manifestazioni esistono e ne abbiamo avuto prova non solo nel 6 gennaio del 2021, perché vorrei ricordare che c'è stata una grande opera di rimozione collettiva, perché nella primavera del 2020 ci furono molti moti violenti, se vi ricordate, sì. Erano tutti quei moti nati da Black Lives Matter, movimenti antifa che poi erano entrati in azione, quindi bisogna ricordare che queste cose sono avvenute da entrambe le parti, cosa che spesso ci dimentichiamo pensando alle violenze politiche. Qua in America si pensa ormai quasi sempre solo al 6 gennaio, ma non è così. Infatti. Senti, torno indietro al 1981 a un libro di Roberto Gervaso che si chiama Spiedi e Spiedini, dove lui traccia un ritratto del presidente Reagan e dice che Mr. Babbitt, cioè l'americano medio, sa che il Papa è a Roma, ma non sa dove è Roma. Allora, diciamo così, l'elettore medio con cui tu hai parlato, quanto poteva essere interessata a questioni di politica internazionale, come ad esempio la guerra in Ucraina o la situazione in Israele?
Cioè, cosa vuole la gente? Di che cosa parla con te? No, io penso che la persona media, come dicevo prima, l'uomo della strada sia quasi completamente disinteressato. Sulla questione medio orientale in realtà un po' meno, nel senso che lì c'è un po' più di attenzione, ma per ragioni diverse. Il legame tra gli Stati Uniti e Israele è un legame storico, il legame diciamo tra, qualcuno la chiamava la lobby israeliana, per citare Marsh Meyer, ma insomma è nota, è cosa nota, quindi lì c'è un po' più di attenzione. Per quanto riguarda invece la situazione europea, mi sembra che primariamente il problema percepito sia quanti soldi stiamo spendendo e al limite stiamo buttando i soldi dei contribuenti da una parte e dall'altra c'è la solita retorica contro le autocrazie, ma non è un tema veramente sentito. La cosa importante qui è la gestione economica, secondo me, i risultati dal punto di vista appunto finanziario, come vengono impiegati i soldi, eventualmente come si mette a rischio la vita delle persone, quindi delle forze armate, fondamentalmente, ma è tutto concentrato sulle questioni interne, quindi bisogna dimenticarsi del fatto che qui si parli di guerra in Ucraina, non è una cosa lontanissima, non è particolarmente sentita, almeno dalla mia esperienza, quello che sento e vedo girandomi qua intorno. Il problema è l'inflazione, il problema è i soldi fondamentalmente e la gestione interna delle risorse. Scusa, allora tutta questa campagna impostata dalla Harris invece sul tema della libertà riproduttiva, sul tema dell'aborto e così via, cioè quanto parla l'americano medio rispetto a Trump? Su questo tema specifico dici, quindi sulle questioni dell'aborto? Sì, in generale, cioè è un tema così sentito dagli americani? È un tema sul quale si vince un'elezione? Scusa. No, è un tema che sicuramente lei ha cavalcato fortemente, diciamo ci ha quasi appeso la campagna elettorale. Non escludo che in alcune zone degli Stati Uniti che sono magari più sensibili a certi temi, diciamo così, cioè non escludo che sia o meno un problema reale, perché a prescindere da questo, e credo che nella maggior parte dei paesi, degli stati americani, non sia un vero problema, cioè da nessuna parte viene vietato completamente l'aborto. Ci sono paesi, vorrei ricordare, ci sono stati come New York dove l'aborto è concesso fino al 9° mese, cioè praticamente fino all'ultimo. Quindi in alcuni stati è possibile che questa sia diventata una posizione, una postura ideologica, okay? Quindi viene sentita perché si deve parlare di quello, anche se poi non ha un impatto diretto sulla propria vita o se nessuno di fatto ha messo a repentaglio o a rischio il diritto di qualcuno di esercitarlo, però non mi sembra che sia l'argomento del giorno in gran parte degli Stati Uniti, però ripeto, la mia esperienza è assolutamente limitata, certo. E quindi posso riferire tanto di quello che io ho percepito. Mi è sembrato così, ecco, anche perché sarebbe strano il contrario, perché per l'appunto, ripeto, non si è in questo momento qua in un paese che ti impedisce di esercitare libertà, comprese le libertà sull'aborto. È quasi più diventato, secondo me, un chiacchiericcio dove si è costruito il mostro, spingendo una parte almeno della popolazione a pensare che qualcuno ti voglia togliere un determinato diritto, ma poi in realtà non mi sembra corrisponda al vero. Anche la sentenza un paio di anni fa della Corte Suprema, sì, in realtà ha semplicemente stabilito che ogni Stato diceva per sé, cioè che ogni Stato avrebbe potuto normare diversamente il diritto all'aborto, non ha intaccato il diritto in sé. Infatti. Quindi di fatto non so di cosa si stia parlando. Ecco, no, perché qua a vederlo all'Italia pare che sia una, diciamo così, pare che sia una, come possiamo dire,
No, perché visto dall'Italia pare che sia quasi un argomento dirimente. Senti, giuro che adesso smetto e ti lascio andare, ringraziandoti del tuo tempo. Tu dici sono stato in Texas, allora l'altro grande tema è necessariamente l'immigrazione, con Trump che dice peste e corna di qualunque tipo di immigrato, addirittura dice i nostri delinquenti sono migliori di loro. Mi sembra un po' la barzelletta del padre che dice al figlio se ti devono picchiare ti picchio io che almeno mi conosci. Che razza di discorso è, scusa? Sì, certo, siamo d'accordo. I toni che sta raggiungendo la campagna elettorale anche da parte di Trump sono assolutamente, diciamo, fuori luogo, perché la situazione in realtà è realmente pesante e grave. Visitando il Texas e soprattutto andando ovviamente nella parte a sud dello stato, quindi avvicinandosi al confine con il Messico, si vede che la situazione non è semplice, ecco. Basti capire e sapere che già a 250, anche a 300 chilometri dal confine iniziano ad esserci dei checkpoint che fanno la immigration check, quindi che controllano lo status dell'immigrazione. Ora, questo visto dall'Italia potrebbe sembrare quasi una cosa normale, scontata, però è bene ricordare che qui negli Stati Uniti se dovesse fermarti un poliziotto, e già le ragioni per cui ti può fermare non sono molte e devono essere giustificate, dovesse mai chiederti i documenti, il poliziotto non potrà mai verificare il tuo status di immigrazione. È un paese che nasce dall'immigrazione e che tutela i diritti del cittadino, a volte in maniera anche qualcuno potrebbe ritenere eccessiva, però visto da qui è normale. Quindi il fatto di avere sulle strade del Texas questi checkpoint dove vieni fermato dalla Border Patrol, quindi dagli addetti all'immigrazione, dagli unici che hanno il potere di verificare lo status di immigrazione, è un qualcosa di impattante, anche perché sono checkpoint dove sono veri e propri posti di blocco, cioè vengono fermate tutte le automobili che vanno dal confine del Messico verso la parte centrale del Texas, quindi andando in giù non c'è problema, tornando indietro ci sono rigorosi, devo dire, e precisi controlli. Più ci si avvicina, ovviamente più il clima diventa pesante e più effettivamente si percepisce che la situazione è tesa, anche perché lo Stato, i texani, si ritrovano ovviamente in aperta contestazione, per usare un eufemismo, e quindi contro il proprio Stato centrale, cioè il governo federale, perché lì il problema è che il governo federale ha la competenza sulla gestione del border, del confine, ma il Texas dice a noi non va bene come lo state gestendo, comunque qua ci stiamo noi, alla fine al confine ci siamo noi e quindi voi state facendo una politica che per noi risulta pericolosa, tant'è che ci fu quasi uno scontro tra la National Guard texana e il governo federale centrale all'inizio dell'anno, se non mi ricordo male. Questo dovrebbe spiegare abbastanza in maniera plastica che le tensioni sono su diversi punti di vista, cioè da una parte naturalmente per il confine e per le ondate di immigrazione, in secondo luogo tra lo stesso Stato e il governo centrale e ovviamente tra la popolazione locale, lo Stato e il governo centrale. Quindi la situazione è sicuramente molto ingarbugliata, sicuramente la gestione dell'immigrazione e dei confini da parte dell'amministrazione Biden non è stata particolarmente efficiente, o quantomeno non ha incontrato le necessità di questi stati del sud, in particolare del Texas, e credo che sia certamente più dell'aborto da questo punto di vista un reale metro di misurazione, almeno di una parte del paese, dei due candidati. Questa è la mia sensazione. Senti, ma allora per finire, ringraziandoti del tuo tempo, un paese diviso in cui si fa polemica sull'immigrazione, in cui si fa polemica sui diritti riproduttivi, ma quanto somiglia sta America all'Italia? Molto poco, in verità. Può sembrare che i temi siano simili, ma lo sono solo apparentemente.
Per esempio, quando si parla di immigrazione bisognerebbe anche qui fare un po' di attenzione, perché l'immigrazione negli Stati Uniti, per quanto possa essere problematica, e lo è, e per quanto debba essere, diciamo, gestita, ha comunque una natura diversa da quella che riguarda l'Italia, perché stiamo parlando da una parte di un paese, come dire, no, di un paese satellite in un sistema, diciamo, di paesi occidentali, e dall'altro dal paese leader di quel sistema di paesi. Insomma, l'ordine geopolitico ha una ragione anche in questo. Quindi, sebbene possano sembrare argomenti simili, in realtà sono completamente diversi, perché è completamente diversa la natura del fenomeno, è completamente diverso lo scopo di governo di quel fenomeno, è completamente diverso il paese, quindi è in realtà imparagonabile, ma da qualsiasi punto di vista. Devo dire che questo secondo me vale. L'unica cosa simile, ecco, potrebbe essere l'aborto, ma se non altro perché in entrambi i casi è un movimento più mediatico che reale, quindi è una sorta di ipnotizzazione di massa, dove in entrambi i casi sembra che qualcuno abbia costruito il mostro che doveva arrivare e limitare i diritti. Invece questo non sta succedendo né in Italia né negli Stati Uniti, a meno che qualcuno non ritenga che normare un fenomeno in modo diverso sia limitare i diritti, cioè dirti che hai a disposizione 3 mesi anziché 6 sia toglierti dei diritti. Però dovremmo discutere sui termini a questo punto. Eccetto questo, questo forse è l'unico tema simile, perché in entrambi i casi sembra un fantasma che aleggia, ma non si capisce bene generato da chi, a mio avviso. E allora avremo modo di vedere l'alba e di vedere sparire anche i fantasmi, speriamo. Buon lavoro Andrea, grazie. Ti ringrazio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? L'anno era il 1952, questo era il gruppo dei Citizens for Ike, i cittadini per Ike, cioè Dwight Eisenhower. I like Ike, mi piace Ike, mi piace Dwight Eisenhower. Quindi con questo brano riapriamo alle 13:04 sulle magiche onde di Radio Libertà questo nuovo segmento della super dannatona, la super maratona danna che stiamo facendo oggi post elettorale, qui sulle nostre magiche onde 0292947222. Da questo momento il telefono è aperto. Nel corso del pomeriggio vi faremo sentire i brani musicali che hanno contrassegnato le elezioni americane nel corso della storia. Ci sono voci famose che si sono esibite per i presidenti. Tra un po' avremo Frank Sinatra per John Kennedy, perché sì, era un democratico Frank, prima di passare poi al fronte repubblicano con il suo amico Ronald Reagan. Andiamo a vedere anche le vostre zappe al 340-670-9659. Ordunque, eccoci qua. Anch'io vorrei tanto e spererei di cambiare il sindaco di Milano, ma mi hanno detto che in prima posizione c'è l'onorevole Maiorino, scrive Rebecca. Poi ancora, andiamo su. Basterebbe poter licenziare i dipendenti pubblici, scrive questo nostro ascoltatore. Non so a che cosa
si riferiva. Poi abbiamo questa nostra ascoltatrice Edda che ci scrive: oggi sono contenta, ha scampato pericolo, Max è sempre perfetto nelle sue considerazioni. Ancora Luigi da Treviso, grande Luigi: di fronte ai miei 3 idoli Cainarca, Max e Antonino oggi sono in imbarazzo a schierarmi, ma devo dire che riguardo a Trump sto con Antonino. Luigi, 200 euro sono sotto il lavandino in bagno, vai che mi fa molto piacere. Ancora Fabio da Milano: buongiorno signor Giulio, volevo solo farle i miei complimenti per come ha trattato e tuttora tratta la vicenda della strage di Erba, non molli mai. Parole sante, caro amico, caro Fabio da Milano. Abbiamo poi un altro ascoltatore, chi è? Duilio che ci scrive: e me fate scompisciare dalle risate, viva Radio Libertà. In senso buono, forever Radio Libertà, ci manda questa emoticon di Trump che ride e si sganascia. Ancora la nostra Luciana da Muggio che mi scrive: buongiorno straordinario Antonino, anche qua i 200 euro sotto il lavandino in bagno, chissà per chi avrà votato Bruce Springsteen, e probabilmente per Kamala, mi pare chiaro. Andiamo ancora su, vediamo. Maurizio: Antonino con sorriso speranzoso, buon lavoro a tutti voi e anche buon lavoro a Trump. Il nostro Berengario in Subrico, ciao Berengario in Subrico da Roma saluta e chiede: ora che finalmente il più probabile presidente degli Stati Uniti d'America è Trump, verranno ripristinati i gratuitissimi MAV e RAV per pagare la PA invece di sovrattassare gli utenti a favore di aziende private delegate chiamate banche? Resti in ascolto finché posso, attendo una risposta da oltre 2 anni. C'è qualcosa di fantoziano in questa richiesta, però mi accodo anch'io alla domanda, chissà se prima o poi qualcuno ci sgraverà di questa cosa. Orbene, 029294 7222 se volete intervenire per telefono. A proposito, ma voi che ricette conoscete per fare il fegato? Perché visto che oggi c'è la sagra dei fegati scoppiati, possiamo anche parlare di varie ricette su come cucinare il fegato. Io vi dico la verità, non l'ho mai amato molto, tanto ora è pure ora di pranzo, quindi ci sta. Non l'ho mai amato molto. I miei quando ero bambino me lo facevano impanata al forno, però quel sapore amarognolo non mi ha mai convinto. Poi ho scoperto che esiste fegato ai ferri, oppure esiste il fegato alla veneziana con le sue brave cipolle, il suo bravo soffritto. Cos'è? Soffritto di cipolle, correggetemi se sbaglio, ma immagino ci saranno altre ricette. Quindi, siccome oggi non mancano i vari, come possiamo dire, i vari scoppiatori di fegato, no, perché sono gli scoppiati, i vari soggetti che subiscono il fegato scoppiato, a maggior ragione possiamo suggerire qualche buona ricetta. Lo dico con una punta di amara ironia, perché vi dico la verità, in questi giorni, naturalmente leggendo i vari interventi sulla stampa americana, guardando le televisioni, insomma cercando di capire un po' come andavano le cose, mi è capitato di leggere interventi sussiegosi che mi hanno fatto molto pensare all'Italia. Vi ricordate quando c'era Berlusconi, pace all'anima sua, che ogni volta in cui si andava alle elezioni puntualmente ma se vince Berlusconi io lascio l'Italia, se vince Berlusconi io me ne vado perché non posso vivere in questo paese. Mi ricordo uno vinse una volta un premio a Cannes, andò, prese il premio e disse: dedico questo premio al nostro paese dove però le libertà effettivamente se la passano un po' male. Cioè, ma chi ti credi di essere? Sandro Pertini? Non l'ho capito io. Vabbè, d'altronde c'era gente realmente convinta che in Italia stessimo vivendo una dittatura con Silvio Berlusconi. E vi dicevo, ho letto un sussiegoso intervento in cui mi si spiegava, o meglio si spiegava ai lettori: però io non posso accettare di far crescere i miei figli in America, in un'America come quella di Trump, perché sarà una nazione sempre più violenta, sempre più volgare, e quindi a questo punto vi saluto e me ne vado al Canada. Ora, a parte il fatto che il Canada è sempre stato il refugium peccatorum
di questi vari fuoriusciti. Negli anni 60-70, per esempio, fu il rifugio dei draft doggers, i renitenti alla leva che anziché andare a combattere in Vietnam scappavano in Canada, si stabilivano lì, poi nel 77 Carter gli concesse il perdono presidenziale. Tra quelli che erano scappati c'era il giovane Bill Clinton, chiusa parentesi. E io mi chiedo, ma veramente, ma anziché andare al Canada, ma perché non ve ne scappate in Messico? Stranamente scappano tutti al Canada. E vabbè, permettetemi la battuta forse un po' stupida, ma ci stava. L'altra cosa, chi se ne frega? Chi se ne frega, voglio dire. Ma che senso ha scrivere sul sito della CNN se vince Trump, me ne voglio andare al Canada, non voglio ma perché? Dov'è il tuo patriottismo? Proprio in un paese che peraltro vive di patriottismo, è il culto della nazione, è il culto dell'identità, eccetera, eccetera. No, tu leggi cose di questo genere e dici l'America si sta rammollendo, sta diventando esattamente come l'Italia. Ecco qua, Mary, al 340-670-9659. Oggi fegato con le cipolle per qualcuno che non ha digerito. Vedi, avanti, sotto con le vostre ricette che le diamo ai nostri ascoltatori. Questo per dire. Poi tra l'altro pensavo anche a un'altra cosa ieri notte, vi dico la verità, com'è cambiato il mondo e che accelerazione ha avuto negli ultimi 30 anni. Voglio dire, io ieri notte ho fatto le 2 del mattino, però ero lì, basta una smart TV collegata con la fibra ottica e tu puoi vedere su YouTube gratis i canali delle varie TV americane con la diretta continua. Io per esempio ho fatto un po' di zapping tra AP, Associated Press, che peraltro è l'agenzia che da sempre si occupa di chiamare, come si suol dire, di annunciare la vittoria di un candidato in ognuno dei 51 stati americani. Poi mi sono visto un pezzo di CBS, ABC e l'NBC. E devo dire la verità, la velocità con cui il mondo è cambiato. Mi bastava avere un telecomando, una smart TV e un normalissimo abbonamento a internet e potevo seguire, peraltro con una qualità e una risoluzione quasi migliore della televisione che si vede in Italia, niente di meno. Come è corso il tempo. Se io penso che 30 anni fa per vedere una cosa del genere ci sarebbe voluta una parabola di 2 metri e passa, e quella parabola a Vibo Valentia, 30.000 abitanti del profondo sud, ce l'aveva soltanto il signor Goulart, che per più di 50 anni ha fornito elettrodomestici ai vibonesi, dalle televisioni ai dischi, ai giradischi, alle lavatrici. Mi ricordo che andavamo ogni tanto con mio papà la sera a vedere la CNN lì da lui, e il signor Goulart ha cercato in tutti i modi di vendergli questa benedetta parabola fino a quando c'è riuscito. In effetti nel giro di 30 anni però, come potete vedere, c'è stata un'accelerazione tecnologica clamorosa, e questo mi dà anche da pensare su quello che è l'America. Secondo me noi dovremmo interrogarci ora, quando arriverà Matteo De Sio tra un po', glielo vorrò chiedere. Dovremmo interrogarci appunto su che paese sia l'America e che cosa possa diventare, perché l'America di oggi è un paese molto più avanti di noi di almeno 15 anni. Guardavo per esempio qualche notte fa un filmato della AT&T, che è appunto una delle più importanti aziende telefoniche in America, e raccontava la nascita del car telephone, il telefono portatile montato sull'automobile. Anno di grazia 1979, cioè loro avevano appena finito di testare un sistema che si sarebbe applicato a grandi numeri. In Italia c'era pure il telefono per l'automobile, ma solo per 5.000 privilegiati. Pensate un po'. Ed era già avanti quell'idea che un domani le reti mobili non sarebbero servite solo a telefonare, sarebbero servite a trasmettere dati e così via. Quindi provate a immaginare davvero, e con questo mi riallaccio anche al discorso che ha fatto Trump stamattina, parlando di Elon Musk, definendolo un genio, che bisogna proteggere i geni.
Ecco, provate a immaginare con adeguati finanziamenti quanto e dove potrà arrivare la ricerca in America, lo sviluppo in America. Pensate quante medicine si potranno sviluppare, quali cure innovative potranno venire fuori. Pensate, quali gadget elettronici magari avremo, quali, sistemi, tecnologici avremo per gestire la casa, per guidare l'automobile o per tutte le piccole e grandi attività della vita, che dobbiamo svolgere ogni giorno. Questo coso qua ne è la dimostrazione, il telefono, lo smartphone come si suol dire, o il computer e così via. Ecco, c'è molto da pensare su questo. E ripeto, Trump promette una nuova età dell'oro, ha accanto a sé Musk. Che cosa ci possiamo aspettare tra le varie diavolerie elettroniche? Luciana da Udine, eccola qua di nuovo, anzi no, da Muggiò. Antonino, pensando a questi soggetti che di fegato ne hanno poco, suggerirei un bel risotto ai fegatini di pollo, quali essi sono. Ci sta, chi è che mi manda quest'altro messaggio? Ferdi, Ferdi mi scrive: no Antonino, il fegato va sbranato crudo, te scialudi, va bene. Altre ricette per il fegato che così le diamo ai nostri ascoltatori con mucho gusto, visto appunto che è ora di pranzo. Che ora si è fatta? Le 13:17 minuti. 0292947222 se volete essere dei nostri, oppure 340 670 9659 se avete voglia di intervenire attraverso il WhatsApp o Zappa, che dir voglia, sì. Ecco, voi come avete passato questa nottata elettorale? Se l'avete seguita, se vi ha appassionato e soprattutto che cosa vi aspettate da questa presidenza in relazione soprattutto al rapporto con il nostro paese, perché per esempio, l'ANSA, ecco qua, a nome mio e del governo italiano, le più sincere congratulazioni al presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump. Italia e Stati Uniti sono nazioni sorelle, legate da un'alleanza incrollabile, valori comuni, storica amicizia e un legame strategico che sono certa ora rafforzeremo ancor di più. Buon lavoro presidente, è quello che ha scritto la premier Giorgia Meloni. Ma ancora, Matteo Salvini, che su Instagram aveva scritto: lotta all'immigrazione clandestina, taglio delle tasse, radici cristiane e ritorno alla pace, libertà di pensiero, no a processi politici. Anche negli USA vincono buonsenso, passione e futuro. Buon lavoro, presidente Donald Trump. E qui verrebbe da fare quasi una battuta. Trump, a differenza di Salvini e del governo italiano tutto intero, non ha problemi con i giudici, visto che alla Corte Suprema li ha messi quasi tutti lui. Ma questa è una battuta che facciamo en passant. E allora abbiamo una telefonata allo 0292947222. Intanto auguro buon lavoro al nostro Andrea, che ha sostituito il nostro Lorenz. Pronto, chi è là? Sì, pronto Tonino, ciao, è Marco da Cassano Magnago. Buongiorno a tutti. Marco, ciao. Benvenuto, ciao. Ciao, ascolta, è bellissimo quello che è successo ieri, secondo me in America è fantastico perché è un segno di una rivolta a livello mondiale. Io mi auguro adesso, perché ho visto che stamattina Orban, che è felicissimo, mi auguro che adesso l'America però verso l'Europa non giri le carte in tavola, nel senso che pensi chiaramente la situazione interna in America mi pare più che giusto, però è importante che non ci metta un po' in disparte come poi è successo negli anni scorsi, perché l'America, come si dice in un verbo latino, morte tua, vita mea, speriamo che si ricordi anche degli alleati dell'Europa e della NATO, perché comunque il risultato che ha ottenuto è fantastico, perché io vedevo dei filmati in alcune stati, perché secondo me l'America è complessa come cosa, sì. Però vedo, ne parlava stamattina un inviato della RAI, diceva che in uno stato che è di 60% di popolazione araba hanno votato Trump, quindi secondo me questa è una cosa mirabile. Speriamo che vada avanti e traini un po' tutta l'Europa e tutto il resto. Ciao, buona giornata. Ciao carissimo, ma guarda, ti dico una cosa, io non la vedrei però così male questo fatto, per esempio del non dico disimpegno, ma il fatto che Trump sottolinei la necessità per parte degli alleati di investire di più nelle spese per la difesa,
che concorrono appunto al far parte della NATO. Questo per un altro motivo. Volente o nolente, di riffe o di raffe, specie se davvero abbiamo davanti a noi non 4, ma 12 anni di amministrazione repubblicana, se nel 2028 dovesse ovviamente essere eletto J.D. Vance e rieletto poi nel 2032, questo ci darebbe uno spazio di 12 anni. E in 12 anni, se si vuole, se c'è una volontà politica, se davvero l'America farà, non dico questo passo indietro, però diciamo un ridimensionamento della sua attività, e questo inevitabilmente crea un enorme spazio vuoto. E chi è che lo può occupare? Lo può occupare un'altra entità di 400 milioni di anime, che però deve darsi una sua politica seria, una sua politica estera, e che non può essere influenzata o, perdonatemi il termine, impiparsene del voto popolare e mettere sempre le solite facce nei posti che contano. Quell'entità è l'Unione Europea. Se l'Unione Europea diventerà una realtà politica seria, nella quale la voce del popolo viene ascoltata, allora io vi dico che ci sarà la possibilità di essere qualcuno nel mondo. Altrimenti sarà sempre l'America avanti e il gruppone tutto appresso che pedala dietro. Io dico che in realtà questa può essere un'occasione favorevole, ma per fare questo ci vogliono degli statisti che siano in grado di confrontarsi con gente tipo Alcide De Gasperi o Konrad Adenauer, perché l'idea di fondo era quella, essere un soggetto che potesse parlare con la propria voce e pesare nel mondo tutti assieme. Se però dobbiamo fare il solito giochino a fotti compagno, per dirla alla sicula, che votiamo X e poi le elite e poi i governi e poi i Macron di turno pigliano e ci ricicciano la signora von der Leyen, io non la prendo tanto bene. Allora, ciao Antonino, ogni tanto penso a una smart TV come un equivalente di auto elettrica, Federico. No. Sono due cose completamente diverse, ti dico la verità, è molto utile, molto utile. Mary, buongiorno, ora forse l'Europa cambierà per fare di necessità virtù, sperom. Beh, Mary, ti rispondo con quello che dice spesso il buon Trump tra un ballo come fa lui e l'altro. Drill, baby, drill. Trivella, bambina, trivella. E non è un invito, diciamo così, osè, ma è l'invito a sfruttare i combustibili fossili. Estrarre petrolio, estrarre shale gas col fracking, estrarre, cioè gli scisti bituminosi come sono chiamati in italiano, bruciare benzina e con questo far andare tutto quello che permette la civiltà. Ovviamente l'America non ha problemi, ha anche le centrali nucleari, già che mica c'è soltanto il gas o le dighe, perché l'America ha anche le dighe, la Hoover Dam, la diga Hoover è una delle più grandi al mondo e fornisce elettricità addirittura a 4 stati, da quanto è enorme. Però vi dico, il fossile non è morto. Allora io a maggior ragione sosterrei, e in questo tu hai ragione Mary quando tu dici l'Europa dovrà fare di necessità virtù. Se ora per i prossimi 4 anni alla Casa Bianca siederà un presidente il cui concetto è drill baby drill, per quale motivo noi altri dovremmo castrarci da soli con il ricorso all'elettrico perché se no, poi inquiniamo, poi muore l'orso artico e così via? Ecco, vedete, questo è quando io dico cosa ha vinto. Ha vinto la concretezza, ma lo diceva anche Stefano Graziosi, lo diceva pure Giovanni Sallusti a inizio della maratona. Cioè, il concetto è proprio questo, parlare al popolo, parlare a tutti, inclusa la borghesia che lavora, non alle elite con la puzza sotto il naso, tipo appunto Barack Obama, che faceva tanto l'uomo del popolo,
ma per il quale ogni volta quando non votano per loro è il popolo che sbaglia. È sbagliato, non è il popolo che sbaglia, il popolo è sovrano. E quando vota contro di te, tu devi avere l'umiltà di accettare un giudizio del genere, perché vuol dire che qualcosa non li ha convinti. E funziona così in democrazia. Incredibile, ma vero. Andiamo, chi è che mi scrive ancora? Vediamo un po'. Chi è? Silvio. Forse c'è speranza di ricominciare a parlare di cose serie, Silvio da Catania. Penso anch'io, caro Silvio. Penso anch'io. Magari ricominciamo a parlare di lavoro, ricominciamo a parlare di crescita, ricominciamo a parlare... E io non sono d'accordo con quello che ha detto Giulio stamattina, Giulio Cainarca. Vabbè, lui le diceva anche, forse se volete, un po' provocatoriamente, però se l'America tira, se l'America va, la corrente è sempre corrente, qualcosa è sempre un vantaggio per l'Occidente, perché significa produzione di idee nuove, non soltanto produzione di oggetti. Una società libera in cui le menti si possono amalgamare, in cui si può pensare qualcosa di nuovo, i geni di cui parlava appunto Trump, la genialità, coltivare l'iniziativa privata, coltivare le start-up, e solo così vengono fuori le idee nuove. E questo è una cosa, è un suggerimento che potremmo adottare anche in un paese di potentati e pachidermi come questo. Che ne dite? Riccardo, caro Antonino, sogno un'Alfa Giulia elettrica tutta italiana con l'energia nucleare. Lasciamole a benzina le Alfa Romeo, senta a me che è meglio, va. Poi andiamo avanti. Chi è che mi scrive ancora? C'è Salvatore dalla Germania. Ciao Salvatore. Salve, sono Salvatore dalla Germania, benvenuto. Per me è il giorno più bello dell'anno. Salvatore, tu sei un mito. Per me è il giorno più bello dell'anno nel vedere le facce dei vari Parenzo, Mentana, Floris, Formigli, Friedman, tutti fegati scoppiati. Salvatore, insomma, anche tu hai una ricettina per come cucinare il fegato, se ce la vuoi mandare, se ce la vuoi segnalare, sei benvenuto alle 13, 27 minuti e 40 secondi. Mi dice ancora Riccardo, sì, ma il motore elettrico è molto più efficiente. Sì, vabbè, però, cioè... mettiamola così. Fatte salve le scelte e i gusti sessuali di chi che sia, ma tu faresti l'amore con una donna completamente rifatta? Ma non è meglio la genuinità, anche l'imperfezione? Una volta, sai, a Battista Farina fecero osservare che le scocche delle Maserati Sebring che lui preparava, questo coupé 3005 che faceva la Maserati negli anni 60, erano asimmetriche rispetto tra il lato destro e il lato sinistro. E lui rispose: anche il corpo umano è asimmetrico, ma non per questo è meno bello. E dai, su. Poi è arrivato un audio, vediamo un po' se lo possiamo sentire, caro Andrea. Vediamo chi è che ci scrive. Chi è? Vai. Faccio io? Ah, sì. Io mi sono un po' stufata col fatto che le donne devono essere privilegiate, favorite, eccetera. Io sono una donna, ma mi sento anche molto mortificata. Cos'è sta cosa? Che se è una donna bisogna votarla a tutti i costi, come è successo anche con la Meloni, perché poi è successo quello, una situazione del genere. Allora, io dico solo questo: se una donna vale, deve essere votata, se come pari all'uomo. Ecco, questa è veramente una scemenza, perché donna, basta, e finiamola e piantiamola lì, perché ste femministe, ste idiote sinistroidi vogliono solo enfatizzare la donna per poi stare zitto su quello che sappiamo, eccetera, eccetera, e ridicolarizzare l'uomo. Ecco, queste sono veramente proprio, mi fanno orrore, oltretutto, mi fanno proprio orrore questa cosa. Grazie, scusate. Prego, signora Carla. Insomma, credo che lei abbia ragione e capisco il suo sfogo anche abbastanza accorato, per il semplice e banale motivo che non si possono poi costruire i ghetti. Quanto alla Meloni votata perché è donna, ma
credo che sia stata votata più che altro per l'offerta politica che ha fatto, che è anche la caratteristica che portò Margaret Thatcher nel 1979, fatte le debite proporzioni storiche, al potere in Inghilterra, o Angela Merkel al potere in Germania. La Merkel, vi ricordo, 16 anni di governo, non uno, vorrei dire. Credo che sia stata eletta perché brava, non perché femmina. E che dire di più, insomma, lei ha ragione, perché alla fine qui si stanno creando una sorta di ghetti nei confronti delle donne, quando forse la difesa della donna passa per altri valori e per altre cose che non sono certo l'espressione ministra o l'uso della schwa o l'asterisco o tutte queste robe qua, perché queste robe qua sono soltanto ridicole, se mi posso permettere. Andassero a spiegarlo alla ragazza iraniana che è stata pestata perché non andava bene il suo cencio in testa all'università di Teheran, e per questo è stata pestata dalla polizia morale perché ha avuto il coraggio di sfidare gli ayatollah togliendosi quel cencio e girando in mutandine e reggipetto. Ecco, andassero a raccontarla a lei che basta mettere la schwa e così la donna e la sua dignità sono salve. Va bene, si sono fatte le 13:31 minuti, noi andiamo in pausa e adesso ci sentiamo Frank Sinatra con High Hopes, grandi speranze, votate per Kennedy 1960. Vai Andrea. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Le 13:34 minuti e 10 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa nostra super maratona post-elettorale dedicata agli Stati Uniti d'America. Nel frattempo arrivano altre zappe al 340-670-9659. Ci scrive Carlo. Ciao Carlo. Buongiorno Antonino, e ora facciamo l'Italia grande ancora. Saluti. Può essere un ottimo stimolo. Ancora, Luca da Bologna. Ma davvero qualcuno credeva che i musulmani americani avrebbero votato in massa per una donna atea, pro aborto, pro matrimonio gay, pro utero in affitto e così via? Ma dove vivono? E tu credevi che i cattolici americani in massa avrebbero potuto votare per una donna così? O per Biden, che si dice cattolico ma è un abortista convinto? Poi peraltro avete visto, ecco, grazie per avermi offerto il destro, bravissimo.
Il discorso, sai qual è? Il discorso è che la Harris non c'è andata alla cena con il mondo cattolico, invece c'è andato Trump. E il cardinal Dolan le ha tirato anche il calzino dicendo: quelli che non sono venuti non hanno vinto. C'è una telefonata, la prendiamo subito. Pronto? Chi è là? Sì, pronto, ciao, sono Fabrizio di Cappiacenza. Ehi, carissimo, Sì, ciao. Allora, io sono d'accordo che è meglio che abbia vinto Trump piuttosto che la Kamala Harris, perché rappresenta un tipo di politica di sinistra che di contenuti pratici e seri ne ha pochi e tanta fuffa. Praticamente è una politica che non si interessa veramente delle persone e dei loro bisogni. Però io ci andrei cauto con gli entusiasmi, perché l'America non è una società come la nostra. Ha un debito pubblico enorme, un debito pubblico sostenuto stampando moneta, e questo non cambia a seconda del presidente che va su. È una società che vive ovviamente al di sopra dei propri mezzi, perché sta arraffando materie prime in tutto il mondo, e poi quando hanno dei problemi finanziari che non sanno come risolverli, ce li scaricano addosso. Io vorrei ricordare la crisi dei mutui subprime del 2008, quello che ha comportato per la nostra società. Io mi ricordo 10 mesi filati di crisi, con aziende con un fatturato che oscillava meno 20, meno 30%, non sapevamo come tirarci fuori e tutto ce l'è stato scaricato dagli Stati Uniti. Allora questa è una nazione che prevarica sempre gli altri per vivere bene loro. Lo sappiamo che loro vivono di carte di credito, di debiti, è una società consumista e per niente virtuosa. Dopo puoi dire quello che vuoi, tu magari sei entusiasta e forse la conosci meglio di me, però io del vicino ingombrante e prepotente non mi sono mai fidato, perché il vicino ricco col macchinone che vuole vivere bene alla fine te lo mette sempre in quel posto a te che sei un poveraccio, e questo con noi europei è sempre successo. Il problema dell'Europa è che non si sa difendere, che non ha una politica economica comune e che non sa fare forza, ma io degli americani ti dico la verità, non mi fido. Chi è abituato a mangiare tanto non lo metti a dieta facilmente. Ciao. Ciao, guarda, il punto è questo: sarà un vicino prepotente come vuoi tu, è anche un vicino però che è in grado di sostenersi da solo con le proprie industrie, con le proprie capacità, con i propri centri di ricerca, e in cambio offre questo know-how che viene esportato, venduto in tutto il mondo. Ci sono altri vicini che sono anch'essi prepotenti e affamati, ma quelli o producono soltanto armi, oppure sostanzialmente anche loro arraffano il più possibile e arraffano molto di più di quanto possono arraffare gli americani, e sono i cinesi. I cinesi hanno in mano la metà dell'Africa e praticamente sostengono qualsiasi assetto pur di avere la sicurezza alimentare, visto che il 10% del loro territorio e soltanto quel 10% è arabile e garantisce la produzione di cibo. Perché sì, si può campare di economia, di quello che vuoi, ma alla fine sempre uno stomaco bisogna riempire. Detto ciò, io preferisco un vicino, come dici tu, prepotente, ingombrante, però vedi, il vicino prepotente e ingombrante è quel vicino nel quale nel 1971 un presidente di nome Richard Nixon ha firmato una legge che si chiamava War on Cancer Act, legge per la guerra al cancro. Nel 1987, grazie a quella legge per la quale Nixon sperava di passare alla storia, perché l'aveva fatta per un suo fratello che aveva combattuto contro il cancro mentre lui era presidente, nel 1987 sotto Reagan, grazie a quella legge, a quei fondi per gli istituti di ricerca nei quali molto spesso vanno cervelli italiani. Questo perché il vicino certo è ingombrante, è quello che vuoi, ma è anche un vicino che naturalmente valorizza i talenti, a differenza di questo paese. Nel 1987, sotto l'amministrazione Reagan è stata messa a punto una cura per il cancro testicolare che si chiama PEB. Quella cura, quasi 20 anni dopo, anzi 30 anni dopo, mi ha permesso di vincere un cancro e io sono ancora qua. È una cura made in USA, dal vicino appunto affamato, dal vicino cattivo, dal vicino tutto quello che vuoi.
Non è una cura russa, non è una cura cinese. Qualcosa vorrà pur dire. Allora, vediamo un po' chi altri ci scrive. Luca da Brescia. Ciao Antonino, non mi hanno vista arrivare. E io non posso mandarti non posso mandare una vignetta che mi è stata spedita, perché vi garantisco che quella fa pure ridere, ma ahimè non è molto salottiera, per cui non ve la posso nemmeno descrivere, se no veramente il Moige chiama e io passo i guai. Quindi non voglio mettere questa radio in difficoltà, ma vi garantisco che fa molto 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 ridere anche quella. Però scusa, io mi giro questa tua bellissima, questo tuo bellissimo meme, perché sei un genio, Luca. Ancora Antonino Lassastella. Merkel ha un dottorato in chimica quantistica e parla fluentemente il russo. La nostra capoclown ha studicchiato alla Garbatella e si vede, per favore. Sì, per carità, la nostra premier ha studiato alla Garbatella, ma è anche una ragazza molto, molto secchiona, molto pignola, che studia, per quanto non abbia la laurea. E non parlerà fluentemente il russo, ma mi pare che parli fluentemente l'inglese, il francese, lo spagnolo. Non vorrei sapesse pure il tedesco, però viene dal liceo linguistico e francamente, rispetto a orde di primi ministri che a malapena sapevano il francese e ogni volta dovevano presentarsi con l'interprete appresso, preferisco lei, che è in grado di conversare direttamente con i potenti della terra. Andiamo avanti. Chi altri c'è che mi scrive? Stefano del Brembo. Simpatico Antonino Danna, lei è bravissimo, i 200 euro sono sotto il lavandino in bagno anche per te. Il fegato al forno che le davano i suoi genitori da piccolo le hanno fatto bene in cultura e simpatia. I 200 euro sono già stati assegnati. Un pensiero a Matteo Salvini in questo giorno di gioia. Giusto, sono d'accordo. I magistrati devono mangiare il fegato crudo, però vabbè, questa io mi astengo, porta pazienza, mi dissocio, perché non è giusto dire certe cose, insomma. Allora andiamo a vedere un po' che altro c'è di bello tra le agenzie. I telefoni comunque sono sempre aperti, 0292947222 se volete essere dei nostri. Comunque, per finire, non è che qui facciamo l'apoteosi o il peana dell'America, che è il paese più perfetto al mondo. No, è un paese che ha difetti che la metà bastano. Non fosse altro il fatto che se in Canada uno cade per terra e si sente male, lo portano all'ospedale perché c'è la sanità pubblica come da noi. Se uno cade per terra e si sente male a America, ce l'hai l'assicurazione? No, schiatta. Questa è una cosa che personalmente non ho mai accettato né condiviso. Però resta il fatto di quello che diceva il buon Churchill quando gli dicevano ma gli americani, e lui rispondeva sì, ma sono gli unici americani che abbiamo. Quindi. Allora, chi altri c'è che mi scrive? Luigi. Ciao Antonino, in America ha vinto il MAGA. Bisogna copiare lo slogan in lingua italica come il signor Giancarlo della Ruota della Fortuna. Facciamo Italia grande ancora, che è anche l'acronimo della Federazione Italiana Gratta Antiviolenza, di cui faceva parte Ermonnezza. Ma io mi iscriverei volentieri, anzi mi piace proprio questo movimento, Facciamo l'Italia grande ancora. Credo che siamo tutti a favore del facciamo l'Italia grande ancora. Non so voi, ma io sto cominciando a divertirmi. E niente, secondo me sarà anche l'orario, perché si sono fatte le 13:44 minuti e 35 secondi, ma secondo me qualcuno di voi quando piglia il caffè verso quest'ora gli vengono Facciamo l'Italia grande ancora. Va bene. Ma in tutta questa ironia, amici miei, ma non dall'avventura, c'è qualcuno che soffre. ADN Kronos. Kamala Harris
sconfitta nelle elezioni americane 2024. Donald Trump, secondo la Fox, è il nuovo presidente. La candidata democratica in silenzio alla fine della giornata parlerà nel day after. E allora perdono di valore, scrive l'ADN Kronos, le parole di Jen O'Malley Dillon, responsabile della campagna elettorale della candidata democratica, convinta che la corsa alla Casa Bianca non sarebbe nel vivo prima della mattina americana del 6 settembre. Dormiamo un po' e prepariamoci a chiudere in bellezza domani. Il messaggio di Dillon smentito dai fatti. Il sogno di ribaltare la situazione con una rimonta in Wisconsin, Pennsylvania e Michigan è svanito. Che possiamo fare? Purtroppo è andata così. Che dobbiamo fare? Allora, vediamo un po' chi altri mi scrive. Sempre il nostro Luigi che mi precisa: sono le clienti donne che mi ispirano. Che mestiere fai a questo punto? Lo vogliamo sapere, siamo un po' curiosi. Raccontaci anche questo. Orbene, andiamo avanti con il nostro, come si dice, con la nostra trasmissione. Tra un po' ci raggiungerà Matteo Desio e in particolare il nostro Matteo Desio ovviamente dirà la sua, ci porterà un po' nei meandri di questa elezione, ma anche della società americana, perché appunto diceva giustamente il nostro Fabrizio Sabbio Chiese, è una società diversa dalla nostra, sicuramente. È una società materialista, è una società work, è una società in cui il successo viene misurato sulla quantità di denari che tu riesci a fare, questo certamente, e altrettanto però una società al tempo stesso, questa è un po' la sua schizofrenia, se volete, una società deista, comunque che ha un'idea di Dio. È una società in realtà che ha un suo anelito di spiritualità, un po' per la sua storia, pensate per esempio ai quaccheri, pensate ai padri pellegrini, pensate ai mormoni e così via, ma anche per tante manifestazioni moderne di movimenti che sono nati in America nel corso degli anni 50, 60, al tempo del Concilio Vaticano II, tipo i pentecostali che hanno questa idea della preghiera in lingua. Paolo VI poi li incontrò nel 75. In Italia c'è sta comunità Gesù Ama, che sono figli in fondo di quell'esperienza americana degli anni 60-70. Quindi in realtà non è una società così materialista come potremmo pensare al guardarla da fuori. Un'idea di Dio ce l'ha, comunque l'idea di un'entità superiore, essere supremo, come la volete chiamare. Sono il tabaccaio Funky, grande Luigi, grande Luigi. Facciamo l'Italia grande ancora, hai ragione, hai ragione. Un saluto a te e a tutti gli amici del tuo esercizio che stanno frequentando il locale. Anzi, se vuoi chiamarci 0292947222, mi va di sentire che cosa state combinando a quest'ora e naturalmente sentiamo anche i tuoi clienti se vogliono raccontarci come è andata l'elezione, come la vedono, anche perché, vi dico la verità, ecco, nel frattempo Matteo Desio mi scrive, quindi tra un po', bene, alle 2 ci sarà. Andrea, niente, tra una decina di minuti chiamalo su Skype, che così, a meno che non venga qui, ma tu prova a telefonargli, che così scopriamo se ci sarà in persona o attraverso il computer. Dicevo, la cosa più interessante non è soltanto l'elezione di Trump, perché vedete, qui siamo in una situazione in cui abbiamo il Senato che è stato conquistato dai repubblicani e la Camera, la Camera dei rappresentanti, e ci sono 204 repubblicani e la soglia per vincere è 218 e 182 democratici. Quindi qui si profila una vittoria che probabilmente non si vedeva dal tempo di Nixon nel 1972, dal tempo della sua riconferma, no? E infatti poi sentiremo anche più avanti il suo inno, Nixon Now, Now More Than Ever, del 1976.
72. Si parlò allora di presidenza imperiale addirittura nel caso di Nixon, e ovviamente del suo braccio destro a livello di politica internazionale Henry Kissinger, da poco defunto, e a maggior ragione sì, ma io non posso stare serio, Luca, se tu mi mandi... Scusami Andrea, per favore, mi puoi aprire un attimo il computer, che facciamo vedere ai nostri ascoltatori che cosa mi ha mandato il nostro... Eccolo qua, questo è il primo. Ciao Antonino, non mi hanno visto arrivare. Sotto, Kamala, su, mangia che ti passa, un po' di patatine, e c'è Trump che serve le patatine, straordinario. Chiudi pure. Cioè, io stavo parlando di Kissinger, ragazzi. Questa è la bellezza di fare la radio, che siamo una comunità, ed è bello essere tutti assieme, se permettete. 0292947222 se volete intervenire e dire naturalmente ça va sans dire la vostra su questa elezione, su quello che ci sarà. Vi stavo dicendo il concetto di presidenza imperiale. Appunto, al tempo si parlò nel 72 con la rielezione di Nixon di presidenza imperiale, perché insieme con Kissinger si erano dati veramente a cambiare il mondo e gli assetti per come li conosciamo. Poi vabbè, intervenne, e forse questa è stata la hubris che ha colpito Nixon e che ha pagato. La hubris nel mondo greco era la tracotanza, che veniva pagata appunto cadendo rovinosamente. Poi è venuto il Watergate e di conseguenza non si è parlato più di presidenze imperiali, per quanto Reagan comunque abbia avuto un suo ruolo dopo, anche con la caduta del comunismo. Ma stavolta io credo che si possa ipotizzare un ritorno a quell'espressione, anche perché significa veramente avere un presidente che almeno per i prossimi 2 anni potrà davvero fare tutto quello che vuole. Pensate un po', Trump ora si ritrova una Corte Suprema dove la maggioranza sono tutta gente sua, tutta. Quindi significa che tutta una serie di problemi, guai giudiziari, eccetera, eccetera, sono, non dico scudati, però diciamo che può dormire tranquillo. Quindi si può dedicare alla sua azione politica. Camera e Senato ce l'è a lui, quindi chi lo può fermare? Nessuno. Andiamo a vedere un po' cosa dice Alberto da Colnago, Monza e Brianza, al 340 670 9659. Vi voglio parlare di un argomento divisivo. Secondo me Trump dovrebbe favorire un referendum appoggiato dall'ONU in Crimea, Lugansk e Donetsk, facendo riferimento alla regola dell'ONU sull'autodeterminazione dei popoli. Questa è l'unica soluzione possibile per stoppare quella guerra. Ovviamente, a garanzia del giusto svolgimento delle votazioni, bisognerà mandare una moltitudine di commissari. Lo so che non sarebbe una passeggiata, ma il gioco vale la candela. A meno che qualcuno non lo voglia fare, perché si conosce già il risultato: vittoria dei filorussi. Quello che conta però, se non si vuole essere ipocriti, è far valere la volontà di quel popolo. PS, questa guerra non hanno voluto evitarla, e non parlo di Putin. Adesso trovino la volontà di fermarla, anche se non ha dato i risultati da loro sperati. Così facendo si possono almeno parzialmente redimere. Beh, nemmeno a Putin ha dato tutti i risultati sperati, perché l'obiettivo era rovesciare il governo di Kiev, come sappiamo peraltro anche dal libro di Woodward e da quello che aveva detto Berlusconi. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Ciao, sono Marco D'Amanto, Antonino. Oh, grandissimo, buongiorno, che mi dici, no, bello? Sei grande tu che tieni su tutto da solo. Questa è una bella fregnaccia. La trasmissione io mica la faccio da solo. Allora tu che stai facendo, scusa? E tutti gli altri che state facendo? No, ma tu sei un grande mattatore, lasciatelo dire da un ex speaker radiofonico. Grazie, i 200 euro sai dove sono? Allora, ti volevo dire questo. Allora, la speranza che noi tutti che usiamo la testa e non siamo ideologizzati è che
con un Trump così vincente, perché visto che ha entrambe le camere, praticamente a Camera e Senato. È una presidenza imperiale. Esatto, proprio così, riesca a fermare il nuovo ordine mondiale, perché poi il problema è proprio questo, l'ordine mondiale, che altrimenti con i democratici alla Casa Bianca sarebbe andato avanti tranquillo e beato. E la speranza è che fermi tutte le follie, dal woke al green, alle auto elettriche, che sono tutte tematiche che vogliono indebolire l'Occidente, perché mentre l'Occidente fino a qualche decennio fa si proponeva pomposamente di riuscire a far diventare tutto il mondo come l'Occidente, non calcolando, non tenendo presente che ci sono valori vecchi di millenni che è veramente complicato riuscire a scalfire, giusti o sbagliati che siano, magari valori che per noi sono fondamentali non esistono in altre parti del mondo, ed evito di dire cosa, perché i diritti umani sono stati creati dall'Occidente, altre parti del mondo non li hanno sottoscritti, altri ancora se ne sono creati ad immagine e somiglianza. Quindi ci sono delle cose che i democratici portavano avanti per, secondo me, demolire l'Occidente come lo conosciamo noi, mentre l'Occidente, per non scomparire, distrutto dalla Cina, dall'India, dalla Russia, cioè l'India che per carità è vicino all'Occidente in quanto è stata colonia britannica, però gioca su due tavoli. Ecco, ci sono delle parti del mondo che hanno veramente messo nel mirino l'Occidente perché vogliono ovviamente dal loro punto di vista diventare supremazia, cosa che fino ad oggi ha avuto l'Occidente. E purtroppo per convenienza o per ideologia c'è una grossa parte della politica occidentale, che sia europea, che sia statunitense, che è contro l'Occidente. Io spero che Trump riesca a sovvertire questa follia suicida. Grazie Antonino, buon lavoro. Ma guarda Marco, io credo che Trump ce la farà. Basta vedere le cose come nascono, come si sviluppano. Per esempio, ieri sera in un break tra una cosa e un'altra, l'NBC manda in onda questo short nel quale c'è questo nuovo tipo di drone. La notizia era che in pratica lo Stato dell'Arizona ha autorizzato un nuovo drone, diciamo dal funzionamento più silenzioso e di dimensioni più contenute, grazie al quale Amazon sarà in grado di raggiungere il futuro. Cioè, non so se voi lo sapete, ma quando voi andate su Google e cercate un indirizzo, vedete che oltre all'indirizzo normale, che ne so, via Alessandro Manzoni 25, c'è un numero 1+M, una sorta di indirizzo Google. Bene, quella è una mappa che è stata fatta da Google Maps in modo tale che domani, attraverso i sistemi inerziali, il GPS, quello che è, un drone come quello che è stato autorizzato ieri dalla FAA, che è l'Agenzia per la Sicurezza al Volo negli Stati Uniti d'America, voi ordinerete, che ne so, un pacco su Amazon o su quello che volete voi, a che piano abitate? Al quarto? Sul vostro balcone, perché è mappato anche quello, si poserà il drone, sgancerà il pacco e se ne andrà via. Questa è l'America. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Pronto, ciao. Benvenuto. Sì, volevo dire, non ho ancora sentito il parere di Vatican House a questo riguardo. Beh, il parere di Vatican House, mia cara, io credo che non sarà un parere favorevole nei confronti di un presidente che ha già annunciato di voler sigillare il confine. Questo perché ti dico solo questo: America è la rivista dei gesuiti americani, è un mensile molto letto, un po' come qui da noi la prestigiosissima Civiltà Cattolica, che è un quindicinale. Allora hanno fatto un vero e proprio appello a favore di Kamala Harris prima delle votazioni. Abbiamo visto il risultato. C'è una chiesa bergogliana, terzomondista, come vuoi tu, che chiaramente lui lo vede come il diavolo o come fumo negli occhi. Però mi spiace per loro.
esiste un diritto delle nazioni a regolare l'immigrazione ed esiste anche un diritto a restare nella propria terra. Non lo dico io sono il signor nessuno. Lo diceva un signore che si chiamava e si chiama ancora, grazie a Dio, Joseph Aloysius Ratzinger. Così, diciamo così, incidentalmente. Spero di aver risposto alla tua domanda. C'è un'altra telefonata? Sì. Pronto, chi è là? Sono Albino o Maresciallo. Maresciallo, buongiorno. Buongiorno caro, buongiorno. Aspetta un attimo però, grazie. Ti chiedo però un piccolo stacco di 10 secondi perché sono le 14, sì. Arrivo. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Dai Albino, dimmi tutto. Allora, ho fatto un sogno, no? Di questo genere qua. La Kamala Harris aveva vinto, era diventata lei presidente degli Stati Uniti. E quindi cosa è successo? Che era stata messa in piedi una comandata di attivisti della CGIL che avevano affrontato un palco a tutta velocità e questi qua quindi vedevamo sopra Magri, Fratoianni, come diavolo si chiama l'altro, Bonelli, la Schlein, Conte e magari anche Renzi che lui si infila dappertutto, tutti abbracciati, felici, che cantavano e cosa cantavano? Bella ciao, che meraviglia, meno male che non è successo niente perché poi tanto il palco sarebbe crollato, quindi figuriamoci un po'. Ma poi ti sei svegliato sudato o tranquillo? No, diciamo che quando è crollato il palco, sì, buonanotte, quando è crollato sono stato su anche io fino a tardi a sentire, sono ancora un po' rincoglionito. Comunque quando poi è crollato il palco ho detto finalmente, allora era solamente un brutto sogno e basta. Meno male, Madonna Santa, vabbè dai, almeno quelli non vanno a romperci le scatole perché giuro, avrebbero rotto da stamattina con questi proclami roboanti, nuovamente la nuova democrazia, finalmente sì. abbiamo... Guarda, mancava solo che dicessero che questa guariva la gente con l'imposizione delle mani. Mancava solo questo, c'è ragione Albino. Va bene, dai, va bene così, grazie, vi saluto, ciao. Ciao, ne abbiamo un'altra, pronto chi è là? Sì, ciao Antonino, Pier da Riccione. Grandissimo, t'ho pensato sto periodo non facile per l'Emilia Romagna. Che mi dici Pier? Sì, purtroppo io giro da Bologna a Riccione, quindi vedo sempre. È un'occasione, allora diciamo questo, intanto la mia immediata adesione al movimento MAGA in italiano, no? Sì, facciamo l'Italia grande ancora del nostro Luigi, il tabaccaio funky, sì. Anche io mi sto sentendo molto funky. No, ma facciamo già le tesserine e tutto. Sì. Però quello che volevo sottolineare oggi era posso dirlo, intanto siamo in una radio libera, no? Il paraculismo di certi personaggi. Guarda la signora duchessa, baronessa von der Leyen. Sì. Leggiamo i loro commenti, sono una cosa atroce. Ci manca solo quell'idiota di Borrell e poi dopo sembra che loro, nel loro mondo incantato di rimbambiti dell'Unione Europea, fossero stati fin dall'inizio per Trump, no? Certo. Cosa allucinante. Bene, io spero che, lo diceva Calenda, quindi voce non sospetta dello schieramento, l'Europa tiri fuori gli attributi, no? Sarebbe ora, perché per avere un alleato come Trump adesso non basta più dire woke, parlare con l'asterisco, chiamare con i nomi sfalsati della nobile lingua italiana le correzioni, tutte quelle stupidaggini, il green, come diceva Marco da Mantova, l'ideologia woke, tutte le loro stronzate che ci riempiono dalla mattina alla sera per imporci delle cose che non solo non hanno senso, ma sono anche stupide. Ecco, questa volta una riflessione su quello che è il ruolo dell'Europa potrebbe starci, perché oggi ti posso dire il mondo è molto allegro, guarda le borse, guarda l'idea che ci possa essere la pace finalmente, una pace giusta che non si ottiene con un fiorellino, 4 stupidaggini, esatto. E via discorrendo. Ecco, quindi questo secondo me oggi è il punto su cui noi europei dobbiamo assolutamente riflettere. Per il resto
vittoria e adesione massiccia al movimento. Ciao Antonino. Pier, come non essere d'accordo con te e come non abbracciare la nobile terra di Romagna e sua sorella l'Emilia, ci mancherebbe pure, perché più ce n'è e meglio è, vorrei ben dire. E allora, ladies and gentlemen, se avete ancora voglia, il telefono è aperto, 0292947222, oppure le vostre zappe al 340-670-9659, se volete intervenire per iscritto o attraverso un bel messaggio audio, se vi fa piacere. Ma una domanda al nostro regista, mister Andrea. Mister, ma quindi Matteo De Sio lo avremo di persona personalmente o via Skype? Allora chiamalo che lo facciamo intervenire, perché il nostro Matteo adesso interviene anche lui, ci aveva detto che dopo le 14 sarebbe stato libero, ma io vi voglio far sentire, visto che andiamo nella narrazione anche nelle piccole chicche delle elezioni americane, Hello Lyndon 1964, l'inno della campagna elettorale di Lyndon Baines Johnson, successore di John Kennedy. Andiamo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Stanno arrivando da casa mia. Abbiamo una cosa che gli serve. Il mondo non sopravvivrà se restate insieme. Potremmo non uscirne vivi, amico. E ti conti fino alla fine. Venom, The Last Dance. Ci mascheriamo? Ma perché continui a mettere tutti i KO? Scusa! Venom, The Last Dance. Dal 24 ottobre al cinema. Quando sei adolescente non vedi grande differenza tra essere socialmente morto ed esserlo per davvero. Belli sti pantaloni, che io vanno anche da uomo. Tratto da una commovente storia vera. Qualcuno mi ha preso in giro. Per dei pantaloni rosa? Non è che li devi mettere per forza. Così vincono loro. Il ragazzo dai pantaloni rosa, dal 7 novembre al cinema. Il 7 novembre. Ieri notte uno rosso è stato rapito. Babbo Natale è stato rapito. La loro missione, chiunque abbia preso Nick, è estremamente pericoloso. Sarà salvare il Natale. Ci aiuterai a trovarlo. Dwayne Johnson. Vedrai cose che non appartengono al mondo naturale. Chris Evans. Non andremo d'accordo. Uno rosso, dal 7 novembre al cinema.
E rieccoci sulle magiche onde, scusate, di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa super dannatona post-elettorale negli Stati Uniti d'America, e mi ha raggiunto lui, l'immarcescibile, l'inossidabile, l'indivisibile da Pier Vittorio Scimia, signore e signori, grandissimo Matteo Desio! Che intro, che intro. Lo so, mi Grazie. piervittorizzo, è più forte di me. Come stai? Buongiorno a tutti, buongiorno a te Antonino. Sto benissimo, grazie. Sono molto molto contento questa io sto giornata. Ridendo da stamattina. Esatto. Alla sagra del fegato scoppiato, guarda, pum pum pum, meglio di Capodanno. Esatto, è stato bellissimo vedere in TV i telegiornali italiani con gli opinionisti italiani arrabbiati che se la prendono per il voto americano. Quindi sono veramente, veramente molto, molto divertito. Sì, decisamente. E io francamente ho trovato... sai che cosa non ho amato in questo periodo? Questa continua volata tirata dalla stampa italiana, come a dire Kamala è pronta, Kamala è brava, Kamala è bella, è santa, diverrete più belli solo col suo tocco, farete meglio l'amore, qualsiasi cosa, cioè roba che nemmeno il sale del mago Don Nascimento. E poi dall'altro lato Trump è un cornuto, Trump è il demonio, gli puzzano i piedi e le ascelle, è uno stupratore, è un ladro, è un bastardo, e quell'altro porco di Vance, peggio ancora, e porci voi che lo sostenete. No, così esatto, no però. Esatto, ma sono tutte notizie tra l'altro copiate paro dalle notizie che poi circolano su CNN e gli altri giornali della grandissima sinistra democratica, quindi sono proprio tutte quelle notizie inutili di persone che hanno studiato quel loro manuale di comunicazione politica e quindi ci tenevano a scrivere che Kamala Harris sorrideva e quindi rappresentava il futuro radioso. Trump, che giustamente non sorrideva perché la situazione economica e politica non lo permetteva, allora rappresentava il male. Tutte queste emozioni, no? Questa politica basata sull'emotività esagerata. No? Io per fortuna sono contento che queste elezioni siano andate in questo modo, anche perché secondo me potrebbe essere finalmente la fine di quella superiorità interiore che avevano questi democratici, che li abbiamo anche noi, nei nostri amici di sinistra, che devono credersi superiori interiormente perché la loro idea è quella attenzione migliore, perché devono aiutare le persone, no? Quindi automaticamente e poi loro hanno la laurea. Esatto, loro essendo grandi samaritani sono superiori a noi di destra, brutti e cattivi, e quindi noi dobbiamo inchinarci e soprattutto se sei uomo bianco devi chiedere scusa per quello che è successo nel 1400, perché se non chiedi scusa per quello che è successo nel 1400 non sei nessuno e non devi circolare nella tua vita pubblica. E aggiungerei l'urido porco eterosessuale. Esatto. Infatti vorrei vedere i voti poi quando usciranno le notizie complete degli uomini bianchi di sinistra, se sono veramente andati a votare, perché sembra che Trump alla fine abbia tenuto gli stessi voti. Voglio vedere se invece hanno deciso di automutilarsi gli uomini bianchi democratici, perché sai, se ogni giorno Kamala Harris, Joe Biden, Barack Obama ti dice che sei un razzista o sei un sessista o sei chissà cos'altro perché non voti la candidata di turno, e allora mi sa che poi alle urne non ci vai. Vabbè, ce ne faremo una ragione. La cosa che fa più ridere l'ha detta Stefano Graziosi, quando ha detto che in realtà i neri e i latinos hanno votato tutti quanti in massa per Trump. All'anima del razzista, aggiungerei. Questa è la cosa che fa più ridere. Però ha ragione Stefano, è così. Ma esatto, ma perché? Perché saranno comunità, tante di queste, che non viene detto, non è stato detto in tante analisi, saranno comunità che magari vivono casa e chiesa e devono essere accostate al simbolo per loro del demonio Kamala Harris, che è a favore delle minoranze LGBTQ+, e chi ne ha più ne metta. No, ovviamente no, hanno preferito votare chi parlava di lavoro, perché poi i latinos
pensano a quello, sono una minoranza molto lavoratrice, pensano al lavoro e quindi hanno votato Donald Trump, che parlava di lavoro, che parlava di posti di lavoro persi, ci sono stati tantissimi posti di lavoro persi e non solo per colpa del Covid, nella presidenza Kamala Harris-Biden, e quindi giustamente hanno preferito votare un repubblicano. Appunto. Io ho anche sentito commenti del genere, guarda, tendenzialmente io sarei un liberal, però non me la sento di votare per questi qui, devo dare obtorto collo il voto a Trump. E questo cosa accade? Però c'è una telefonata, la prendiamo. Pronto, chi è là? Niente, doveva essere Pier Vittorio probabilmente. No, fermo lì che forse c'è. Vediamo un attimo se facciamo come da bocca aperta negli anni '80 da Funari. Pronto, c'è. Pronto, chi è là? Pronto, Antonino, ciao. Quella. Ciao, sono Francesco. T'avevo riconosciuto, dimmi tutto da Arona. Ecco, appunto, ad Arona, perché io mi sento un po' di avere qualcosa in comune con gli americani. Io qua c'ho la statua del San Carlone e loro lì c'hanno la statua della libertà, che è stata accoppiata dal nostro San Carlone. È vero. E lunedì era l'onomastico di San Carlo. Make Arona great again. Infatti, comunque sono contento di questo risultato, perché a parte con tutto quello che gli hanno combinato a Trump, attentati, poi tutte le cose false che hanno detto, hanno cercato di smontarlo proprio, no? Poi processi che gli hanno fatto, insomma, vabbè. E lì si vede proprio il modo di fare di quella parte politica che anche noi qui in Italia conosciamo molto bene, che quando non riesci a battere nelle urne il tuo avversario politico lo distruggi con la magistratura. Però la gente non è scema e meno male che in America non sono proprio inborniti come qua hanno voluto fare anche in Italia, ma col voto che c'è stato 2 anni fa abbiamo iniziato a cambiare un po' la rotta e speriamo che continui negli anni. E quindi questo è il risultato, che hanno preso un po' una bella scopolata, l'avevano già data per vincente, sono arrivati tutti attricetti, cantanti, nani, ballerine, così per dire che quella lì era la nuova presidente prima di aver fatto le elezioni, e mi sa che adesso tutta questa bella gentaglia che frequenta anche Hollywood, dopo che si sono esposti in tante maniere, specialmente anche i cantanti, mi sa che qualcuno non gli comprerà più i dischi e qualcuno non avrà più anche qualche addirittura per fare qualche film, visto che hanno dato tanto addosso all'avversario che era il demonio in persona. Adesso il demonio in persona, che non lo è, ha vinto, e vediamo che questi bei personaggi qua, i vari George Clooney, così cosa avranno da dire. Ecco, se continueranno su quella idea lì o se poi no, ci siamo sbagliati, ci hanno costretto a dire così, che forse è la cosa più sensata che potrebbero dire. No, ti ringrazio, ti saluto da Roma e buona trasmissione e viva Trump! Fight, fight, fight! Ciao. Esatto, fight. Cioè, vorrei ricordare che a questo signore hanno tentato di sparare 2 volte, la prima ci è mancata davvero poco e la seconda è stato arrestato l'attentatore. Vorrei anche dire un'altra cosa e vi faccio riflettere su questo. Trump ha annunciato il piano per la più ampia, dice, deportazione, traduciamolo così, trasferimento di massa di immigrati mai fatto dai tempi di Eisenhower negli anni 50. Vi pongo una domanda: secondo voi Trump ha il problema che la Corte Suprema gli risponde dicendo di no? C'è un silenzio eloquente. Esatto. Aspetta che lo chiediamo all'ascoltatore o ascoltatrice. Pronto, chi è là? La Catania di Milano, salve, grazie. Volevo dire che praticamente tutta l'informazione che abbiamo visto è alla pari di quella italiana, puzzolente alla pari di quella italiana. Ecco, io spero che ci si renda conto di diverse cose. Questa è una delle quelle che praticamente ci ha conciato in questo modo. Faccio tutti gli auguri comunque, speriamo che serva, grazie. Prego, no, non è giusto fare di tutta l'erba un fascio, perché le fonti serie di informazione ci sono sempre, per quanto faziose esse possano essere o schierate esse possano essere, e come vede noi non siamo per esempio tra quelli che hanno fatto le sviolinate alla Harris trasformandola in Wonder Woman, lei che è una nana politica
che è stata perfettamente incapace di assolvere ai suoi compiti, e infatti gli elettori gliel'hanno detto molto chiaramente ieri notte andando a votare, per cui io rifiuto questi discorsi, perché poi finiamo nel qualunquismo, che si stava meglio quando si stava peggio, che coi capelli lunghi da dietro non sai più se sono uomini o donne, e signora mia, chi ci salverà, confidiamo nello stellone d'Italia. Matteo, io però ti vorrei leggere una notizia data da Al Jazeera, che come fonte non credo sia benevola nei confronti né della Harris né di Trump, però questa roba secondo me indica che qualcosa sta cambiando già ora. Senti qua. Abu Mazen dichiara che l'autorità palestinese è fiduciosa del fatto che gli Stati Uniti d'America appoggeranno sotto la guida di Trump le legittime aspirazioni del popolo palestinese. In una dichiarazione Mahmoud Abbas, cioè Abu Mazen, ha espresso la sua aspirazione di lavorare con Trump per la pace e la sicurezza nella regione, sottolineando l'impegno del popolo palestinese per il raggiungimento di libertà, autodeterminazione e condizioni di Stato, cioè la nascita dello Stato palestinese, secondo il diritto internazionale. Ora, non vorrei dire, ma gli amici suoi a Gaza, o meglio, quelli lì di Hamas che fino all'altro giorno scappavano con la borsa da $30.000 giù nei cunicoli allacciati con la luce dell'ONU, dell'agenzia. E scappavano in Qatar. Ecco, appunto. Vorrei dire, ma nel momento in cui Abu Mazen, per quanto sia politicamente parlando un rottame, quello che vuoi, piglia e fa una dichiarazione del genere, addirittura si affida a Trump, per giunta ripartendo da quella che fu la risoluzione ONU che volle la nascita di Israele accanto a uno Stato palestinese. Allora, te come la senti sta roba? Beh, tu prima citavi proprio Kissinger, questa è Realpolitik, è la politica quella vera, cioè ci troviamo di fronte giustamente a un leader, un rappresentante politico che si trova con un nuovo presidente e giustamente cerca di intrecciare i rapporti, ma questa è la politica vera, non più lo sputarti in faccia se non la pensi come me o il non sedersi al tavolo. Questa è giustamente la politica vera che anche Trump, ricorderete tutti, aveva fatto durante il suo primo mandato, andando in Corea del Nord a stringere la mano e a cercare di trovare i contatti con Kim Jong-un, perché ricordiamo che la Corea del Nord e la Corea del Sud sono ancora in guerra, non è solo ostilità dettata da una divisione politica fra i due paesi, ma i due paesi non hanno ancora stretto accordi di pace e nessun presidente prima di Donald Trump aveva cercato, nel bene o nel male, però nessun presidente aveva cercato di instaurare un rapporto amichevole fra gli Stati Uniti, Corea del Nord e Corea del Sud. Infatti, aggiungerei, sotto Biden, giusto 2 settimane fa, la Corea del Nord ha ricordato a quella del Sud che lo stato di guerra sussiste ancora. Esatto. Quindi. E in più avete visto anche i soldati proprio della Corea del Nord in Ucraina per cercare di mostrarsi anche forti, mostrare i muscoli nel panorama internazionale. Qui parliamo proprio di una politica internazionale lasciata proprio allo sbando da parte dell'amministrazione Biden-Harris, perché un presidente forte negli Stati Uniti non fa andare, si trova il modo, ovviamente lo sanno loro, ma non fa andare un contingente della Corea del Nord in Russia e in Ucraina nella guerra perché giustamente bloccherebbe prima tale situazione. E non fa invadere niente a nessuno, perché vi vorrei ricordare che Trump ha detto che fosse stato lui presidente, nel momento in cui il primo soldato russo metteva piede in Ucraina, lui bombardava Mosca. Vorrei ricordare anche questo a chi ci sta ascoltando. Quindi io dico che finalmente è tornato il castigamatti a cercare di mettere un po' d'ordine nell'ordine mondiale. Senti, ti voglio leggere ancora un'altra cosa, sempre da Al Jazeera, che dice questo: c'è ancora cattivo sangue tra Trump e Teheran. L'unica reazione ufficiale iraniana è venuta dal portavoce del suo governo, Fatemeh Mojaerani, e lei ha detto che indipendentemente da chi sarà il prossimo presidente non ci sarà alcun effetto, questo non influirà sull'Iran.
Naturalmente la storia delle relazioni, in particolare durante la presidenza di Donald Trump, non è molto promettente per l'Iran. Trump si è ritirato dallo storico accordo sul nucleare, quindi ha adottato una politica di massima pressione, aggiungendo sanzioni all'Iran e isolandolo ulteriormente. Infine, nel 2020 ha autorizzato l'assassinio di Qassem Soleimani, il famoso comandante delle forze Al-Quds. Perciò c'è cattivo sangue e c'è un'ampia barriera psicologica tra i due paesi. L'unico fattore positivo è che l'Iran ha un governo riformista guidato da un presidente riformista. Negli ultimi mesi lui e la sua squadra hanno più volte espresso la volontà di dare il là a un nuovo accordo nucleare e aprire un nuovo capitolo con il mondo occidentale, soprattutto con gli Stati Uniti d'America. Quesito: Israele l'attacca a sorpresa, glielo fa mo' o glielo fa dopo il 20 di gennaio? Penso che lo farà, se proprio lo fa mo', perché il 20 di gennaio, penso che dal 20 di gennaio in poi, non dico che Trump, perché quello sarebbe tirare a indovinare, sarà poi il presidente più pacifico della storia mondiale, però mi sembra un presidente, l'ha dimostrato anche durante il suo primo mandato, che i conflitti cerca di contenerli, come aveva cercato di fare anche durante la sua presidenza, come scriveva sul suo libro interessantissimo Stefano Graziosi. Biden è stato il presidente che ha permesso all'Iran di ritornare in auge, di riformarsi, perché Donald Trump durante il suo mandato aveva cercato di bastonare un nemico degli Stati Uniti, uno tra l'altro dei paesi che viene segnalato come paese canaglia. Se uno vuole andare a fare il visto per gli Stati Uniti per lavoro e ha il timbro che è stato in Iran, non può andare negli Stati Uniti, anche se il timbro è di anni fa, anche se il timbro è di decenni fa. In più Al Jazeera probabilmente in questo è una fonte, diciamo, molto amichevole rispetto all'Iran. Abbiamo visto un giorno fa purtroppo la ragazza che si è spogliata per protestare contro i diritti delle donne, per i diritti delle donne, scusate, e contro l'oppressione del governo iraniano, è stata arrestata e di lei non si ha più notizie. Quindi quando si parla di riformismo nelle zone del Medio Oriente bisogna sempre andarci con i piedi di piombo, secondo me. Certo. Senti, sono le 14:27 minuti e 27 secondi. Voglio leggerti qualche zappa che è arrivata qui. Dai risultati è evidente che in America, ma soprattutto qui in Italia, hanno cercato in tutti i modi di pompare mediaticamente la Harris, confabulando di una possibile, probabile vittoria. Certi sondaggi americani dicevano altro. Alberto da Pordenone. Non mi pare che sia lontano dalla verità, Alberto, anzi. Concordo, anzi, con Alberto, concordo perché leggendo tutte le settimane, no, cercando di mettere a punto la rubrica sugli Stati Uniti, leggevo proprio anche le notizie di Fox News che erano molto, molto contrastanti nel dire che Trump avrebbe potuto vincere. Il massimo dei sondaggi davano 1 o 2 percentuali di differenza fra i due candidati a favore di Trump nel caso dicessero di vittoria trumpiana, nel caso parlassero di vittoria trumpiana. Quindi è stato proprio un ennesimo caso di sondaggisti, possiamo dire, incapaci. Nel 2016 è successa la stessa cosa. Ricorderanno gli ascoltatori sicuramente con Hillary Clinton che avrebbe dovuto vincere, il stravincere, soffitto di cristallo. Una marea doveva essere sarebbe dovuta essere la votazione per Hillary Clinton, che sarebbe dovuta essere poi presidente, la prima presidente donna. Lei pubblicava sui social le sue foto da bambina in cui scriveva come didascalia la prima presidentessa donna, ancora non lo sa, non svegliamola. E ricorderete infatti anche non l'hanno svegliata, mi pare. Esatto, è ancora mentalmente lei è ancora lì, ancora parla di Trump come il suo avversario del 2016, usa le stesse parole più o meno. E anche nel 2020 sembrava che Joe Biden sarebbe dovuta essere la riscossa del Partito Democratico, ma alla fine le votazioni sono decise per una manciata di voti. Quindi non è che stavamo parlando di sconfitte clamorose di Donald Trump. E anche stavolta i sondaggisti hanno totalmente sbagliato. Io poi, citando gli articoli direttamente degli Stati Uniti, non è che posso venire in trasmissione e dire sicuramente Trump vincerà con la percentuale che ha avuto nelle elezioni, perché se tutti i dati dicono una cosa e uno deve riportare i dati,
si riportano poi quei dati. C'erano quelle sensazioni di positività verso Donald Trump, che ne ho parlato poi con la rassegna stampa dell'amico e collega Pier Vittorio, però di più sarebbe veramente stato a cercare di tirare a indovinare. Siamo basati su un lavoro scarso di addetti ai lavori. Ecco, vi voglio leggere questa dichiarazione di Michele Serra, che dovrebbe essere un autore umoristico, oltre che un giornalista, insomma un collega di Repubblica. Ve la leggo, siete pronti? Trump è il capo patologico di un elettorato per metà incapace di accorgersene, per metà entusiasta di votarlo, perché è patologico a sua volta. Quindi in America ci sono 70 milioni di stronzi. Questa è la conclusione più logica, visto che è patologica. Chiaramente. Questo, come dicevo prima, tutti quegli esperti nei telegiornali arrabbiati per il voto americano, perché giustamente loro in Italia ne sapevano meglio del lavoratore che torna a casa e non ha da mangiare per i figli. Ma quello è patologico. In Italia, esatto, è patologico. Anche tu sei patologico. Io sono patologico. Esatto. Cioè, pure quelli che ci stanno ascoltando sono patologici. Che giustamente non hai soldi da mettere in tavolo per la famiglia, giustamente. Sì. È ideologico, ha fatto un voto ideologico, sì. assolutamente non di portafogli. Bene. Assolutamente no. Ma questo è, come dicevo prima, adesso deve finire questa comunicazione politica del io sono meglio di te perché la penso così. Deve finire, non si può insultare a prescindere gli elettori, perché sono persone che giustamente devono votare pensando alla propria condizione, e deve finire questo tipo di comunicazione sia in Italia sia negli Stati Uniti. Va perché bene. Non porta a niente. Lo so, ma purtroppo questa è la realtà in cui noi ci troviamo. Che vuoi fa? Senti, ci prendiamo una breve pausa e poi ci ascoltiamo Mike Curb Congregation, Nixon Now, inno delle elezioni del 1972 che videro la grande vittoria di Nixon, molto simile a quella di Trump quest'oggi, perché appunto è una presidenza imperiale con Camera e Senato a favore del presidente, più la Corte Suprema, praticamente non c'è storia. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Le 14:34 minuti e 45 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna, Matteo Desio al microfono con voi per questa super maratona post-elettorale del voto americano, ma noi abbiamo un ospite, Matteo, e visto che abbiamo ascoltato appunto Nixon Now, la canzone delle elezioni di Richard Nixon del 1972, lui è uno che al 1971 retrodata uno dei problemi veri dell'economia e della finanza. È il professor Fabrizio Pezzani. Ben trovato, professore. Anche a te, con molto piacere, Antonino, e a tutti gli ascoltatori. Allora, professore, sta vittoria di Trump come la vede? Insomma, la vittoria di Trump era nell'aria, insomma, no? Perché già da tempo, nonostante le indicazioni che venivano dei possibili testa a testa, a me aveva sempre colpito, direi almeno 20 giorni fa, un mese fa, la posizione dei bookmakers, perché i sondaggi d'opinione sono manipolabili e invece i bookmaker sono quelli che ci mettono i soldi, quindi ci stanno molto più attenti ai risultati. Insomma, è una scommessa, no, che fanno, quindi evidentemente cercano di capire quale sia la posizione migliore. Ora, quello che si può dire innanzitutto due cose. Uno, abbiamo accennato, è della sistematica manipolazione dei media. Quindi abbiamo visto tutti i giornali, insomma, che di fatto sostenevano la Harris e tutto lo Star System. Si può ricordare come il presidente del Washington Post, Bedros, ha evitato di fare di fare sul suo giornale un commento sulla Harris, no? Un endorsement sulla Harris. Per la prima volta il Washington Post nella sua storia non ha preso parte alla manifestazione elettorale non dando l'endorsement alla Harris, e questo è stato molto molto significativo, perché ha costretto alle dimissioni il Robert Kagan, che è il marito di Victoria Nuland. Sono entrambi due neoconservatori fortemente legati al combattimento. Kagan venne alla notorietà con la sua affermazione che gli americani provengono da Marte e gli europei provengono da Venere. Sì. Ora, in realtà Kagan è stato un brutto soggetto come la moglie, che è stata usata da Obama nel 2014 proprio per preparare la guerra a Putin. Quindi venne nominata da Obama per i rapporti con lei e lei si industriò immediatamente per far destituire il presidente Yanukovych, eletto regolarmente dagli ucraini, per mettere un presidente a loro volta, e poi lei mise in piedi la rivoluzione di Maidan. Quindi una guerra voluta fortemente da Obama e che Trump ha detto di non voler continuare. Quindi questa è la prima considerazione, cioè che i media hanno mostrato una posizione fortemente vicina ai democratici, così come lo Star System, insomma. E la seconda considerazione è l'ampiezza della vittoria di Trump. Non è stato un 51 contro il 49, insomma quasi tutti gli stati hanno votato Trump, e questo è importante, perché nessuno poteva pensare a una vittoria nel Senato, nel Congresso, il voto popolare, insomma, no? Quindi c'è stata un'ondata molto forte nei confronti di Trump. Certo che la sua vittoria, se si fosse stati un po' più freddi, poteva sembrare meno pericolosa,
perché alla fine il Partito Democratico è riuscito a nascondere in tutti i modi possibili, avvalendosi dei giornali, della demenza senile di Biden. Quindi quando a un certo punto non ce l'hanno più fatta perché stringeva le mani all'aria a destra e a sinistra, sbagliava i nomi, sbagliava tutto, hanno dovuto mettere in campo l'Harris, cioè l'hanno buttata a fare la parte principale nel teatro, ma lei non aveva studiato per fare quella parte lì, e quindi è venuto fuori un pasticcio. Insomma, questo dà l'idea della debolezza dei democratici, insomma, no? Sì. In un certo senso è un colpo un po' di spugna per quello che può essere adesso, perché il futuro con loro non si può mai dire, alla politica portata avanti da Obama e dai Clinton, in particolare da Hillary e Bill Clinton. Insomma, quindi sono loro che hanno gestito il Partito Democratico negli ultimi anni e sono stati loro, diciamo, i guerrafondai della storia. Quindi la posizione di Trump ha una vittoria molto significativa. L'altro aspetto che vale la pena sottolineare è la probabile posizione, almeno da quello che lui ha enunciato, nei confronti delle guerre in essere, quindi una loro chiusura, una loro fine, e la posizione verso l'Europa. Quindi la posizione di Trump è quella di un'attenzione alla situazione interna del paese, che si trova nel momento più brutto della sua storia dalla fine della seconda guerra mondiale, con un debito molto elevato, con una situazione sociale molto complicata, molto controversa, una situazione di debolezza complessiva, insomma, no? E quindi gli Stati Uniti stanno affrontando una sorta di eclisse, di collasso occidentale, come succede a tutti i paesi della storia da 2000 anni a questa parte. Quando si arriva al massimo, poi lentamente c'è un processo di disgregazione istituzionale, sociale ed economica. Quindi quello che dimostra gli Stati Uniti è una voglia, insomma, un desiderio di cambiare, e Trump, la sua attenzione sarà rivolta prevalentemente agli Stati Uniti. Quindi questo può essere un fatto positivo e negativo. Matteo, sì, positivo? Negativo perché si interesserà di meno dell'Europa, e questo può essere un fatto negativo. Dal punto di vista positivo io ritengo che invece questo sia un fatto importante, perché l'Europa potrà finalmente smettere di fare il cagnolino a 4 zampe, non a 6 zampe come Leni, il cagnolino portato al guinzaglio da un padrone che lo fa andare dove vuole, insomma, no? Io mi auguro che questo riduca questa posizione passiva, subordinata, da tappeto persiano, insomma, nei confronti di un'America. In particolare vedo anche la posizione dell'Italia, insomma, no? Che è sempre stata profondamente schiacciata negli ultimi tempi da qualsiasi considerazione, da qualsiasi situazione che venisse o potesse essere interpretata dagli Stati Uniti, quindi una sorta di mancanza di autonomia, mancanza di ricerca di autonomia, di ricerca di indipendenza. E io ho scritto recentemente un articolo sul cosiddetto piano Mattei, no? Ma sì, il piano Mattei venne fatto da uno che si era messo contro gli Stati Uniti, si era messo contro la NATO, si era messo contro la NATO perché aveva comprato il petrolio dai russi, si era messo contro le grandi sorelle petrolifere perché aveva fatto gli accordi con Nasser per il petrolio nel Sinai, per il petrolio con lo Shah di Persia, insomma, e questo era importante. Oggi
non abbiamo il coraggio di trovare un'unità, un'autonomia, eccetera. Certamente il fatto che Trump abbandoni, sembra che voglia abbandonare, era arrivato a dire persino di voler uscire dalla NATO, non lo sappiamo come sarà, ma finalmente l'Europa si ritrova a dover ragionare con la propria testa, insomma, no? E speriamo che metta fine a questa guerra oramai senza senso, è una guerra a perdere con l'Ucraina, e riesca in qualche modo a sanare un conflitto, uno sterminio. La realtà è questa che si sta verificando in Medio Oriente. Certamente l'azione di Trump conservativa rafforza molto in Europa la posizione delle destre, e quindi Marine Le Pen in Francia, Orbán in Ungheria, l'Austria con il nuovo presidente austriaco, nei Länder tedeschi dove hanno votato a maggioranza di destra, e da noi la posizione, diciamo, che ha assunto la Lega è stata molto netta rispetto agli altri, e comunque questo porrà all'interno dell'Europa una governance per la von der Leyen più complicata, perché lei è stata portata al governo dell'Europa dalle sinistre, cioè da Francia, da Scholz e Macron, e adesso questi due sono in debolezza nei loro paesi, e lei si trova a dover governare un'Europa messa in piedi dalle sinistre con una maggioranza che in questo momento è debole nei confronti delle destre, insomma. Quindi io credo che la posizione di Trump sarà più conservativa nei confronti della politica interna americana, e ne ha bisogno, perché la posizione degli Stati Uniti è difficile in questo momento, hanno un debito molto alto, hanno una posizione difficile da sostenere nel mondo, e hanno di fronte una aggregazione che è quella dei BRICS che si sta accelerando, che sta aumentando. Vogliono parlare di un processo di indipendenza, quindi stiamo parlando di un'aggregazione che conta il 48% delle persone al mondo, insomma. Noi siamo 1,3 miliardi, 1,4 miliardi, loro sono 4,5 miliardi, 5, insomma. Quindi quello che si trova di fronte è un tema complesso. Io credo che l'Europa potrà trarre un beneficio se riuscirà a trovare una sua autonomia di pensiero, con lo spirito che era Mattei. Insomma, noi adesso parliamo del piano Mattei, Mattei quando si mise al governo dell'ENI e dell'ACIP si scontrò violentemente con gli assetti degli Stati Uniti. Noi venivamo alla fine della guerra, eravamo un paese sconfitto, eravamo un paese sotto controllo, eravamo un paese che non si poteva permettere più di tanto, eppure il coraggio e la forza di quell'uomo, certamente un coraggio che ha pagato con la vita perché è stato ammazzato, insomma, no? E quindi credo che questa posizione possa consentire all'Europa e all'Italia in particolare di trovare una sua autonomia, non dico una indipendenza assoluta, ma quantomeno riuscire a tagliare un po' di lacci, un po' di lacciuoli che la tengono legata agli Stati Uniti. Fino a questo momento qualsiasi cosa dicesse Biden, che muovesse un dito, che tirasse un respiro, e qui c'era il terrore di qualcosa che potesse succedere, insomma, no? Quindi credo che ci saranno dei cambiamenti, e soprattutto per l'Europa io la vedo positivamente in questo senso, cioè sarà lasciata più sola, ma finalmente potrà pensare con la propria testa. Questo secondo me è importante, perché sino adesso ha pensato soltanto con la testa degli Stati Uniti. Matteo Desio. Allora, ringraziamo innanzitutto il professore per l'intervento puntuale, e ha descritto giustamente il rapporto fra Europa e Stati Uniti in quello che era, e speriamo che non sarà più, una sorta di vassallaggio medievale, possiamo quasi chiamarlo così. Importante poi sottolineare che Obama
Hillary Clinton nel 2014, nel 2016, con la campagna elettorale contro Donald Trump, ancora indicavano come avversario, come ha detto anche giustamente il professore, come avversario la Russia, mentre Trump giustamente già prevedeva l'ascesa della Repubblica Popolare Cinese, come poi è stato. Infatti adesso se si commenta, se si guarda, se si legge, tutti i commentatori democratici sono tutti molto più interessati, molto più preoccupati per quello che farà un domani la Cina piuttosto che la Russia, perché la Cina in questo momento è la superpotenza, tra virgolette, da contrastare economicamente parlando. Una Cina che, abbiamo visto, ha cercato anche di introdursi più volte all'interno della vita dei cittadini americani con TikTok, possiamo quasi dire, con i telefoni, con la tecnologia, ha cercato di introdursi più volte anche all'interno delle nostre vite, con le auto elettriche, con mandando anche delle informazioni, ricorderete nel periodo della pandemia, quasi sbagliate, mandando anche oggetti difettosi, ma per cercare di mettere in piedi una sorta di collaborazione e quasi una sorta di sudditanza italiana verso lo Stato cinese. Una cosa che, come dice giustamente il professore, non deve più avvenire per l'Europa. Non dobbiamo più essere dipendenti, non dobbiamo più essere secondari a nessuno. Casualmente tutto questo avveniva nella sinistra, che ha sempre cercato anche, inizialmente è nata proprio per contrastare, no, il capitalismo americano, e poi è diventata subalterna. Ricordiamo... Sì. Sì, dimmi pure. No, vai pure, è che abbiamo ancora una decina di minuti, vai. Abbiamo poi visto con anche quello che ha detto il professore, la manipolazione dei sondaggi è avvenuta, secondo me, per davvero, perché come dicevamo prima, le percentuali tra i due venivano descritte come bassissime, di differenza, di scarto. Quindi parliamo proprio di una comunicazione politica sbagliata e parliamo proprio della fine, finalmente possiamo anche dire, degli Stati Uniti come superpotenza mondiale, ma non perché noi non vogliamo, siamo brutti e cattivi, non vogliamo gli Stati Uniti come i primi, come primi al mondo, ma non vogliamo gli Stati Uniti come i poliziotti del mondo che controllano, che decidono, che sanzionano e che puniscono chiunque non la pensi come loro. Questo a noi non ci va bene. Dovrebbe andare bene anche alla sinistra che guarda dittature, che indica come autoritari chiunque non la pensi come loro, ma evidentemente ci dobbiamo pensare noi retrogradi di destra. Professore, sì, dimmi. Professore, ci dica, cosa ne pensa? Sì, no, io sono d'accordo, non ci sono tante cose da dire, insomma, no? L'essenziale è stato detto, cioè che ci sono due cose che abbiamo di fronte. Da una parte la necessità che Trump individua nel affrontare una crisi esistenziale, una crisi sociale che ha colpito gli Stati Uniti, sta colpendo gli Stati Uniti, insomma, perché tutte le società, stiamo parlando di 2000 anni, tutte le società arrivano a dei punti di massimo e poi lentamente si disgregano, no? Questo è successo con l'impero romano, è successo con la Russia, è successo con l'Inghilterra, con l'impero, con il Commonwealth, eccetera. E quindi è giunto il momento degli Stati Uniti, ma contemporaneamente dell'Occidente. Io sono anni che scrivo sul collasso dell'Occidente e nel 2013 avevo fatto un libro dal titolo È tutta un'altra storia, ritornare all'uomo l'economia reale, e al secondo capitolo era intitolato USA, un default socioculturale, perché già allora c'erano delle patologie sociali che stavano devastando la società americana, ed è sempre così, cioè la società è il fondamento dell'economia. Se salta la società, salta l'economia, non è l'economia che è il fondamento della società. Ci può essere
se c'è una buona società ci può essere una buona economia, ma non è detto che se c'è una buona economia c'è una buona società, perché ci può essere disuguaglianza, povertà, degrado sociale, patologie sociali, eccetera. Insomma, quindi gli Stati Uniti stanno affrontando una profonda crisi e questo riguarda anche l'Europa, perché essendo la cultura occidentale, il modello socioculturale occidentale è arrivato al limite e quindi è arrivato a una fase di collasso, deve ripensare a come riprendersi, perché è evidente che non può continuare ad affrontare i problemi con lo stesso pensiero che li ha creati, perché questo diventa poi un suicidio, insomma, no? È quello che diceva Arnold Toynbee: le società non muoiono mai per morte violenta, ma per il suicidio, insomma. E questo suicidio avviene quando si continua a pensare allo stesso modo di fronte a un mondo che cambia e quindi non si riesce a percepire il cambiamento che c'è intorno a noi e si continuano a dare delle risposte sbagliate a un mondo che cambia profondamente. E questo, per esempio, è legato al fatto che l'America deve accettare di essere in un mondo bipolare e non più monopolare, non può fare una politica e su questo Trump è stato molto deciso, non può fare una politica fatta solo di guerre. Insomma, gli Stati Uniti da sempre hanno fatto soltanto delle guerre, insomma, no? Un po' per gli interessi delle industrie belliche, insomma, no? Ma soprattutto hanno fatto del potere bellico una forma di politica unilaterale. Questa politica adesso non è più possibile farla. Perché? Perché di fronte si ha una accelerazione da parte dei BRICS, e qui stiamo parlando oramai quasi di 20 paesi che sono uniti, insomma, si sono riuniti poco prima delle elezioni americane a Kazan in Russia e hanno definito un percorso di aggregazione, di unione. Non è solo la Cina, la Russia, l'India, l'Iran, il Brasile, insomma stiamo parlando di entità molto importanti. Avranno dei problemi sicuramente, ma un conto è avere dei problemi in una fase di ascesa e un conto avere dei problemi in una fase di discesa, come siamo noi. Quindi io credo che questa posizione costringerà l'Occidente in genere, gli Stati Uniti per primi, costringerà l'Occidente a ripensare a che cosa vuole dalla storia, insomma, no? Perché noi non possiamo dare la colpa a Dio o a dei fenomeni atmosferici del nostro danno, lo dobbiamo dare esclusivamente a noi, insomma, no? Quindi se non siamo in grado di pensare in modo creativo, in modo nuovo rispetto alle esigenze che ci vengono dall'esterno, noi rischiamo di rimanere schiacciati. E lo dico in particolare come paese. Questo paese sta faticando a capire che il mondo cambia, faticando a capire che è necessario avere un pensiero creativo e costruttivo e che è estremamente importante in questa fase avere il coraggio di affrontare il cambiamento, direi appoggiandosi su dei criteri basati sul merito e non dei criteri basati sull'appartenenza. Quindi il problema, il grande banchiere Morgan, no, che è stato uno dei più grandi banchieri, JP Morgan, ancora una banca grandissima, diceva: mia fortuna è stata quella di circondarmi di persone più brave di me. E questo non si può dire oggi nelle scelte che si vanno compiendo sia a destra che a sinistra, dove le scelte sembrano più legate ad aspetti di appartenenza, cioè familistici, amici degli amici, eccetera. Insomma, no? Esiste uno scontro violento anche in sinistra, cioè il caso di Napoli, della regione Campania, con la Schlein, insomma è evidente
che c'è una difficoltà, soprattutto dalla parte della sinistra, che non rappresenta purtroppo nessun contrasto, perché in questo modo non rappresenta uno stimolo al cambiamento, insomma, no? E è necessario nei paesi avere una forza e una controforza, insomma. Se la controforza non esprime nulla, diventa più difficile anche crescere, insomma. Quindi io credo che questa situazione sarà una situazione che mette definitivamente di fronte alla realtà l'Occidente, gli Stati Uniti e poi l'Europa secondariamente. Gli Stati Uniti devono seriamente pensare alla loro, fra virgolette, sopravvivenza, perché il dollaro non può continuare ad essere una moneta globale, prima o poi i BRICS riusciranno a girarlo, e l'Europa deve trovare finalmente una sua dimensione di autonomia. Se non io sono un'azienda business, economia aziendale, e noi diciamo gli istituti, le aziende, gli istituti hanno senso solo se sono autonome, cioè se sono indipendenti dal ricorso ad altri, altrimenti se tu non sei autonomo tu sei sistematicamente dipendente da altri e quindi da quello che vogliono gli altri. Quindi la ricerca dell'autonomia è fondamentale per tutti, sia nelle esistenze individuali sia nelle esistenze collettive. Quindi credo che questo passaggio sia un passaggio molto difficile. Accettare il cambiamento è la cosa più difficile da sempre che gli uomini devono affrontare. Uno diceva l'unico che apprezza il cambiamento è il neonato bagnato, insomma. E quindi il cambiamento è molto difficile, cambiare modalità, cambiare testa, farsi delle domande, ammettere di essere sbagliati, insomma. È molto importante. Credo che questa elezione di Trump metta tutti di fronte a una realtà che ci chiede pesantemente di cambiare. Se noi non lo vogliamo fare, siamo condannati al caos. Insomma, questo è abbastanza evidente, no? Da una situazione di cui, per esempio, certamente una situazione riguarda al potere assegnato alla finanza, che è un'arma non convenzionale da guerra. Quindi sicuramente in tutto questo cambiamento c'è un aspetto di grave, che è una finanza di fatto gestita da un, come dice il mio amico, lo dico amico perché ogni tanto ci sentiamo, Noam Chomsky, che è un senato virtuale. Cioè, noi abbiamo un senato virtuale sopra tutti gli stati, sopra gli stati, che persegue un interesse interno al senato e non esterno e quindi al bene comune. Abbiamo una finanza che gestisce con un potere oramai così violento e così aggressivo da destabilizzare, come è successo con il nostro paese, come è successo con altri. Noi siamo qua ogni giorno che abbiamo paura dello spread, del rating, che non hanno nessun fondamento scientifico, ma sono l'unico effetto di una manipolazione monetaria, come diceva Antonino, che io attribuisco al 1971, l'anno, guarda caso, in cui abbiamo il massimo la minima disuguaglianza, che coincide con la massima coesione sociale, e poi dopo tutto cambia completamente, perché in quella data si è staccato la stampa della carta moneta dall'oro, cioè alla fine del Gold Exchange Standard, e di lì è cominciata la creazione di stampa infinita senza nessun limite rispetto a un mondo finito e misurabile, e questo ha dato luogo a una finanza che è stata una sistematica collisione fra finanza, politica ed accademia. Non a caso i premi Nobel dal 90, cioè l'anno successivo alla caduta del muro di Berlino nel 91, sono stati dati tutti alla finanza, per farla diventare
un potere non controllabile, perché non è un potere di un paese nei confronti di un altro, è il potere di un gruppo di interessi che esercita sopra di tutti il perseguimento dei propri interessi. Quindi abbiamo delle sfide molto, molto grandi davanti, no? E noi abbiamo subito questa illusione creata dagli Stati Uniti, perché questa finanza è frutto degli Stati Uniti e in un qualche modo ha mangiato il paese in cui è nata, perché gli Stati Uniti, per seguire la finanza, hanno completamente delocalizzato tutte le attività manifatturiere, facendo della Cina la fabbrica del mondo. La Cina nel 1990 aveva un PIL che era inferiore a quello del Chad, e fuori che gli Stati Uniti, portandolo a tutto, e adesso i cinesi producono tutto, insomma, no? Cioè il 90% dei farmaci venduti nelle farmacie americane sono prodotti dai cinesi. Se i cinesi dicessero non ne vediamo più, le farmacie americane chiudono, e quindi si trova una situazione di dipendenza, e quindi convivere con la dipendenza. Qualcuno faranno la guerra, ma che guerra del cavolo, insomma. Gli americani non sono in grado di fare delle guerre oramai, perché non hanno un esercito come quello di tanti anni fa, e quindi io credo che questa elezione di Trump comporti tante domande, no? Tante constatazioni e tante domande a cui bisogna essere in grado di rispondere, ma rispondere è necessario, ma per rispondere è necessario conoscere la storia ed è necessario conoscere i problemi e non andare così a braccio, a mano, citando delle cose o altro. È importante riscoprire una cosa che noi ci siamo dimenticati, che è la cultura. Quindi con i giovani legati ai social, legati a questi, sembra che addirittura il QI diminuisca, insomma, no? Quindi siamo di fronte a un grande cambiamento. Ecco, io credo che la percezione del cambiamento e la capacità di dare delle risposte a un mondo che cambia sia fondamentale per sopravvivere, direi, altrimenti si può finire, come ho detto, di fronte al caos, insomma. La mia speranza è questa, che si ritorni a una visione della persona, dell'uomo, della società come fine e non come mezzo, insomma, e a capire che non si vive per guadagnare, ma si guadagna per vivere, e quindi è molto importante una riconversione culturale, spirituale, ma anche economica e finanziaria dell'Occidente in genere. L'altra parte del mondo lo sta facendo per conto suo, insomma, ecco. Molto bene, professore, allora grazie del suo tempo e ci risentiamo presto di nuovo. Grazie a voi tutti, Antonino, e in bocca al lupo. Crepi. E adesso noi facciamo un breve stacco e poi Hail to the Chief, l'inno della presidenza degli Stati Uniti d'America, il saluto al presidente, US Army Band, Pershing Zone. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. stai ascoltando
Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E rieccoci alle 15:09 e 38 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna e Matteo De Sio al microfono con voi per questa super maratona post-elettorale. Allora, Matteo, abbiamo ascoltato Hail to the Chief, l'inno ufficiale che si suona per salutare il presidente degli Stati Uniti. C'è finalmente il grande ritorno di Donald Trump. Lui è stato storicamente preceduto in questa impresa da Grover Cleveland, che peraltro era un democratico, fece il primo mandato 1885-1889 e poi 1893-97. È stato il primo presidente che si è sposato alla Casa Bianca e narra la leggenda che quando nel 1889 se ne andarono dalla Casa Bianca, la giovane moglie disse al personale: lasciate tutto in ordine com'è, perché tra 4 anni io e mio marito torneremo. È stato di parola. Trump invece che cosa trova alla Casa Bianca? Infatti, Trump ha parlato. Dimmi. Infatti, parliamo di un oggetto della politica statunitense che aveva già fatto politica. Si era presentata, la signora Harris si era presentata al primo giro alle primarie, non era riuscita nemmeno a completarle contro Joe Biden. Vorrei ricordare anche questo. Stavolta è stata calata dall'alto, i risultati si sono visti, cioè zero, e questo per un partito che dice di essere democratico, ribadisco, democratico. Imporre un candidato calato dall'alto non mi sembra esattamente l'idea di fondo di una democrazia, anzi, e non mi sembra nemmeno l'idea di presidenza della nazione più importante o più potente, l'unica superpotenza rimasta al mondo. Ecco, ma dimmi.
Ecco appunto un signore ormai che non è più presente a se stesso e che però per altri 70 giorni dovremo tenerci sul groppone della Casa Bianca con tutto quello che potrà succedere, perché a questo punto esatto, perché a questo punto vi vorrei ricordare che là fuori c'è uno stato chiamato Israele, nel quale dopo le minacce iraniane vi annientiamo per le elezioni americane, e l'attacco degli iraniani non c'è stato. E io già qualche domanda me la porrei. Ma poi vi vorrei ricordare ecco, e aggiungerei anche un'altra cosa. I signori di Teheran, che prima avevano minacciato Israele, devono tenere presente che giusto ieri Benjamin Netanyahu, che peraltro è in ottima sintonia con Donald Trump, ha cacciato l'ex ministro della difesa Gallant e ci ha messo Israel Katz, l'ex ministro degli esteri, che però è un falco. Quindi io dico che, torno a ripeterti, secondo me è questione di tempo e poi sarà un attacco preventivo, esattamente come la guerra dei 6 giorni nel 67, perché questa è l'unica finestra possibile, questi 70 giorni. O Israele assesta il colpo alle strutture atomiche adesso, o se no dopo non lo so che cosa può succedere. Perché Trump comunque difenderà Israele, che è quello che la Harris probabilmente non avrebbe fatto. Perché diciamoci pure, esatto, poco e male. E come osservava lo stesso direttore Giovanni Sallusti, ma come lo osservava anche Stefano Graziosi stamattina quando abbiamo cominciato, c'è un fatto, c'è una nuova generazione di democratici che probabilmente correrà nel 2028 contro Vance, c'è da aspettarsi, una nuova generazione che è gente tipo Alexandria Ocasio-Cortez, una che non mi pare che si scaldi molto all'idea di difendere Israele. Personaggi di un radicalismo chic che la metà basta. Tra l'altro, la domanda è, i Kennedy, lo pongo anche a te questo quesito, i Kennedy nel Partito Democratico non contano più. I Clinton ormai ciaone. Mi pare che ieri notte si siano suicidati gli Obama, o sbaglio? Esatto, Obama, che parlavano durante la campagna elettorale, ricorderete nel comizio della Harris, se non votate la Camera, la Santa Camera, siete degli uomini molto razzisti e sessisti, quindi anche loro alla fine fanno parte di quella politica che, come dicevamo proprio a inizio trasmissione, fa parte proprio di quella politica emotiva che ti deve insegnare, ti deve imboccare i loro dettami, perché loro sono meglio di te, loro sono meglio di come la pensi tu, stupido uomo bianco, nel nostro caso europeo. Mi senti? Sì, la sentiamo. Va bene. E allora, ladies and gentlemen, solo 10 minuti perché c'ho un mucchio di telefonate, mi hanno appena telefonato dall'headquarters qui di Trump, volevano sapere un pochettino com'era la situazione. Diciamo che è tutto favoloso per quanto riguarda l'Europa. Ho ricevuto i complimenti anche degli amici del FPÖ, dell'Austria, Alternative for Deutschland, la stessa cosa, Geert Wilders la stessa cosa. Tra parentesi, Geert Wilders è stato a casa mia, sia qui a Palm Beach che a New York a Trump Tower. La Marion Le Pen, che non è la Marine, è la nipote, sì. Anche lei ha fatto congratulazioni, quindi praticamente ho dovuto dire che diciamo che tutti i conservatori
europei, certamente chiaramente anche Orban, che però probabilmente l'ha chiamato direttamente, e altri gli hanno fatto le congratulazioni. Chiaramente anche il nostro Presidente del Consiglio, dico nostro perché mi sento molto italiano in questo momento, Giorgia Meloni. Ho visto che ha fatto le congratulazioni sia su Twitter che su Facebook. Non so se abbia il numero diretto, però sicuramente gli sono arrivate, e comunque farò in modo che gli arrivino. In questo momento diciamo che c'è un grande scompiglio nella sinistra americana, però anche, come vedo qui nei TG che ogni tanto mi ospito, anche nella sinistra italiana, che come ai tempi di Clinton dicevano già è fatto la prima donna presidente, e poi si è visto che comunque tanti sbaglietti li hanno fatti, e quindi adesso vediamo cosa succederà. Io sono molto contento di questa cosa. Molto probabilmente che soprattutto con l'aiuto di due personaggi eccezionali come Elon Musk, che ricordiamoci fino a 6 mesi fa lui era del Partito Democratico, quindi c'è stato un cambiamento sostanziale da parte di Musk quando ha visto che il Partito Democratico americano si spostava su posizioni di sinistra troppo estrema. E poi anche Robert Kennedy Jr., RFK come lo chiamiamo qui, e il fatto di un Kennedy che storicamente, proprio fino a meno di un anno fa, è stato democratico, anzi ha partecipato alla campagna per presentarsi alle presidenziali come candidato democratico, però gli facevano contro già, ti parlo di 2 o 3 anni fa. Alla fine non ne poteva più, è passato con noi. Lui adesso farà parte dell'amministrazione Trump, come ha confermato anche stamattina, ieri sera, dopo le elezioni. Elon Musk farà parte dell'amministrazione Trump per quanto riguarda, diciamo, mettere un pochettino a punto dove vanno tutti questi soldi che il governo americano spende, soprattutto negli ultimi 4 anni, ma anche durante gli 8 anni di Obama, e quindi le sinistre qui americane tremano perché chiaramente tutti questi soldi, miliardi e miliardi e miliardi, non si sa esattamente dove sono andate, come alle Nazioni Unite sono spariti, non si sa dove, 48 miliardi, quindi un po' di indagine ci deve essere. Quindi con l'aiuto di democratici seri, ma soprattutto genuini e onesti come Elon Musk, Robert Kennedy Jr. e altri, poi non parliamo dell'appoggio della comunità afroamericana. Fino ai tempi di Obama votavano 80%, anche 90% democratico. Adesso siamo a numeri proprio da fantascienza, perché nessuno si è mai immaginato che 50% della popolazione afroamericana, la stessa cosa, 60% della popolazione latinoamericana, i latinos come li chiamiamo qua, votassero per Trump nonostante lui fosse contro i clandestini, eccetera, eccetera. Ricordiamoci che essere contro i clandestini è chiaro che va a toccare delle corde, soprattutto nella comunità latinoamericana, perché quelli che sono venuti prima e hanno lavorato sodo e studiato per trovarsi il lavoro e magari oggi riescono a fare anche $15 all'ora, sanno benissimo che questi 20 milioni di clandestini che sono entrati poi vanno a offrirsi allo stesso posto dove lavorano loro per $5 l'ora, e quindi sono i primi a non volerli, per non parlare poi delle comunità tipo quella cubana oppure quella venezuelana a Miami, che hanno votato enormemente, ti parlo al 90% per Trump, perché loro il comunismo lo conoscono molto bene, se lo sono fatto sulla pelle e anche col sangue di parenti e magari genitori o altro, e quindi sanno benissimo riconoscere il suono dei marxisti-leninisti
come purtroppo anche ci sono ancora in Italia. È una razza in fine di estinzione, ma comunque vedremo cosa succede nei prossimi 4 anni. Io vi ringrazio per farmi fare questo piccolo discorso, ma purtroppo ho altre 2 televisioni che mi stanno tormentando. Quindi io voglio ringraziare Giorgio Guido Lombardi. Io voglio ringraziare invece Giorgio Guido Lombardi per il suo tempo. Io sono Antonino Danna, ben trovato. Grazie Antonino, sì, ti conosco. Grazie per questo tempo e grazie per essere tornato in questa radio, visto che ha parlato più volte. Quindi io avrei piacere di averla di nuovo ospite, magari anche regolarmente, una volta alla settimana in questa trasmissione, perché sarebbe bello raccontare anche questa nuova amministrazione. Solo una domanda: chi può avere il posto di segretario di Stato? Si parla di un certo O'Brien. Guarda, questo è molto difficile perché Mike Pompeo, che conosco, non posso dire un amico, però lo conosco, ha fatto un lavoro super eccezionale, prima un anno alla CIA e poi dopo come segretario di Stato. È una persona di altissimo livello intellettuale, capisce tutto, ma soprattutto ha girato il mondo da sopra a sotto, da destra a sinistra. Quindi io spererei ancora fino all'ultimo momento che riportasse Mike Pompeo. Il suo errore è stato quello di presentarsi alle presidenziali all'inizio e quindi di avere un piccolo scontro, ma non serio, insomma, però presentandosi come candidato alle presidenziali, e quindi questo l'ha messo un pochettino sul grigio, diciamo. Non saprei proprio, adesso hanno già cominciato ieri sera a lavorare seriamente sul transition team, e cioè sul momento di transizione che è da oggi fino al 31 gennaio, e quindi stanno lavorando molto molto serio. Però che ci siano dei nomi già decisi, direi assolutamente di no. L'unico che è assolutamente deciso, perché l'hanno detto anche Trump chiaramente, è sia Robert Kennedy Jr., che molto probabilmente farà qualcosa con la sanità o qualche agenzia del genere, e Elon Musk, che farà un ministero tutto nuovo, tutto suo, per l'efficienza della spesa pubblica, quindi tagli, ma soprattutto ridirigere questi fondi che sono da Clinton addirittura. Sappiamo degli scandali, dei miliardi che sono andati a Haiti e poi una parte sono ritornati nelle tasche dei Clinton, eccetera. Obama la stessa cosa, e chiaramente anche durante l'era Biden. Quindi Elon Musk 100% sarà parte del nuovo governo, e speriamo anche delle altre persone serie. Spero e mi auguro anche il mio amico fraterno Michael Flynn, il generale che avevano fatto fuori 3 giorni dopo che Trump si era insediato alla Casa Bianca a febbraio del 2017, perché lui era stato National Security Director, quindi il direttore dell'intelligenza di tutti i servizi sotto Obama per non mi ricordo 2 o 3 anni, poi ha avuto delle differenze con Obama, se n'è andato e poi è andato dentro Trump. Quando Trump è diventato presidente l'hanno massacrato subito con delle cose giudiziarie fasulle proprio inventate al 100%, però lui si è dovuto dimettere e quindi Trump non ha avuto l'appoggio di questi ex dell'intelligence che volevano stare con lui. Adesso vedremo chi ci sta. Purtroppo la macchina, diciamo, democratica, chiamiamolo democratica, ha avuto talmente tanti anni, 10 anni con i Clinton, 10 anni con Obama, adesso 4 anni con Biden, di infiltrare tutte le posizioni, soprattutto quelle chiave. Quindi sarà una battaglia lunga anche all'interno dell'amministrazione Trump. Vedremo come va a finire, però sono molto 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 ottimista. Le borse stanno già andando su al massimo, l'economia ripartirà ancora meglio di prima, l'inflazione qui in America andrà giù,
dicono il 5%, non è vero per niente, l'inflazione è molto più alta, quella ufficiale del 5% non tiene conto del fatto che alla pompa di benzina le uova e il latte costano il 50% in più di quello che costavano con Trump. Poi, vabbè, si fanno i calcoli loro, però insomma diciamo che i prossimi 4 anni saranno ottimi per l'America, però penso che saranno ancora meglio per l'Italia e per comunque quelle nazioni che hanno deciso di condividere quei valori, la famiglia, le tradizioni, la libertà di pensiero, la libertà di parola, la libertà di espressione e di fede, che praticamente ci accomunano. La civiltà giudeo-cristiana è quella, è una civiltà di libertà, e quindi diciamo che anche queste nazioni, l'Italia in primis in Europa, perché diciamo è l'alleato storico più importante, ma soprattutto con una visione del futuro tipo quella di Musk e quella di Trump, che sono addirittura sovrapponibili, cioè le visioni del futuro sono quelle che poi guidano le nostre scelte anche nella nostra vita di tutti i giorni. Quindi vediamo che avere una visione positiva del futuro e del nostro futuro ci indirizza a fare delle scelte che ci porteranno proprio in quella direzione. E quindi sono quasi sicuro che nei prossimi 4 anni l'Italia avrà un'esplosione come ci saranno in tanti altri paesi. Insomma, Iran, Cina e Russia sono avvisati in campana. Sì, e molto probabilmente ci sarà anche prima o poi una rivoluzione in Iran, perché il popolo l'hanno massacrato e sono distrutti. Non dico che sono alla fame, però insomma stanno molto molto male, perché il regime iraniano continua a spendere miliardi per le armi e questi scemi lì di Hezbollah e Gaza, e quindi il popolo dice dateci anche a noi un po' di soldi, e poi andare in giro con il velo, ogni giorno qualche donna si ribella, dopodiché sparisce dalla circolazione, nessuno sa dove è andata, e quindi in Iran io penso prima o poi ci sarà una rivoluzione popolare. In Russia diciamo che anche il popolo russo è un pochettino stanco di questa guerra, e infatti sui giornali russi proprio oggi celebrano la vittoria di Trump, perché dicono adesso Trump, come lui l'ha detto in tanti comizi, taglierà i viveri a Zelensky prenderà l'aereo e se ne andrà, non so, nelle Antille, da qualche parte dove ha messo da parte qualche miliardo. Ci sarà una nuova amministrazione lì in Ucraina e se la vedranno tra di loro. Però anche il popolo russo è un pochettino stremato da questa guerra, e quindi non è che sono proprio tutti al 100% che vogliono appoggiare Putin. Non faranno una rivoluzione chiaramente, però Putin, essendo comunque un uomo abbastanza intelligente, direi molto intelligente, capirà che è il momento buono adesso di regolarsi e rifarsi amico tutto il popolo russo e anche l'economia russa. Allora, io ringrazio Giorgio Guido Lombardi perché il tempo è molto poco. Thank you, sir. You've been really appreciated. Siete favolosi, grazie a voi. And make America great again. And make Italy great again. Yeah, sure, Grazie. bye. Grazie, cari. Grazie. E allora, che dire? Sì, Pier Vittorio. Matteo, veramente abbiamo dovuto fare una roba coi minuti contati, però bello, bello, bello. Posso dirlo? È stato veramente un intervento bellissimo. Ricordiamo, aggiungendo a quello che ci ha raccontato l'ospite George, che Elon Musk si è scontrato più volte con Trump durante la pandemia, quindi non parliamo con personaggi che sono sempre stati amici. Lui diceva proprio del suo passato democratico. Il passato Musk veniva proprio dipinto da quelle sfere come un visionario perché pensava alle auto elettriche. Ora viene veramente ostracizzato da tutti quegli ambienti della sinistra buona americana,
viene descritto come un pazzo che vuole distruggere la libertà di pensiero, comprando tra l'altro un social come Twitter proprio per migliorare la libertà di pensiero di quel social. Quindi c'è un controsenso, c'è un cortocircuito di queste brave persone, e Kennedy Jr. invece è uno di quelli che si è scontrato anche lui contro Trump, parlando proprio della questione dei vaccini. Quindi parliamo di due personaggi che giustamente sono personaggi positivi, comunque sono personaggi che Trump ritiene meritevoli, e come diceva il nostro ospite George, è giusto anche che entrino nell'amministrazione per risollevare, permettere agli Stati Uniti di ritornare grandi e avere delle persone competenti all'interno della propria amministrazione. Comunque io due cose vorrei risaltare di questa conversazione. La prima, che francamente ho trovato un po' agghiacciante, gli auguri di buon lavoro di AfD, che come sappiamo è partito tacciato di neonazismo in Europa. La seconda però in pratica significa la defenestrazione o la destituzione di Zelensky o le sue dimissioni, perché Trump gli dirà probabilmente io soldi non te ne passo più finché tu sei lì, che è una cosa che peraltro ha sottolineato pure Carlo Cambi. Il suo mandato è scaduto, quindi è meglio che si ritiri. Dopodiché un nuovo governo in Ucraina e probabilmente la Russia che si ferma prendendosi quello che ha conquistato fino a questo momento, mi pare di capire. Però io ti chiedo 10 secondi di pausa e poi abbiamo la nostra prossima ospite che ti voglio presentare. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E allora noi abbiamo dovuto accelerare un pochino perché siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia, abbiamo fatto aspettare anche la nostra ospite, non si fanno aspettare le signore. Me ne scuso, però credo che la conversazione con Lombardi sia stata molto indicativa anche delle prossime mosse che farà Trump. Io però, caro Matteo, ti voglio presentare la nostra graditissima ospite Lorenza Morello, giurista d'impresa, e in particolare Lorenza, siccome ha parte delle sue radici negli States, si trova appunto negli States. Lei fa parte anche del NIAF, la più importante associazione degli italoamericani. Ecco, Lorenza, allora, come ieri sera ce ne siamo andati a dormire, devo dire la verità, un po' preoccupati. Stamattina com'è? Come va? Eccoci, buongiorno a tutti. Ti sento meglio, dico. Mi senti meglio mi sento. Io direi di sì. Penso un po' tutti, no? Sì. Al di là dei titoli, alcuni titoli italioti catastrofici che ho avuto modo di leggere oggi, tipo che il mondo sta finendo e quant'altro, diciamo che tutti quelli che mantengono ancora un po' di buon senso non possono che non sentirsi sollevati da questi risultati che abbiamo appreso. Facciamo una piccola parentesi, no? Perché poi tutta questa esaltazione, sicuramente c'erano due candidati dove andava scelto il meno peggio. Confrontandomi non solo con la mia famiglia, che è tutta di estrazione repubblicana, ma pur essendo di estrazione repubblicana, come l'amico Giorgio Lombardi che mi ha preceduto sa bene, avevano tutti molto scetticismo sulla rielezione di Trump. Partiamo da un'analisi concreta. Allora, a Trump non possiamo non riconoscere una politica contro il terrorismo psicosanitario che c'è stato in questi anni, oltre a quello che voi dicevate adesso, cioè Zelensky deve cambiare mangiatoia, ma parliamo anche di quello che lui ha fatto, quindi la sua lotta alle restrizioni che tutti i repubblicani hanno fatto anche in Florida e i lockdown durante il suo precedente mandato, quello che lui già fece quindi da presidente in carica. Ovviamente non si può anche non apprezzare la sua posizione di rifiuto per il fanatismo woke e per l'ambientalismo ideologico che tutto il mondo adesso sta pagando, non ultimi gli amici spagnoli, e le sue promesse appunto di porre fine al conflitto ucraino. Ma lui non pone fine al conflitto ucraino
perché Trump è un pacifista o cose di questo genere. A Trump va riconosciuto, anzi al neoeletto presidente Donald Trump, che è l'unico presidente americano a non aver mai aperto una guerra, ma per un semplice motivo, perché lui ha un modello economico differente. Quando lui dice America First, e io sento dire e leggo sui titoli dei giornalacci italiani, ovviamente tutti di Fronte Democratico, dalla famiglia Elkann, che meglio farebbe ad andare a riferire in Parlamento quello che loro hanno fatto con i nostri soldi, piuttosto che occuparsi di quello che Donald Trump farà con il suo paese, aperta e chiusa parentesi. Quando lui dice America First è perché vuole risollevare l'economia. Le borse stamattina hanno avuto una fluttuazione in avanti spaventosa, il dollaro è a 1.075, il bitcoin sta salendo, quindi l'effetto ripresa dei mercati è pienamente conclamato. Ovviamente noi tutti ci auguriamo che le sue promesse di porre fine al conflitto ucraino, di dare finalmente giustizia alle vittime del terrorismo psicosanitario, visto che ha un Kennedy a cui sicuramente andrà un ruolo nella sanità, finalmente ci sarà una Norimberga, io auspico, vera, su tutto il terrorismo che è stato fatto e che ancora viene fatto, perché la foto dell'ex ministro Speranza con in mano il manifesto elettorale di Kamala Harris, sappiamo bene che altro non era che una rappresentanza dell'Agenda 2030. Ovviamente, per tutto ciò detto, quindi abbiamo detto tutto il bene che potevamo dire, bisogna anche però fare l'analisi che ho detto in apertura, cioè non ha vinto il bene, ha vinto il male minore. È stata, secondo me, bocciata la deriva nichilista e bellicista della frangia neoprogressista americana, ma Donald non rappresenta certo un'alternativa al modello unico neoliberista, perché questo è un modello che è ormai consolidato e senza rivali. Semplicemente gli americani hanno scelto di nuovo il principio NIMB, not in my backyard, non nel mio giardino dietro casa. Queste cose, la guerra è una roba di voi europei, a noi non riguarda, noi non vogliamo che i nostri soldi, le nostre risorse vadano a finire là. È roba vostra, vedetevela voi, ma il modello unico neoliberista è consolidato ed è senza rivali. Ovviamente non ci si può aspettare che lui si opponga, ad esempio, a un'altra male di questa epoca, cioè la diffusione sempre più massiccia dell'intelligenza artificiale o alla minaccia concreta del transumanesimo, visto che il suo eccentrico amico Elon Musk è un esponente di punta, è stato un esponente di punta della sua campagna elettorale e di tutte queste correnti. Per non parlare poi ovviamente della questione israeliana, dove Trump non sembra sicuramente contraddistinguersi. Quindi io ritengo che quello a cui stiamo assistendo è l'esito dello scontro tra due forme interne a quello che alcuni hanno chiamato il tecnocapitalismo, uno scontro che rivela tutte le contraddizioni del nostro sistema socio-economico e che racconta una spaccatura sociale che non nasce oggi e che si manifesta sempre più spesso nelle risposte elettorali negli Stati Uniti come in Europa. Antonino, ieri sera ti ho fatto leggere un dialogo con un mio amico americano nato in America, e che cosa dice lui fondamentalmente? Diceva proprio questo. Io sono di estrazione di cultura repubblicana, democratica, ma sono costretto, obtorto collo, a dover votare per Trump perché quella gente non mi rappresenta, la sento lontana dalle mie corde. Questo era il senso. Esattamente. Quello che si percepisce è una spaccatura sempre più radicale, mai come in questi anni, neanche durante la prima tornata elettorale qui in America c'è stata una spaccatura così forte. Io penso che questo duplice malessere, quindi hanno scommesso sull'autoevidenza della grossolanità altrui, no? I democratici con questa spocchia hanno creduto che bastasse circondarsi di star, sorrisi, glamour, che fosse sufficiente a sentirsi più cool, no? La spocchia della sinistra, più intelligenti e meno pacchiani dell'avversario. Beh, questo malessere ha creato un terreno fertile. Infatti Trump ha prolificato sui voti persi dei democratici. Hanno votato per lui quelli per i quali lui ha costruito un muro.
hanno votato per lui quelli che lui chiamava gli emigrati d'America, no? Quando dice America First li vuole far sentire esclusi. Se questa gente non vota più i democratici ma vota un repubblicano che li ha avversati a parole, perché poi tutto si può dire di Donald Trump tranne che non sia uno che parla molto chiaro e diretto, a volte fin troppo. Ecco, questo malessere ha creato un terreno fertile perché le persone percepiscono la disinformazione, e la disinformazione ha finito per rivelare una verità fondamentale attraverso il falso, ovvero che esiste un'elite progressista che prova un disgusto viscerale per la gente comune. E questi sono i democratici che arridono alla gente comune, un disgusto che cerca di nascondere sotto strati di glitter e retorica inclusiva, ma che poi si manifesta a ogni sprombattuto. Le persone percepiscono di essere costantemente ingannate. Una percezione su cui fa leva ovviamente la disinformazione populista, quella dei nostri giornali, quelli che stamattina gridavano alla catastrofe. E l'inganno sta proprio in questa patinatura progressista che propone il glamour come una risposta alla precarietà sia economica che identitaria. Allora in questo scenario è per il trionfo della grossolanità esplicita, quella di Donald Trump, che sicuramente non è un uomo raffinato, sulla finta raffinatezza ipocrita, non è una vittoria ideologica, ma è un fallimento sistemico. È l'incapacità di costruire un'alternativa che sappia essere onesta nel riconoscere il malessere diffuso senza strumentalizzarlo. E soprattutto è la mancanza di volontà di cambiare binario, di proporre soluzioni alternative reali al capitalismo, senza nascondersi dietro il velo della superiorità culturale. Ecco, la sfida che adesso il neopresidente eletto dovrà affrontare è quella di costruire una risposta politica che non cada nell'estetizzazione superficiale dei problemi, ma neanche nella strumentalizzazione populista. Sostanzialmente bisogna riconnettere il discorso progressista con le reali necessità che sono materiali ed esistenziali delle persone, consapevoli che forse il tempo già non c'è più, ma che finché siamo vivi c'è sempre un piccolo spazio di lotta, e qui speriamo che si inseriscano le nostre battaglie di libertà. Matteo Desio. Intanto ringraziamo per l'intervento lucido. Quando parla tra l'altro degli Elkan, ricordiamoci che Trump ha dichiarato che se Stellantis continuerà a produrre le auto in Messico per poi venderle negli Stati Uniti, nel paese americano, Stellantis avrà un aumento delle proprie imposte del 200%. Lui fa sempre queste esagerazioni comunicative bellissime, tra virgolette. Almeno inizieranno a pagare le tasse da qualche parte, visto che in Italia la famiglia Agnelli, parla da torinese, i soldi li ha sempre presi. L'unico amministratore delegato che non ha preso soldi dallo Stato italiano si chiamava Marchionne, è stato premiato al MIAS. Io ero presente la sera di premiazione e ovviamente lui, avendo studiato in Canada, è arrivato lì senza troppi glitter con il suo solito maglioncino e non ha badato più di tanto a questo premio, e quando le redini sono passate alla successione Elkan, la storia è diventata la stessa dei precedenti, quindi degli antenati, se non peggio, perché addirittura, questa ve la posso raccontare, ai 125 anni che sono stati celebrati quest'anno a Torino, io ero tra i cosiddetti ospiti VIP della serata d'onore che si è tenuta alla famosa pista del Lingotto. Ebbene, la famiglia Elkan ha avuto la spocchia di offrire come la chiamano loro, la salita alla pista, ovvero, e non sto scherzando, omaggiare i 2 euro che di solito fanno pagare per la salita in ascensore per arrivare sulla famosa pista del Lingotto. Scoppia il diluvio universale, c'era un catering all'aperto, finito il diluvio universale tutti andiamo a cercare di andare a bere qualcosa, ebbene, signore e signori, i cocktail erano a pagamento. No dai, non Questo ci credo. è sì. Cioè tu fai un evento, inviti la gente e gli fai pagare pure il da bere. Hai presente? Ma poi in una certa radical chic torinese o comunque italiana capita spesso di essere, ad esempio, ospitati in questi castelli di nobili decaduti, e quando arrivi all'ingresso ti chiedono 20 euro. La prima volta che mi è successo pensavo fosse una charity, ho detto raccogliete i fondi per qualcuno, sì, per i padroni del castello.
È come se tu, Antonino, domani sera mi inviti a casa tua e poi mi chiedi 20 euro per la spesa. Capisci? Sì, veramente. Io, se devo fare delle figure di questo genere, preferisco non farle. Sono stata educata così. Bene, questa è la famiglia Elkann che i non torinesi non conoscono. Dopodiché adesso c'è un altro evento in programma al Museo dell'Auto con cui io ho collaborato per anni, tra un paio di settimane, e vi saprò dire, sempre che io decida di andare, se l'hospitality sarà la stessa, ma lì non credo, perché penso che l'attuale direzione del museo avrà il buon gusto almeno di offrire uno spritz senza farcelo pagare. Quello che spero anch'io. Lorenza, ma sì, abbiamo parlato di Trump e va bene così. E di Vance invece che cosa mi dici? Cioè, è lui il futuro? È lui che può portare i repubblicani al 2037? Allora, la sfida dell'America del 2037 è una sfida importante. Se devo dire, io non sono una sostenitrice di Vance, non mi piace il suo modo di fare, non mi piace quelli che cambiano il cavallo in corsa. Devo dire che lì c'è stato un agreement, nel senso che a quello che adesso è diventato a tutti gli effetti il vice di Trump è stato accettato dal tycoon, quindi il tycoon fa bene quanta differenza ha fatto la presenza. Però non ci dimentichiamo che il senatore dell'Ohio è diventato famoso per un libro sui cassoni, quindi vanta umili origini, quindi è uno che può parlare al popolo, e ha raccontato il paese profondo che si rifugia nel fentanyl, no? Questa droga degli zombie che adesso, anche grazie ad alcune trasmissioni televisive, è diventata notoria, perché sta riducendo alcune città americane totalmente in povertà e in povertà esistenziale, e sta arrivando anche in Italia. Vance è passato da detrattore a sostenitore di Trump, quindi io non credo mai in questi cambiamenti così repentini. Non mi stupirei che potesse riservare delle sorprese, come le migliori serie televisive ci raccontano, e quindi che non tenti poi al suo interno di boicottare Big Donald. Penso che Donald questa cosa la possa tenere in conto, perché sicuramente non è un uomo di primo pelo, ma l'infanzia difficile, la missione in Iraq con i Marines, passando poi alle critiche di Trump, di cui oggi è diventato il braccio destro, mi lasciano pensare che sia un uomo molto abile nel vendersi in un modo e poi rivendersi in un altro, e quindi uno da cui ci si può aspettare poi il colpo gobbo. Essendo juventina, io di gobbi me ne intendo. Sono gobbo anch'io, per cui allora tra gobbi ci capiamo. Sì, decisamente. Lorenza, senti, in tutto questo, secondo te, quali sono i primi provvedimenti che ci possiamo aspettare da Trump a livello interno e a livello estero, anche come rapporti con l'estero? Perché già la Meloni parla di collaborazione, ma fino a che punto gli interessiamo? Allora, quella a cui interessa, quella che interessa al tycoon sicuramente è la politica americana, sono le sue azioni personali, quindi non ci dimentichiamo anche i suoi titoli che ha guadagnato 2 miliardi in poche ore. Non ci dimentichiamo, io questa mattina appunto osservavo i mercati, il dollaro a 1,075, il bitcoin che sta continuando a salire. D'altronde lui aveva detto che se avesse vinto avrebbe promosso le monete digitali. Queste sono tutte mosse economiche, quindi rientrando alla Casa Bianca sicuramente io credo che ripartirà dai cardini che avevano contraddistinto il suo primo mandato. Quindi in campagna elettorale ha promesso la più grande deportazione della storia degli Stati Uniti, si parlava di sigillare i confini, mentre comincia appunto la deportazione degli immigrati illegali, quelli che tra l'altro l'hanno votato, no? È un po' il paradosso. Adesso vediamo se, vedendo anche lui l'esito delle urne, cambierà magari la sua politica, e poi rilanciare le perforazioni nel settore energetico, quindi petrolio, gas, anche allo scopo di far scendere i prezzi e quindi contrastare l'inflazione. Questi penso che siano le prime mosse che ci possiamo
che ci possiamo aspettare. E poi ovviamente una mossa molto importante che interessa più noi europei, ovvero la fine dello scandaloso conflitto russo-ucraino, che sappiamo benissimo che in realtà era un conflitto russo-americano. Adesso che Biden non è più lì a stringere le mani a Mister Nessuno, Donald Trump, come dicevi bene tu in apertura, ha detto a Zelensky: vedi di andare a lavorare perché qui la greppia è finita. Questo dovrebbe essere un grosso risultato per noi. È probabile che sia così. Allora Lorenza, grazie del tuo tempo. Cosa si fa oggi in America? Oggi in America si attende di finire di leggere i giornali e sentire le esaltazioni varie, e poi si torna velocemente in Italia per riprendere tutti gli altri impegni che ho e tornare da voi ogni volta che voi lo desideriate. Grazie, è sempre una gioia e un piacere. Buon lavoro allora e buona giornata. Reciproco, grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Grazie. E adesso Matteo, pubblicità, guarda cosa abbiamo per la pubblicità. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. It's morning again in America. Today, more men and women will go to work than ever before in our country's history. With interest rates at about half the record highs of 1980, nearly 2,000 families today will buy new homes, more than at any time in the past 4 years. This afternoon, 6,500 young men and women will be married. And with inflation at less than half of what it was just 4 years ago, they can look forward with confidence to the future. It's morning again in America. And under the leadership of President Reagan, our country is prouder and stronger and better. Why would we ever want to return to where we were less than 4 short years ago? Era il 1984, che facevi? Te la guardavi sul cellulare? Stavo ascoltando, esatto. It's morning in America again. È di nuovo mattina in America oggi. Oggi 6.500 persone si uniranno in matrimonio. Oggi più di 2.000 persone compreranno casa perché i mutui sono coi tassi giusti. Oggi andrà a lavorare più gente di quanta ce ne fosse prima rispetto soprattutto al 1980. Quindi perché non rieleggere Reagan, scusami? Esatto. Perché non rieleggere Ma Reagan, quanto reaganismo c'è? Questi spot meravigliosi, spot meravigliosi, possiamo dire, con il mostrare la famiglia, alla fine la minoranza, quei 2 bambini, minoranza afroamericana, tutti che sono felici, proprio ti immergono in questa realtà di felicità e di benessere che effettivamente c'era al tempo del grandissimo Ronald Reagan. Allora, senti, ma quanto reaganismo c'è nel trumpismo? Beh, c'è questa voglia di ridurre, come abbiamo detto più volte quest'oggi, la spesa pubblica, c'è questa voglia di voler tornare a primeggiare nel mondo, sì, però senza utilizzare le armi, ma con la diplomazia, come è successo con Reagan, con Gorbaciov, che alla fine è finita la guerra fredda, ma non è finita sparando dei colpi, ma stringendosi la mano e capendo che era un conflitto ormai da far passare alla storia. Certo, chiaramente. Allora, io direi che forse abbiamo già collegato il nostro ospite, perché io ti voglio portare a fare un giro nel mondo della comunicazione. Noi abbiamo un sociologo, eccolo qua, gradito ospite spesso qui a Zoom, che è il professor Francesco Pira, per il momento in versione Enrico Toti, come vedete, però presto tornerà di nuovo in versione Francesco Pira. Allora, il professor Pira, che tra l'altro insegna presso l'Università di Messina, ecco, professore, ma
Com'è che Kamala ha fallito? Dove è stato l'errore? Intanto ben trovato. Sentite bene? Sì, perfettamente. Sì, la sentiamo. Intanto, secondo me c'è stato un errore nella candidatura, perché hanno ritardato tantissimo ad annunciare questa candidatura con il balletto del presidente uscente. Biden ha esitato, prima ha detto sì, poi ha detto no, poi ha detto forse, e quando Kamala si è presentata, alla fine già era un candidato abbastanza cotto. Dopodiché c'è stato un altro aspetto importantissimo, la narrazione di una persona che è stata per 4 anni a fianco al presidente degli Stati Uniti e che nella narrazione costruita sembrava quasi una che da democratica stava affrontando la campagna elettorale. Ecco, questa cosa ha un po' tradito gli americani, perché la cosa inquietante è che non l'hanno votato Trump soltanto i ricchi, soltanto i Bezos, ma l'hanno votato anche i poveri, cioè l'hanno votato anche quelle minoranze che lui stesso in qualche modo ha osteggiato. Il fatto che in molti stati il voto, per esempio, delle persone arabe è stato in qualche modo dirottato verso Trump, lo stesso voto delle donne a questo punto, le analisi certamente non sono state fatte, però è chiaro che è passato un messaggio che non ha in qualche modo convinto gli stessi elettori democratici. E quindi c'è stata questa onda lunga e sinceramente è un'onda lunga preoccupante, perché il fatto che gli americani abbiano scelto di affidare la guida del paese ad una persona di 78 anni e che chi tra poche ore smetterà di fare il presidente degli Stati Uniti alla stessa età, fa capire che c'è un problema di classe dirigente. Quindi forse per questo motivo Trump è stato convincente, perché lui ha detto sì, adesso io mi ricandido, però c'è una persona accanto a me che può rappresentare il futuro, può dare garanzia di continuità. E quindi ha venduto, diciamo, questa comunicazione convincente che ha spiazzato tutti. Peraltro poi c'è stato un altro aspetto che secondo me in queste ore si sta sottovalutando, perché mettendo davanti la grande vittoria di Trump si nasconde il fatto che tutti gli analisti hanno fallito, perché tutti i sondaggisti hanno fallito e hanno detto che sarebbe stato un test a test. Addirittura anche ieri nei servizi sia delle televisioni italiane che di quelle americane si continuava a dire ma chissà quando ne verremo fuori, ma chissà che cosa accadrà, ma invece poi tutto si è chiarito immediatamente. Già dai primi risultati, alle prime proiezioni, si è capito che anche in quegli stati dove i democratici pensavano di essere avanti e pensavano di essere vincenti, Trump era comunque di un millimetro, di un centimetro, ma era sempre avanti. Ecco, ma possiamo dire una cosa? Ma sta retorica del non votatelo perché è fascista ha fatto il suo tempo, ha fallito, sì o no? Ma certo, è chiaro che col senno di poi, una volta che Trump ha vinto, possiamo dire tutto, però gli americani hanno scelto. E diciamo che hanno scelto di votare un presidente che è già stato in carica 4 anni. Poi possiamo dire che è merito di Elon Musk, possiamo dire che è merito di quello, di quell'altro, della squadra. Lui ha detto sì, è vero, ho vinto io, però ha vinto mia moglie, hanno vinto i miei figli. Insomma, ha fatto anche un discorso. Io oggi l'ho ascoltato attentamente, ha fatto un discorso che dal punto di vista della comunicazione è stato sconvolgente. Lui non ha mai attaccato la sua avversaria. Poteva tranquillamente entrare lì e stare per un'ora a massacrare la Harris, a massacrare i democratici, a alzare il livello di scontro. A quel punto era vincitore, poteva tranquillamente depredare tutto, e invece non lo ha fatto. Questo mi ha fatto capire
perché evidentemente la strategia di comunicazione era una strategia che aveva un suo... anche l'attacco che lui ha fatto ai media, a un certo punto lui ha fatto un passaggio, ha detto i media sono tutti contro di noi, i grandi network sono tutti contro di noi, addirittura il mio vicepresidente è andato ad affrontare queste cose come uomo solo nel deserto, è andato lì, è andato ad affrontare in questi network. Anche questo è un aspetto che fa capire che chi ha imputato a Trump improvvisazione, follia, probabilmente oggi si deve ricredere, perché non era esattamente così. Questa è la valutazione che io faccio. Poi ci sono stati dei momenti in cui, per esempio, quando Kamala Harris ha fatto quella battuta sul fatto che lei aveva la pistola e se uno entra in casa sparo, che sono cose che hanno creato confusione nell'elettorato democratico, perché l'elettorato democratico non si aspettava quel tipo di risposta. Evidentemente i democratici pensavano che, visto che il nemico di turno era Trump, era tutto molto più semplice. Adesso è chiaro che per rispondere alla domanda che è certamente pertinente, ha vinto un modello di America contro un altro modello di America, in una America che è spaccata, non è più spaccata come una mela, perché la narrazione di questi giorni era che l'America era spaccata come una mela. In realtà questa mela è per i 3/4 di Trump e per l'altro quarto dei democratici, perché i risultati è, diciamo, il filotto, vincere in tutti e due i rami del Parlamento, vincere in alcuni stati che erano certamente democratici, ci fa capire che evidentemente è successo qualcosa, che è qualcosa su cui penso tutto il mondo debba riflettere. Ora vedremo che cosa accadrà da domani in poi. Matteo De Sio. Grazie innanzitutto dell'intervento. Possiamo dire che, parlando proprio di comunicazione, una Kamala Harris che è stata descritta quasi come un outsider, come dicevamo anche prima, e non quella che è, ovvero la vicepresidente e che ha fatto 4 anni alla Casa Bianca. Una Kamala Harris che ha portato nei suoi comizi elettorali, questo sta dicendo poco, la famiglia Cini che è guerrafondaia, che è repubblicana, che è proprio la rappresentazione dei giochi di palazzo, no? Per l'uomo comune, per l'uomo americano comune. Possiamo dire che quindi Kamala Harris descritta poi tra l'altro nei giornali, come diceva giustamente lei, descritta sempre sorridente, no? Con le foto, quando veniva pubblicata la foto di Donald Trump era sempre una faccia cupa, misteriosa, sempre arrabbiata. Invece Kamala Harris, se uno guarda tutti i media di informazione, soprattutto quelli vicini ai democratici, era sempre sorridente nelle foto e sempre descritta appunto come il futuro radioso che sarebbe poi venuto grazie alla sua ascesa santissima alla presidenza. Quindi parliamo comunque di una Kamala Harris che, come diceva lei giustamente, con il discorso delle armi, lei si è mostrata come una fiera possessorice dell'arma da fuoco. Ne ha parlato da Oprah Winfrey, e una Kamala Harris che non si fa problemi a invitare ai comizi elettorali, quindi la famiglia che è reputata da quella fascia politica come il male del mondo, la Cini. Professore. No, io penso che diciamo quelli sono passaggi di una campagna elettorale già viziata a monte, perché lei è arrivata in ritardo, è arrivata in affanno, è arrivata cercando di ricostruire. Io penso, e questo naturalmente vale sempre il senno di poi, che se lei invece avesse fatto delle dichiarazioni di onestà dicendo: io ero la vicepresidente di Biden, però purtroppo noi non abbiamo potuto fare più di quello che abbiamo fatto, perché ora anche per Trump non sarà molto semplice domani spegnere le guerre, vediamo come farà a fermare le guerre, perché poi non dobbiamo dimenticarci, a me è capitato di fare l'osservatore negli Stati Uniti di campagne elettorali precedenti. Il peso
di chi costruisce armi e vende armi negli Stati Uniti dal punto di vista delle lobby è fortissimo. Quindi io non lo so, Trump che è rappresentativo di un mondo di ricchi, di industriali, di persone che comunque hanno, perché per esempio dice ma il ceto medio americano non è il ceto medio italiano. Cioè, qui in Italia intendiamo per ceto medio chi guadagna 30.000 euro l'anno, lì il ceto medio ne guadagna 10 volte tanto, quindi bisogna capire come lui si misurerà. Poi devo dire che ci sono state alcune parole, anche nel discorso di oggi, che mi hanno particolarmente colpito. Quando lui ha detto stamattina sigillerò i confini. Sigillerò i confini è un'espressione che ti fa capire che non passerà più nessuno, che anche questo sarà una cosa che dovrà in qualche modo essere mantenuta. E poi c'è il rapporto con la Cina, e poi c'è il rapporto con l'Europa, e poi c'è il rapporto con la Russia. Quindi diciamo dal punto di vista di quella che è stata la narrazione, di quello che è stato il suo impegno, bisognerà capire adesso quante cose. La sua promessa è che rivoluzionerà completamente il paese, che farà qualcosa di storico e che insieme alla sua squadra cambierà completamente tutto. Adesso bisognerà vedere come lo farà. Devo dire che Biden si è ritrovato in una situazione tra pandemia, cataclismi, guerre, cioè si è trovato in una situazione, una situazione economica anche molto complessa. Quindi non è che ha avuto vita facile, per cui la Harris, che probabilmente in cuor suo forse pensava di fare questo passaggio finale, di fare questo pezzettino di strada finale, ha cercato di mantenersi sempre nelle retrovie, cercando di far capire che lei era un passo indietro e questo non la esponeva dal punto di vista mediatico, dal punto di vista del fallimento. Però quando a metà notte è arrivato quel sondaggio che diceva che il 69% degli americani mettevano in discussione quello che aveva fatto Biden e non lo accettavano, lì si è capito il perché stava accadendo tutto questo, cioè l'impopolarità di Biden, le esitazioni di Biden, le gaffe di Biden, la politica internazionale poi hanno portato anche un sistema di narrazione, nonostante lui fosse in qualche modo protetto dai grandi media, dove nemmeno la discesa in campo di Michelle, la discesa in campo di tantissime artisti ha permesso a Kamala Harris di riuscire ad avere un risultato dignitoso, perché già un risultato dignitoso sarebbe stato il testa a testa. Invece così è stata mortificata, tanto è vero che ancora stiamo aspettando il suo discorso, stiamo aspettando di capire che cosa dirà, a chi verrà imputata la colpa. C'è una situazione complessa perché oggi non c'è classe dirigente, il Partito Democratico. Ecco, forse se invece di candidare Kamala Harris avessero avuto il coraggio di candidare, sto facendo fantapolitica, Michelle Obama, probabilmente oggi poteva essere scritta un'altra pagina di storia. Ma il fatto di mettere dentro una persona che già faceva parte della partita e che però ha fatto finta di essere uscita, andata in tribuna, preso un caffè, è entrata dall'altro lato, questo non ha convinto gli americani. Anzi, secondo me li ha fatti arrabbiare e ha fatto dare questo voto di protesta, persino negli stati dove i democratici pensavano e dicevano di fare. Ricordo un collegamento, credo della CNN, dal quartiere generale della Harris, che a metà notte diceva siamo ottimisti perché mancano alcuni stati dove noi avremo il riscatto, e proprio in quegli stati invece è avvenuto il grande tradimento. Matteo, prego. Beh, abbiamo visto poi tra l'altro
una Kamala Harris, una presidenza Biden che ha puntato soprattutto ai diritti sociali, ha parlato soprattutto di minoranze LGBTQ+, e altri diritti legati comunque alla società, come l'aborto. Non è sembrato quasi una comunicazione politica che quindi ha alienato gran parte dell'elettorato? Ma certo, perché poi è chiaro che il problema è oggi con l'amministrazione Trump chi parlerà alle minoranze e come parlerà alle minoranze e come affronterà i temi delle minoranze, perché anche questo bisognerà capire nella squadra di Trump chi andrà a fare questo lavoro, perché poi il giorno dopo che ti siedi e che da grande oppositore diventi poi chi ha in mano lo scettro del potere, allora cambia completamente tutto. Però io credo che per esempio una dichiarazione di Papa Francesco che ha girato le agenzie di tutto il mondo, che dice: ma lei per chi voterebbe? Beh, io non mi va bene Trump perché Trump ha un certo tipo di idea sulle guerre, ma non mi va bene nemmeno la Harris perché ha un certo tipo di idea sulla vita, e quindi non mi va bene uno e non mi va bene l'altro, per cui ognuno voti chi sente di votare. Ma se noi andiamo a vedere, per esempio, nell'elettorato cattolico quanto conta il discorso della vita, certamente quello è una fascia. Allora, i cattolici l'hai perso per l'aborto, gli arabi l'hai perso per la guerra, quegli altri l'hai perso, gli operai l'hai perso perché sentivo alcuni analisti americani che dicevano che addirittura il voto degli operai era stato bravo soltanto Reagan a spostarlo verso i repubblicani. Prima non era successo. Quindi io credo che oggi noi dobbiamo registrare questa vittoria di Trump e senza togliere nulla al lavoro che è stato fatto da Trump, bisognerà poi capire con molta tranquillità, senza avere, diciamo, l'ansia del raccontare a ridosso di un evento così importante, bisognerà capire quanto hanno perso i democratici e quanto in effetti ha vinto Trump, perché anche il controllo dei due rami del Parlamento, anche il controllo di strutture che sono fondamentali, evidentemente questo hanno fatto. Attenzione, c'è un passaggio che è stato nella narrazione giornalistica più volte ribadito, cioè che Trump è stato ammesso come candidato presidente da 3 giudici che lui stesso aveva nominato. E su questa cosa i democratici hanno puntato tantissimo e anche la narrazione giornalistica, soprattutto americana, ha puntato tantissimo. Ebbene, questa cosa non ha influito minimamente, non ha completamente influito questa cosa. Se dovessimo fare un parallelismo di casa nostra, è come tutta la campagna che è stata fatta in Liguria, che poi alla fine ha portato a un risultato del centrodestra. Quindi credo che oggi le persone, non lo so se su questo siete d'accordo, sono talmente disperate, talmente bisognose di avere risposte, talmente disilluse della politica, che chi riesce a vendere un sogno e lo racconta meglio, alla fine diventa un qualcosa a cui attaccarsi e sperare che possa essere migliore di quello prima. Professore, che cosa è mancato in questa tornata elettorale? Che cosa c'era in più invece di diverso? Secondo me è mancata la classe dirigente. Noi non abbiamo visto degli scontri anche dal punto di vista dialettico veramente offensivi, eccessivi. Diciamo, abbiamo visto proprio che si apostrofavano come quando eravamo piccolini e si giocava nei cortili e litigavi. Era una cosa lontanissima dallo stile di campagne elettorali del passato, sebbene abbiamo avuto il cowboy che si candidavano, abbiamo avuto situazioni dove c'erano presidenti che non la mandavano a dire, da Nixon ai 2 Bush,
anche democratici che avevano fatto una certa... Il passaggio che Trump ha fatto oggi sul Kennedy che si è schierato con lui è anche questo un passaggio molto singolare, perché è come un passaggio in cui lui si autolegittimava rispetto alla storia americana scritta da Kennedy. Dice, ma il Kennedy, c'è un Kennedy rappresentativo di quella famiglia, è con me, è accanto a me, io punto su di lui, e anche questo aspetto fa capire che ha ribaltato un po' tutto. Quindi è mancata, secondo me, sono mancati candidati convincenti, figli di una classe dirigente nuova e capace di avere una visione del mondo diversa. È mancata una costruzione nelle due campagne elettorali che in qualche modo puntava a spiegare agli elettori più che a insultare gli altri. Cioè, proprio sentivo che addirittura i deputati, i parlamentari americani tra di loro dei due schieramenti quasi non si salutano, c'è un livello di scontro altissimo, cosa che nella storia americana non era mai successo. E la stessa comunicazione della Harris che si giocava proprio sul fatto che bisognava dire cancelliamo Trump così cancelliamo gli ultimi 10 anni di queste, come se fosse stato solo lui a determinare questo, evidentemente non è piaciuto nemmeno agli americani. Quindi è mancata, diciamo, tra virgolette, una civiltà democratica nell'affrontarsi in campagna elettorale, perché è vero che tu dici ma Trump le spara grosse, allora io se le sparo più grosse, secondo me non funzionava così. È mancato il carisma, la Harris ha dimostrato di non avere il carisma di Obama, di non avere la capacità di convincere Obama. Io ho lavorato molto sulla comunicazione di Obama, ci ho scritto anche due testi, ho osservato molto tutto quello che è stato il processo di comunicazione in una fase delicatissima, perché oggi i social sono una cosa scontata. Quando Obama ha cominciato, quello che lui è riuscito a fare con i social è incredibile. E i repubblicani, dal punto di vista della comunicazione, sono sempre stati un po' più indietro rispetto ai democratici, rispetto all'uso anche delle tecnologie. Non dimentichiamoci che Bush figlio ha giocato tutta la sua campagna elettorale parlando ogni sabato pomeriggio alla radio, ed era una intuizione di quel genio del suo uomo comunicazione, che aveva capito che lui, siccome aveva un elettorato anche piuttosto anziano e piuttosto conservatore, il fatto di farlo parlare tutti i pomeriggi alla radio alle 6 del sabato sera diventava qualcosa che permetteva di raggiungere anche qualunque tipo di periferia, qualunque tipo di montagna, qualunque tipo di contrada, no? Quindi credo che oggi Trump ha saputo comprendere quelle che erano le grandi novità anche della comunicazione. Non dimentichiamoci che quando, penso vi ricorderete, che quando è successo tutto il macello di Capitol Hill e Trump è stato tolto da Twitter, vi ricordate che gli hanno chiuso... Trump in quel momento aveva 70 milioni di follower, quindi immaginatevi a che cosa ha rinunciato Twitter per dare un esempio in quel momento. Immaginate cosa significava quando Trump scriveva qualcosa, 70 milioni di followers che ritwittavano. Cioè, immaginate, era qualcosa veramente di sconvolgente. Eppure hanno fatto, i grandi network hanno fatto una scelta di tirarlo fuori da... Ecco, tutta quella, vi ricordate, tutta quella narrazione, quel j'accuse, è stato cancellato, è stato completamente cancellato, e lui ha fatto una campagna elettorale trionfante. Ultima cosa che secondo me non è trascurabile, anche gli attentati che sono stati fatti, compreso anche il fatto che lui è rimasto ferito, il fatto che lui si è ripresentato un minuto dopo
in televisione con il cerotto che gli proteggeva l'orecchio ferito, e tutto questo, secondo me, nell'immaginario americano ha dato l'idea di un grande patriota, di un nuovo John Wayne che sfidava anche qualunque tipo di minaccia e che continuava a combattere, e lui stesso ha deciso di combattere. Quanto dal punto di vista della comunicazione, un'altra cosa molto singolare sono le 3 parole scritte da Musk a risultato ottenuto. Cioè ha proprio usato questo gergo tennistico dove ha fatto capire: abbiamo vinto su tutto, non c'è stata partita. Infatti, game, set, match. Appunto, Musk, l'uomo di X dentro questa amministrazione. Che cosa vuol dire? Libertà di parola, libertà di informazione, di disinformazione, e poi un'idea di futuro? Per esempio, Guido Lombardi diceva poco fa sostanzialmente l'incontro di 2 simili visioni del futuro, e quindi assieme Musk e Trump possono fare molto per il futuro degli Stati Uniti d'America, lasciando intendere che sarà una ricaduta positiva per il mondo. Fino a che punto è credibile questa visione? È credibile quando noi vedremo che cosa vogliono fare, perché, ripeto, sappiamo perfettamente che c'è tutta una dimensione legata al metaverso, all'intelligenza artificiale, che è una dimensione interessantissima, ed è una dimensione che avrà un impatto fortissimo su tutti i settori della vita sociale, sul lavoro, sull'educazione, sull'informazione. E quello che Musk prospetta è sicuramente un mondo proiettato verso il futuro, dove già il presente è sicuramente per certi versi inquietante. Quindi bisogna capire quanto il governo Trump riuscirà a stabilire percorsi che però poi abbiano anche un impatto etico di un certo tipo, che abbiano una forza etica di un certo tipo, che sia a garanzia dell'umanità, perché quando tu metti un chip dentro la testa di una persona e poi gli azzeri la memoria e gliela ricostruisci, insomma, qualche dubbio dal punto di vista etico viene, così come quando tu fai partire un drone e gli dice al drone di ammazzare tutti quelli biondi, tra i biondi può capitare anche che fai qualche operazione di fuoco amico. Quindi secondo me è qualcosa, diciamo, al di là della novità, della creatività, il chip nel cervello, il viaggio verso Marte, insomma tutte queste cose che certamente hanno un impatto fortissimo. Bisognerà capire che tipo di società sarà. Migliorerà una società? Migliora una società? Facciamo un esempio pratico. C'è uno Stato nel mondo dove c'è un controllo totale da parte delle tecnologie e non c'è più la polizia. Quindi dico, questo che cos'è? Un fatto positivo o un fatto negativo? Il fatto che quando tu pensi di fare un reato già vieni beccato, allora quello bisognerà capire noi che tipo di lettura diremo. E in questo penso, e qui conosco anche del nostro bravissimo Antonino anche quelle che sono le sue proiezioni, i suoi valori. Penso che Papa Francesco, proprio quando nelle ultime ore ha detto attenzione con questa società Coca-Cola, ha voluto dire qualcosa, cioè ha voluto dire: non facciamo crescere i nostri figli con un certo tipo di narrazione, con un certo tipo di educazione, no? Ecco, io penso che anche su questo dovremmo riflettere. Che mondo sarà? Questo è molto difficile da capire, ma bisognerà vedere come tutte queste grandi potenzialità che ha Musk, certo nel duello Musk-Bill Gates ha vinto Musk. Questo è poco ma sicuro. Questo non c'è dubbio. E poi bisogna vedere anche, oggi ho visto delle reazioni le più disparate, le più controverse, le più attendiste, no? Non dimentichiamoci che anche una delle cose che è saltata
all'attenzione, è venuto fuori prepotentemente, è che per la prima volta anche grandi giornali americani non hanno fatto endorsement a nessuno. Questo perché? Perché è successa questa cosa? Chiediamocelo, perché evidentemente c'è un sistema di potere che tutti temevano probabilmente la vittoria di Trump e temevano che ci sarebbe stata un'esposizione, e lo stesso capo di Amazon che ha dato poi una spiegazione molto intelligente sul perché non si faceva in questo endorsement, e quindi se l'è venduta molto bene, però ha detto ai suoi non si fa nessun tipo di endorsement. Quanto poi gli endorsement fatti dai giornali spostavano voti e facevano vincere candidati, questo è tutto da vedere. Però è stata una scelta mai vissuta rispetto al passato. Quindi anche questo, cioè ci sono state, per tornare un po' alla domanda che mi facevate prima, ci sono state delle novità dal punto di vista della comunicazione, dal punto di vista dei colpi di scena della comunicazione, che certamente metteranno questa campagna elettorale e tutto quello che è successo in una dimensione di studio interessantissima, perché sono accadute cose che nessuno pensava potessero accadere. Sicuramente. Io la devo ringraziare perché l'orologio ci corre appresso, però ho il piacere di ritrovarci presto, professore. Pure io spero di stare anche meglio, così non ho questo tutore e posso anche respirare meglio nel poter parlare e poter stare con voi. Grazie davvero. Comunque per me è molto importante anche in questo momento di sofferenza riuscire a trovare piccoli pezzi di vita, e aver potuto partecipare a questa trasmissione per me è importante. Quindi grazie per questa opportunità e buon lavoro, e grazie per quello che fate. A disposizione, grazie ancora. Grazie a lei. Matteo, noi riprendiamo la linea, adesso ce ne andiamo in pausa, dopodiché ci ascoltiamo Freedom Freedom del 2016, l'inno elettorale di Kamala Harris, e dopo vi presento un amico, perché anche dalla Cina aspettano di capire che cosa sarà, che economia sarà con Trump. A tra poco.
Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E rieccoci di nuovo sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, con Matteo Desio, per questa nostra super maratona elettorale. E in particolare direi che, caro Matteo, insomma, come sta andando fino ad ora? Che idee ritrai tu da questa vicenda? Che facendo un parallelismo con l'amico Nixon che citavi all'inizio della trasmissione, possiamo dire che i democratici hanno perso di una larga fetta di voti proprio quando si sono focalizzati solo ed esclusivamente sulle lotte sociali, come è successo ai tempi di Nixon, con i movimenti, quelli quando subivano tantissimo e vero razzismo le persone afroamericane, che purtroppo però a un certo punto sono sfociati nella violenza, hanno alienato il voto dei bianchi delle città, delle personalità bianche della città, che sono spostate su un Nixon più rassicurante. Lo stesso è avvenuto con Kamala Harris, che si è focalizzata su, come dicevo, penso alla fine che sia andata anche così uno dei tanti temi su cui ha perso le sue elezioni. Ha focalizzato sulle tematiche di minoranze quando le persone non riuscivano a portare cibo in casa. Alla fine è stato un voto giustamente di portafogli che sono stati alienati dalla grandissima Kamala Harris e dal presidente Joe Biden. Appunto. E allora, visto che parliamo di portafogli, io adesso ti porto a Shanghai. Ieri notte ho parlato con il professor Lorenzo Riccardi, che è presidente della locale Camera di Commercio Italia-Cina e anche professore universitario da quelle parti. Beh, stai a vedere un po' che cosa ci siamo detti su questa nuova amministrazione. Vai pure, Andrea. E allora, l'1:10 del mattino in Italia, pieno pomeriggio invece in quel di Shanghai, dove mi aspetta il professor Lorenzo Riccardi, che è anche un professore universitario e anche mi corregga se sbaglio, presidente della locale Camera di Commercio Italia-Cina, e in particolare è un conoscitore molto attento delle cose cinesi e del gigante cinese, per cui mentre affluiscono i primi dati, e i primi dati sembrano parlare di Trump, sembrano parlare comunque di un buon risultato per l'ex presidente Trump, ma naturalmente qui siamo ancora nell'ambito delle ipotesi, perché sono i primissimi voti che stanno cominciando ad affluire. Ecco, come si vedono queste elezioni dalla Cina? Intanto allora, buongiorno a voi. Innanzitutto, chiaramente ogni paese del mondo e ovviamente la seconda economia dopo gli Stati Uniti, che è la Cina, guarda con attenzione a quelle che sono le elezioni americane. Questo comporta un'incidenza su tutti gli equilibri nelle relazioni politiche ed economiche, ma in particolare nell'Asia Pacifico, dove appunto la Cina cresce nella propria influenza e quindi si pone come potenza alternativa a Washington. Quindi certamente c'è una grandissima attenzione. La Cina conosce Trump perché ovviamente vi è stata già un'amministrazione, e in particolare sotto l'amministrazione Trump è iniziata quella cosiddetta trade war, la guerra dei dazi, che ha portato ad una serie di fasi di crescenti tariffe e dazi sul commercio tra Stati Uniti e Cina, con il chiaro obiettivo di variare quel gap nella bilancia commerciale tra Washington e Pechino. Pertanto una vittoria di Trump significa molto verosimilmente procedere con questa direzione, quindi una direzione più complessa nelle relazioni economiche.
Va però ricordato che l'amministrazione Biden non ha revocato i dazi, ma sostanzialmente ha confermato le medesime politiche, per cui da questo punto di vista la valutazione da parte degli analisti che guardano alle relazioni tra i due paesi è che i dazi potrebbero continuare, questa tensione nelle relazioni economiche potrebbe continuare. Quindi i dazi sono stati introdotti da Trump, per cui possiamo considerare che Trump è il fautore di questa politica di contrasto ad un gap nella bilancia commerciale con la Cina. Quindi Kamala Harris probabilmente seguirebbe quella che è stata la strategia di un governo democratico, quindi sotto l'amministrazione Biden, che ha in ogni caso mantenuto un approccio similare. Quindi diciamo sarebbe comunque una confrontation molto forte sul piano economico. E per quanto riguarda invece il piano geopolitico? Però da un punto di vista delle relazioni internazionali ritengo che vi sia stata una sostanziale differenza nella relazione tra Pechino e Washington durante l'amministrazione Trump e durante l'amministrazione Biden. Vale a dire, Trump ha promosso l'America verso la Cina, verso l'Asia, verso l'Europa. Quindi in sostanziale differenza con Biden, che ha invece aggregato di certo il gruppo dei G7, gradualmente anche il gruppo legato all'Unione Europea, poi ai paesi occidentali e poi ai paesi alternativi alla Cina, perché ha cercato sicuramente, ecco, di promuovere relazioni nel Pacifico, nel sud-est asiatico, anche in Asia meridionale con l'India. Quindi da questo punto di vista, da un punto di vista delle relazioni internazionali e nella geopolitica, ritengo che la Cina consideri Trump un'opzione diversa rispetto a Kamala Harris, che probabilmente continuerebbe con questa azione di aggregazione di paesi occidentali o paesi partner per un'azione più efficace di contrasto al ruolo crescente nella politica, nell'influenza globale di Pechino. Per cui da questo punto di vista è verosimile che la Cina consideri Trump, da un punto di vista degli scenari geopolitici, meno rischioso in relazione appunto alla politica effettuata da Biden e probabilmente promossa in futuro da Kamala Harris nel caso in cui proseguisse in quella direzione. Pertanto Trump in realtà ha una politica più isolazionista dove America First è il motto dominante, invece nella politica dell'amministrazione Biden si è visto una valutazione invece dove in primo piano c'erano le economie occidentali, le potenze occidentali, i paesi del G7, un gruppo aggregato di democrazie, quindi in sostanza differenza rispetto alla strategia di Trump. Quindi da un punto di vista americano probabilmente le strategie hanno un risultato diverso, da un punto di vista cinese è verosimile che l'aggregazione di paesi occidentali, per esempio l'Unione Europea e gli Stati Uniti, abbiano un ruolo più complesso appunto negli equilibri geopolitici. Senta, Trump si è vantato nel corso di questa campagna elettorale di poter addirittura far finire la guerra in Ucraina. Dice: io sono in grado di telefonare a Putin, dirgli la cosa giusta e la guerra finisce. Posso chiamare Zelensky, gli dico la cosa giusta e la guerra finisce. A Xi invece che cosa direbbe? Specie in rapporto, diciamo così, a Rocket Man, l'uomo della Corea del Nord, Kim Jong-un, chiedo scusa. E di certo sì, Trump, oltre a queste dichiarazioni, anche nella propria amministrazione, per esempio,
ha messo piede in Corea del Nord, ha promosso un patto di pace tra le due Coree che è sostanzialmente sciolto negli anni successivi, ma che è stato siglato e promosso durante l'amministrazione Trump, quindi effettivamente con una direzione diversa in relazione appunto a questi conflitti. Ha anche siglato o promosso un accordo con le allora forze dei talebani in Afghanistan, non completando appunto l'uscita delle forze armate statunitensi, del contingente, ma sostanzialmente promuovendo quella fase che poi è stata completata in modo molto complesso sotto l'amministrazione Biden. Di certo la Cina ha grande interesse nella stabilità in alcune regioni, sicuramente in Afghanistan, dove passa la nuova via della seta, quindi tra il Pakistan e i paesi dell'Asia centrale. Sicuramente dalla guerra in Ucraina ha ricavato diciamo una relazione di influenza certa, dominante sulla Federazione Russa, ma ne è conseguito un forte danno nella comunicazione di immagine, nelle relazioni con i paesi dell'Unione Europea, dell'Europa occidentale. Pertanto anche questa fase di certo può portare, ecco, dei vantaggi a Pechino, quindi una direzione diversa che punta alle relazioni economiche piuttosto che a un'influenza militare o al proseguo di questi conflitti. Da questo punto di vista direi che la Cina ha una strategia di influenza globale analoga, è una potenza militare inferiore, nonostante aumenti gli investimenti nella difesa, come viene spesso detto, è comunque su un piano diverso rispetto alla presenza militare di altri paesi, in particolare degli Stati Uniti. È certo che tra Belt and Road e altri progetti, BRICS per esempio, esercita un'influenza in primis economica, pertanto una strategia di Trump che promuove relazioni o dazi, quindi un avvicinamento o un contrasto su una leva economica e invece la riduzione di quelle che possono essere delle aree di conflitto può essere maggiormente in linea con quelli che sono gli obiettivi di lungo termine di Pechino. Professore, in tutto questo l'Italia che può fare? Alla fine noi siamo, non dico uno Stato cuscinetto, però siamo uno Stato che, anche se è uscito dalla nuova via della seta, comunque vuole mantenere rapporti economici con la Cina. Ma siamo anche uno Stato che necessariamente vive la sua realtà geopolitica nella sfera americana e in particolare adesso, se Trump dovesse vincere, questo significherebbe anche una maggiore presenza militare, maggiori spese militari, perché Trump ha detto chiaramente non possiamo più permetterci il lusso di tenere truppe nel mondo, quindi l'Europa deve cominciare ad andare coi suoi piedi. L'Italia in tutto questo cosa ha da perdere, cosa può guadagnare? Allora, di certo quello che potrebbe complicarsi è il ruolo dell'Unione Europea nelle relazioni tra gli Stati Uniti e la Cina, dove oggi è ovviamente al fianco di Washington con una relazione più complessa con Pechino. Abbiamo visto l'implementazione dei dazi sulle auto che seguono in modo pedissequo la strategia americana. Gli Stati Uniti hanno il 100% di dazi sui veicoli elettrici cinesi, il Canada parimenti, e l'Unione Europea ha dazi graduali in relazione al brand degli electric vehicle cinesi. L'Italia sembra avere un punto di vista nazionale distinto, ulteriormente diverso, quindi ovviamente cerca di essere il più vicina possibile a Washington e alla sfera di influenza americana,
ma di certo ha promosso una nuova fase di relazioni con Pechino. Lo dimostrano le tantissime visite politiche, perché dopo Tajani vi è stato Urso, Meloni, vi è stata addirittura una visita di Piantedosi e numerose visite politiche di ministri cinesi verso l'Italia, tra cui il ministro del commercio cinese, che ha incontrato appunto a settembre Tajani e Urso nuovamente. Sostanzialmente nel mese di novembre, a brevissimo, vi sarà la visita più importante, quella di Mattarella, in 3 diverse città, Pechino, Hangzhou e Guangzhou. Questo dimostra ovviamente un'intenzione nella promozione delle relazioni. Oltre a questo è stato siglato un piano d'azione di 3 anni di promozione di relazioni economiche in diversi ambiti. Per cui ritengo che l'Italia cercherà di trarre il massimo beneficio nelle relazioni tra queste 3 grandi aree di influenza, che sono Washington, Bruxelles e Pechino. In questo momento appunto l'Italia cerca di avere un ruolo più bilanciato sicuramente tra queste 3 macro regioni economiche. Certamente. Ecco, in quali settori l'America, nel caso in cui Trump dovesse adottare appunto delle politiche di sanzioni, in quali settori l'America potrebbe danneggiare o comunque limitare l'azione cinese? Allora, di certo, per esempio, se guardiamo alle relazioni economiche tra Europa e Cina e tra Europa e Stati Uniti, possiamo considerare che la Cina già oggi è il primo partner commerciale da un punto di vista del trade puro, quindi unicamente dei beni, mentre gli Stati Uniti sono il primo partner nel caso in cui consideriamo un volume aggregato di beni e di servizi, quindi da un punto di vista finanziario, da un punto di vista del terziario e dei servizi, nello scambio appunto tra Europa e Stati Uniti, gli Stati Uniti sono il primo partner, mentre nel puro trading di beni la Cina è il primo partner. Le strategie di queste grandi economie sono spesso analoghe, nonostante i loro sistemi politici siano assolutamente differenti. Quindi la Cina, per contrastare i dazi dell'Unione Europea, per esempio, punta a valutare quella che è l'influenza nell'agroalimentare europeo verso la Cina. In modo analogo abbiamo visto appunto Trump minacciare dazi su alcuni prodotti simbolo, per esempio appunto vini e cognac francesi, in modo analogo ha fatto Pechino, quindi alcuni simboli di quello che è il Made in Italy o il Made in Europe. In questo caso ho fatto un riferimento rispetto alla Francia. Oltre a ciò sono i grandi partner strategici, per cui le catene del valore dove Europa e Italia hanno un peso prevalente. È evidente che gli Stati Uniti cercheranno, nel caso vi sia un'amministrazione Trump, maggiormente di attrarre investimenti. Non solo il governo italiano cerca di attrarre investimenti da Pechino in alcune tecnologie strategiche, ma lo stesso Trump aveva menzionato che promuove i dazi, ma promuove anche l'ingresso di investimenti cinesi qualora portino, diciamo, valore e una catena sul suolo americano, e che quindi diano lavoro e promuovono una supply chain che appunto determini condizioni di ripresa economica. Pertanto ritengo che gli Stati Uniti punterebbero a contrastare alcuni settori strategici e alcuni beni simbolo che sono appunto parte diciamo delle qualità che oggi l'Europa esprime in relazione appunto alle altre aree del mondo. Senta, e invece
appunto un'elezione targata Harris, che cosa sposterebbe, diciamo, dove si sposterebbe l'equilibrio? Allora, va detto che nel lungo periodo gli analisti che si occupano di Cina considerano che vi sarà un crescente rapporto di concorrenza tra Stati Uniti e Cina, quindi indipendentemente dal partito politico, indipendentemente dall'espressione del leader che verrà confermato appunto da questa tornata elettorale. Come menzionavo, con Kamala Harris probabilmente la Cina si aspetta uno scenario geopolitico più complesso in relazione a quelli che sono gli alleati tradizionali di Washington, Unione Europea, paesi occidentali, gruppo del G7 e alcuni paesi nell'Asia Pacifico, in particolare le economie più avanzate o le economie di maggiori dimensioni, pertanto il Giappone, la Sud Corea, alcuni paesi nel sud-est asiatico strategicamente vicini a Washington come Singapore ed altri, e di certo l'India, che fa parte dei BRICS ma è vicina agli Stati Uniti in questa promozione di un ruolo alternativo a Pechino come, diciamo, nuovo leader dell'Asia. Per cui nello scenario geopolitico, a fronte, ecco, di un'amministrazione sotto Kamala Harris, probabilmente ci sarebbe la valutazione di uno scenario più complesso. Da un altro lato, probabilmente, ecco, uno scenario meno imprevedibile rispetto a quello di Trump, che potrebbe avere appunto delle sorprese che non sono preventivate, proprio per la caratteristica dell'ex presidente di avere, ecco, progetti e direzioni anche nuove o inaspettate. Grazie. Grazie a lei. Grazie, a presto. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. E alle 17, 1 minuto e 58 secondi avete ascoltato i Garbage, cioè The World is Not Enough. Il mondo non basta. Beh, con una presidenza imperiale come questa Trump credo che non basti né la presidenza né tantomeno il mondo, tant'è vero che già sotto il primo mandato si era fatta la forza di intervento spaziale. Garbage, lo sapete, è una parola che ha avuto, ahimè, un'infausta presenza nel corso di questa campagna elettorale, visto che garbage vuole dire, più volgarmente traducendolo in calabrese o siciliano, mundizza in calabrese, munnizza in siciliano. Ecco, chi sono i munnizza? I munnizza sono quelli che hanno votato per Trump, come Trump ha saputo con un coup de théâtre individuare, presentandosi a un comizio in maniera geniale, vestito da trashman munnizzaro, vestito appunto da uomo della nettezza urbana con annesso grembiulino e parlando da un autocompattatore. Un uomo così, cioè veramente l'ho trovato splendido. Allora, se dovremmo avere al telefono un graditissimo ospite che ringrazio per il suo tempo, anche perché a quest'ora in una redazione dei giornali si corre e si trotta come i pazzi, quindi cercherò di non rubargli più tempo del giusto. Giovanni Longoni, caposervizio esteri di Libero, buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti. Benvenuto, io sono Antonino Danna. E allora, Giovanni, diciamo stamattina bellissimo quel testo, rincamalliti, l'ho trovato una definizione francamente geniale per quanto riguarda un certo tipo di informazione nel nostro paese. Ma che cosa, tirando un po' le somme, che cosa vince con questa elezione? Non soltanto Trump, ma chi altri ha vinto? Ma direi, parlando di persone singole, Elon Musk, senza il miliardario sudafricano, quest'uomo che sa vedere nel futuro, che sa parlare anche a una parte dell'America che magari non ascoltava Trump, parliamo dei giovani, ha dato una mano notevole al vincitore, che già di suo però, come hai raccontato prima, è un genio della comunicazione. Di fronte alle offese che gli sono arrivate da Joe Biden, ha saputo trasformarle in propaganda elettorale. Poi J.D. Vance, il vicepresidente, si è dimostrato una scelta azzeccata. Direi questi due nomi in particolare stanno sul podio dietro a Donald Trump. E poi ha vinto, sarà anche retorica, l'America, che le proporzioni di questa vittoria sembrano ben superiori anche a quelle del primo mandato di Trump, e quindi bisogna dare atto al popolo che si è espresso chiaramente. Ecco, una delle cose diciamo così che sono state notate nel corso di questa maratona è proprio questa, cioè Trump è risultato estremamente votato anche in fasce di popolazione che un tempo abitualmente votavano democratico. Parlo della comunità nera, parlo dei latinos. Qualcuno dice per paura dell'immigrazione illegale, che sostanzialmente farebbe dumping per quanto riguarda l'offerta di servizi a prezzi praticamente da schiavitù. Ma un'altra parte, e forse Eddie Murphy già negli anni '80 con la sua satira aveva cominciato a individuarla, non è che si sono anche imborghesiti col tempo e di conseguenza ora non votano più per un partito come quello democratico, ma vogliono un partito che parli alla borghesia che lavora? Senza dubbio.
Entrambe le cose sono giuste. Per la prima, cioè il fatto che ci sono immigrati regolari che temono gli immigrati irregolari più di quanto non lo possano temere persone che vivono negli Stati Uniti da generazioni e che vivono magari in quartieri dove gli immigrati entrano solo come camerieri e golf, badanti, eccetera. C'è un caso, una contea nel Texas, contea di Starr, che ha la più alta percentuale di popolazione di origine latina, di latinos, che aveva votato da più di un secolo sempre per il Partito Democratico, quest'anno ha scelto Trump. E questo è abbastanza significativo. Poi è anche vero che stiamo parlando facciamo un discorso di razza e non di produttività, di classe sociale, e il fatto di avere la pelle di un certo colore non ci dice quanto guadagni una persona. Fra l'altro, parlando della comunità nera afroamericana, stiamo parlando di una comunità che vive negli Stati Uniti da più di 2 secoli. Lo stesso Tocqueville, adesso facciamo un discorso magari un po' alto, ma nella democrazia in America aveva colto la differenza tra la comunità africana e i discendenti degli schiavi, che erano ancora schiavi in gran parte quando lui scriveva, e lui li vedeva come i nuovi arrivati, quindi alla pari dei bianchi, rispetto invece alle comunità native che non riuscivano a integrarsi nella nuova America. Gli afroamericani si stanno integrando anche votando per uno come Donald Trump. Sì, insomma, per parafrasare un po' il titolo del film di Eddie Murphy, il principe ha trovato moglie. E la moglie è repubblicana. Altro che tradite vostro marito e votate per la Harris nelle urne. Qui c'è anche un po' il ridicolo di questa tornata elettorale, perché francamente mi pare si sia ampiamente dimostrato che la gente non vota per gli appelli della starletta di turno, ma vota per quello che trova nel frigorifero la sera, se lo trova, e quanto gli costa fare la spesa e quanto gli costa fare il pieno all'automobile. Perché drill baby drill mi pare che sia Vangelo del credo di Musk, del credo di Trump, con buona pace di Musk che produce le Tesla. È così, sì. Che in effetti fa anche un po' ridere, però è anche l'idea di un'America che non vuole farsi schiacciare, insomma, indipendenza energetica prima via per evitare dipendenza da altri, mi pare di capire. Esatto, è così, e comunque le azioni Tesla si sono rilanciate piuttosto bene in queste ore. Più 13% dice adesso la DN Kronos, quindi converrebbe farci un pensierino. Ma più che altro, ecco, quello che vorrei capire, Giovanni, intanto a quest'ora si tirano generalmente le reti e chiaramente le pagine devono essere quasi pronte o comunque sono nel mezzo dell'elaborazione, quindi io cerco di non portare via molto tempo. Domani su che cosa vi concentrerete in particolare? Se puoi darmi questa anticipazione. Ma avremo un gran numero di pagine dedicate al tema, quindi ci saranno tante cose. Di sicuro torneremo su i rincamaliti, chiamiamola così, perché anche oggi dall'Italia politici e soprattutto anche dei colleghi sembra che siano a lutto per
la sconfitta della Harris. Sì. E poi avremo anche un intervento importante di una persona che voi conoscete piuttosto bene. Avremo un intervento di Giovanni Sallusti. Diciamo che da queste parti è molto noto. Bene, ecco, ma vabbè, passami la battuta. Mario Secchi ha finito di fare la ola da solo e mi permetto di fare la battuta perché Mario Secchi, a differenza di altri personaggi invece con la camicia arrotolata sugli avambracci, ha sempre avuto una sua, diciamo, un suo orientamento per i repubblicani, però non al punto di arrivare alla tifoseria che abbiamo visto tra i rincamaliti appunto in questi giorni. Ma perché in Italia abbiamo dovuto assistere a sto spettacolo, Giovanni? Probabilmente perché noi stiamo anche celebrando, constatando una sconfitta di una candidata scelta all'ultimo momento, che spinta dai media finché si vuole, però abbiamo anche visto sinceramente un partito, quello democratico, che ci ha messo l'anima, si è schierato abbastanza compattamente dietro a un candidato non di primo piano, scelto un po' all'ultimo momento, come ho detto, però abbiamo visto una democrazia che funziona nonostante tutto quello che si dice. E quindi per una sinistra che invece direi abbastanza la sinistra, mi sto riferendo alla sinistra italiana, sì. Le manca da molto tempo il successo. Pensiamo a cosa è accaduto di recente in Liguria. Un modello come quello americano poteva anche dare un po' di legittimità alla sinistra italiana, e diciamo la mancanza di una leadership forte della sinistra italiana ti costringe a sognare la leadership realmente forte, al di là della Harris. Però il Partito Democratico, quello americano, è una cosa diversa da quello che vediamo in Italia. Gli Stati Uniti, come abbiamo detto, sono un grande paese, direi a prescindere dagli schieramenti politici. Decisamente. Giovanni, per concludere, e ringraziandoti del tuo tempo e augurando buon lavoro a te e a tutti i colleghi di Libero, ma che cosa c'è nel futuro del Partito Democratico ora che anche la dinastia Obama è stata spazzata via da questa scelta che definire suicidio è veramente fare un complimento? E che cosa c'è nel futuro del Partito Repubblicano, se questo futuro può rispondere al nome di J.D. Vance? Sì, il Partito Repubblicano che nel 2016 e anche più tardi, nell'ultima elezione con Joe Biden, era diviso anzi direi che nella leadership i Never Trump erano la maggioranza. Ormai il Partito Repubblicano si è molto trampizzato. Sono appena arrivate le congratulazioni di George Bush a Trump, e quindi J.D. Vance è giovane, di sicuro potrebbe essere
sarà di sicuro il futuro del partito. Non so se sarà un presidente, me lo auguro, è comunque un nome importante, ma ce ne sono anche altri. I democratici devono ripartire dalla base, devono guardare meno a quello che dicono i giornali, i media, e cercare di parlare di più alla gente, ascoltarla. Secondo me sono in grado di farlo. Certo, ci vorrà molto tempo. Non è da escludere un lungo periodo di prevalenza repubblicana, dato la difficoltà a trovare un leader di un certo livello. Per quanto, ripeto, questa elezione sconta un po' la scelta tardiva di un candidato, l'Harris, che non era certamente all'altezza. Decisamente. Giovanni, allora io ti ringrazio per il tuo tempo, grazie per essere stato qui con noi e al piacere di riaverti presto nostro ospite. Intanto buon lavoro a te e a tutti i colleghi di Libero. Grazie a voi e buonasera. Di nuovo, buona serata. Adesso noi abbiamo 2 minuti di pausa, tra l'altro ne approfitto per leggervi il comunicato, perché è arrivato anche a me il comunicato del presidente George W. Bush, che si congratula, dice: mi congratulo col presidente Trump per la sua elezione come 47esimo presidente degli Stati Uniti d'America, così come con il vicepresidente eletto J.D. Vance e le loro famiglie. Ringrazio anche il presidente Biden e la vicepresidente Harris per il loro servizio al nostro paese. La forte partecipazione a questa elezione è il segno della salute della nostra Repubblica e della forza delle nostre istituzioni democratiche. Laura e io siamo grati ai funzionari che hanno guidato le elezioni, a chi ha lavorato ai seggi, i volontari che hanno supervisionato un'elezione gratuita, corretta, sicura e serena per tutti i cittadini americani. Ci uniamo ai nostri concittadini nel pregare per il successo dei nostri nuovi leader a tutti i livelli del governo. Possa Dio continuare a benedire la nostra grande nazione. Tra l'altro un comunicato dai toni molto cortesi e molto concilianti, e sapete che George W. Bush non è mai stato incline, diciamo, a essere molto, come potremmo dire, solidale verso Trump, visto e considerato che Trump gli aveva cecchinato il fratello Jeb alle elezioni del 2016 e non è che l'avesse descritto proprio alla grande, perché se vi ricordate Trump lo aveva dipinto come una specie di mezzo scemo, per cui insomma anche questo fa il Partito Repubblicano, si ricompatta nei fatti, lo avevano dato allo sbando e così via, ma questo adesso lo chiediamo al professor Lorenzo Castellani, che tra poco sarà nostro ospite, che è professore di storia delle istituzioni politiche presso la LUIS. Intanto io vi devo dire che si sono fatte le 17:20 a Washington, sono le 11:20 del mattino e naturalmente è cominciata questa nuova giornata, ed è una giornata, ça va sans dire, nella quale si comincia a parlare di transizione. Questa ora sarà la parola chiave, perché naturalmente il presidente eletto dovrà formare un gruppo che si confronterà con i loro omologhi all'interno della Casa Bianca. Significa anche trasmissione dei segreti, trasmissione dei dossier più delicati, dei problemi più intimi, insomma, che sono stati affrontati dall'amministrazione Biden e che restano insoluti e quindi dovranno essere presi in carico dall'amministrazione Trump. Io ricordo che nel 2000, quando George W. Bush appunto venne proclamato presidente degli Stati Uniti d'America, il tempo della transizione fu molto ridotto e per protesta gli impiegati che avevano lavorato sotto Clinton
nell'andarsene non solo danneggiarono la Casa Bianca, ma danneggiarono soprattutto le tastiere dei computer trasportando la lettera W, proprio per sfregio nei confronti del nuovo inquilino, che evidentemente non era Al Gore, per il quale loro avevano fatto il tifo. 340-670-9659 se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o WhatsApp. Maurizio, ciao, il gruppo di quelli che, io l'avevo detto per Trump, sarà numeroso. Quante trasmissioni di spiegazione ci faranno i bleffatori professionali? Maurizio, ma guarda, non ti curar di loro, ma guarda e passa, noi andiamo avanti. Sapete, venerdì scorso, non questo, l'altro, mi è capitato di vedere in televisione, sapete quei venerdì sera che tu dici, ma vediamo cosa c'è. Insomma, sono finito sulla 7, stavo guardando un pacato, elegante colloquio tra Walter Veltroni e Corrado Augias, che si è concluso con auree e pacate osservazioni sul fatto che si teme che la democrazia in America fosse in pericolo. Così in pericolo che il presidente Trump ha vinto con un netto vantaggio. Ma comunque adesso abbiamo al telefono il professor Lorenzo Castellani, professore di storia delle istituzioni politiche alla LUISS. Buonasera professore, io sono Antonino Danna, le do il benvenuto in trasmissione qui tra noi. Benvenuto. Buonasera, grazie. E allora, professore, mi pare abbastanza evidente che il Partito Repubblicano abbia saputo parlare alla borghesia che lavora, tanto per cominciare, e soprattutto abbia parlato di concretezza rispetto a una sinistra, ai liberal, e potremmo anche forse estendere questo discorso anche alla nostra sinistra nostrana, ma questo glielo chiedo appunto diciamo così, insieme a questo leitmotiv principale. Forse mentre la sinistra aveva questa metamorfosi dedicata all'immigrazione, dedicata ai diritti sessuali, alla morale sessuale, i diritti riproduttivi, dall'altro lato la gente continua ad avere il problema: che cosa mangio stasera, perché costa troppo al supermercato, quanto mi viene un litro di benzina. Allora, è troppo avanti la sinistra o sono troppo arretrati quelli che votano per Trump? Perché stamattina io ho sentito anche questa definizione, che chi vota per Trump generalmente non ha la laurea e di conseguenza è incline anche a credere ai complotti. Veda lei. Io sono, come dire, dell'idea che in democrazia chi ottiene la maggioranza ha ragione, nel senso che le democrazie funzionano sulle maggioranze, funzionano diciamo così, sul prevalere in termini di voti, e se c'è una maggioranza che ha ritenuto le istanze proposte da Trump più motivanti per andare a votare, più centrali, definire la propria vita, diciamo, non vedo cosa ci sia di strano e non vedo nemmeno sinceramente questa grande rivolta dei bifolchi che molti commentatori vorrebbero proporre come interpretazione. Questo perché Trump ha sommato 3 elettorati. Come diceva lei, le classi medio-basse produttive, che questa volta, oltre al tradizionale elettorato trumpiano, quindi rurale, dell'America interna e prevalentemente bianca, della working class operaia, si è aggiunto anche un numero crescente di immigrati di origine latina, di seconda generazione, e afroamericani addirittura, cosa che smentisce anche qui molte delle accuse di razzismo fatte a Trump, o quantomeno non vale per chi ha delle priorità più importanti, quella ad esempio del lavoro, dell'inflazione, della sicurezza. E poi si è aggiunto un terzo strato che è la vera novità di questa elezione, cioè quello di un pezzo dell'elite americana, di cui la figura più evidente è Elon Musk, ma insieme a lui ci sono vari importanti uomini dell'industria, della tecnologia, della finanza, che hanno, diciamo così, scardinato il monopolio delle elite dal punto di vista politico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista economico, che hanno ruotato intorno al Partito Democratico fondamentalmente nell'era Obama-Biden.
E questo è un elemento importante perché dà anche prospettiva delle potenzialità di governo maggiori a Trump. Non è Trump contro tutti gli altri, ma è in questo caso un Trump 2 con un pezzo di America anche importante che conta alle spalle di Trump, oltre alla base elettorale di maggioranza. Ecco, allora a me viene da chiosare quello che lei sta dicendo, professore, aggiungendo quindi, primo, Vance come vicepresidente ha funzionato. L'idea di portarsi dentro Musk con le sue idee spaziali ha funzionato, però io mi riallaccio anche a quello che diceva stamattina Trump nel discorso di accettazione, insomma nel discorso della vittoria. Dice Trump è un genio e i geni vanno tutelati, ma mi pare di capire che questa amministrazione non vuole tanto una primazia americana nel mondo, diciamo così, sulla punta delle baionette, per quanto Trump comunque farà pesare il fatto di essere a capo dell'esercito più forte del pianeta, nonché della forza spaziale, che peraltro ha costituito proprio lui nel suo primo mandato, quanto il fatto che l'America vuole rivendicare un primo posto per quanto riguarda scienza e tecnologia, settori nei quali ci sono due realtà, mi permetto di suggerirle, la Cina e per certi versi anche l'India, che cominciano, non dico a mettere il sale sulla coda all'America, ma la Cina mi pare che ci siamo quasi. Quindi voglio dire, l'egemonia, se posso usare ancora questo termine, passa anche e soprattutto per le aule universitarie, che magari così la potrebbero finire col walk e tutto il resto. Che dice? Ma noi non dobbiamo dimenticare che pure su questo ci sono stati dei passi in avanti, poi noi lo rimuoviamo perché gran parte dei media è pendente in qualche modo a sinistra verso il progressismo, ma a inizio anno ci sono stati 3 importanti presidenti, 3 importanti università, Pennsylvania, Princeton e Harvard, che sono stati costretti a dimettersi dai finanziatori di queste università perché spalleggiavano le rivolte studentesche pro-Palestina che fondamentalmente negavano che il 7 ottobre ci fosse stata una sorta di pogrom, di assassinio di massa del popolo israeliano. Quindi noi non dobbiamo dimenticare che queste cose, unite alla cancel culture, alle statue rovesciate, alle manie sul linguaggio, alla fine hanno indispettito anche quella parte, diciamo così, di mondo intellettuale, di mondo economico, non solo appunto delle persone che vogliono vivere e parlare senza sentirsi tiranneggiare o moraleggiare dagli intellettuali, ma insomma anche da un pezzo di quella che noi potremmo definire classe dirigente che prima magari non si curava di queste cose e poi ha iniziato a dire stiamo esagerando, c'è un pezzo di paese che sta scivolando nelle mani di fanatici. Questo fanatismo poi è pericoloso anche per gli indirizzi di politica estera, perché la politica estera si fa con il realismo, si fa con la realtà, si fa con le armi che si hanno, con la costruzione diplomatica delle alleanze, non si fa con i principi morali, non si fa con i grandi proclami universali e quindi il rischio di avere una classe universitaria, ad esempio, molto ideologizzata che poi questa produca un'elite, come diceva Henry Kissinger, o di attivisti, quindi in perenne subbuglio e animati da chissà quali principi morali, oppure di tecnocrati che però non hanno alcun legame con la realtà e con la democrazia. Ecco, mi pare che sia stato fatto un tentativo in questo momento di successo, di riunione, diciamo così, e superamento della situazione che c'era e di riconciliazione almeno tra un pezzo della classe dirigente americana e il popolo americano. E su questo va dato merito a Trump e alla sua capacità anche di trasformazione del Partito Repubblicano. Questo sicuramente. Professore, senta, come può evolvere adesso il MAGA? Perché, voglio dire, Trump c'ha pur sempre 78 anni. Quando terminerà il suo mandato ne avrà quasi 82. L'uomo che sia presente a se stesso, arzillo e vispo, a differenza, del suo predecessore / successore Biden, mi sembra che sia abbastanza evidente. Ma dopo come può evolvere il trumpismo? Cosa resta del trumpismo? Io penso che il trumpismo abbia cambiato il Partito Repubblicano come
Roosevelt cambiò il Partito Democratico negli anni 30 e 40, quindi io non penso che, anche se non ci sarà più Trump, non penso che nel breve periodo noi torneremo a un partito repubblicano simile a quello di Bush o in qualche modo proteso a fare il poliziotto del mondo all'estero, a costruire un ordine internazionale attraverso un interventismo militare forte e diciamo interamente ripiegato su una logica liberoscambista. Penso che le idee di Trump, magari con degli aggiustamenti che dipenderanno dalle contingenze, ma in qualche modo potranno continuare su altre gambe, potranno continuare ad esempio sulle gambe di J.D. Vance o dei senatori, dei deputati che il Partito Repubblicano ha selezionato in questa tornata e che sono prodotto di questa stagione e del trumpismo. Ma ovviamente questa è anche una delle sfide, cioè cercare in questi 4 anni per Trump di trovare un successore che possa portare avanti quello che lui ha fatto, quello che lui sostanzialmente ha prodotto dal punto di vista del consenso politico e del governo in questi mandati. Insomma. Ecco, nel libro War di Bob Woodward, a un certo punto Woodward racconta del fatto che Trump abbia inseguito questa rielezione non soltanto per una questione personale, ma anche per una questione, diciamo così, di ripulitura della propria eredità a seguito dell'assalto al Campidoglio del 6 di gennaio 2021. Direi che sia un capitolo ormai chiuso e perdonato. No, ma è chiuso per quello che dicevo prima, perché da un anno Trump sta ricevendo sostegno, supporto dell'ala nobile del capitalismo americano, dei nuovi appunto imprenditori del settore tech, della nuova industria tecnologica che fa capo a figure come Elon Musk, come Peter Thiel, e quindi credo che un pezzo appunto della classe dirigente americana sia stata disposta in qualche modo a perdonare quel gesto di Trump e in un certo qual modo si è resa conto che gran parte delle idee di Trump, che peraltro sono sopravvissute in alcuni aspetti anche durante la presidenza Biden, siano ancora quelle migliori per governare il paese, per avere consenso e per in qualche modo avere una pace, un'unità sociale e risolvere i problemi che ci sono negli Stati Uniti e fuori dagli Stati Uniti. Quindi penso che sia stato questo e che quella ormai sia una pagina in qualche modo chiusa e archiviata. Professore, le chiedo 10 secondi di pausa, poi ci avviamo alla fine della nostra conversazione. Le chiedo scusa. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E rieccoci sempre al microfono Antonino Danna e il professor Lorenzo Castellani, docente di storia delle istituzioni politiche presso l'Università LUISS. Professore, senta, in conclusione, ringraziandola sempre del suo tempo e della sua cortesia, le volevo chiedere questo. Fascismo. Questa parola è echeggiata da tutte le parti nel corso di questa campagna elettorale. L'abbiamo sentita in bocca ad Alan Friedman contro Giorgio Guido Lombardi, il vicino di casa di Trump, che un paio d'ore fa è stato ospite di questa nostra maratona direttamente da Mar-a-Lago. L'abbiamo sentita in bocca a tutta una serie di personaggi più o meno politici, più o meno invischiati in questa campagna elettorale. Poi però arriva il sindaco di New York, che non mi sembra ascrivibile al mondo repubblicano, e dice: ma guardate che qui la dovete finire di chiamarlo fascista, questo è uno che parla con la gente. Allora a me viene in mente il professor Luca Ricolfi, il sociologo Luca Ricolfi, che ha scritto il libro La mutazione, no? Questa sinistra che smette di pensare ai lavoratori, ai problemi, se vogliamo, anche più prosaici della vita, la casa, il vestirsi, mangiare, eccetera, eccetera, e comincia ad addentrarsi nel sesso, nella morale, nell'immigrazione e così via. Ecco, ma un partito democratico così, quanti anni di sbando si trova davanti?
Poi rischia di trovarsene avanti parecchi, come si è visto dal risultato di queste elezioni. D'altronde, se si passa il tempo della campagna elettorale a parlare solo di Trump e a ventilare l'ipotesi di fascismo, quando non si sa nemmeno cosa sia il fascismo, e diciamo così, da italiani possiamo in qualche modo offrire delle definizioni degli studi in merito, mi pare che insomma, la sinistra sia destinata alla sconfitta, come è avvenuto negli Stati Uniti, ma come sta avvenendo praticamente in tutta Europa, dove il consenso dei partiti di sinistra si assottiglia sempre di più e in cui partiti di destra in qualche modo conquistano sempre più spazio, sempre più terreno. La sinistra, diciamo così, dovrebbe completamente reinventarsi, appunto tornare ad avere un aspetto in qualche modo più nazionale, più di lotta, più vicino ai lavoratori e rompere invece con quella tradizione nata negli anni 90 di tipo liberal progressista che si interessava solo dei diritti e dell'autodeterminazione dell'individuo che, come abbiamo visto, servono a occupare i giornali, a occupare i salotti televisivi, ma non a vincere le elezioni. Lo stesso vale appunto per questa continua accusa di fascismo, di cui Donald Trump non è né il primo né l'ultimo leader di destra che è stato accusato, diciamo, di essere tale, appunto da italiani lo sappiamo bene, ma poi in fin dei conti, come dire, fino a che c'è il rispetto della Costituzione, c'è il rispetto della democrazia, c'è il rispetto del pluralismo, non c'è violenza, non c'è volontà di prevaricazione, insomma, parlare di fascismo è ridicolo. Lo è in Europa, dove il fascismo c'è stato davvero, lo è ancora di più negli Stati Uniti, parlando di qualcosa che è completamente estraneo alla tradizione politica americana. Trump al massimo può essere un populista di tradizione negli Stati Uniti, una tradizione che inizia nell'Ottocento, e un nazionalista, altra tradizione che inizia nell'Ottocento. Il fascismo è un'altra cosa, il fascismo non c'entra nulla in qualche modo con questo tipo di approccio. Decisamente. Un'ultima cosa, quale secondo lei sarà il primo provvedimento di Trump? Quale ci stupirà? Con quale ci stupirà? Penso possa essere un provvedimento sull'immigrazione, mi aspetterei sicuramente una stretta sull'immigrazione irregolare o espulsioni di clandestini, questo è qualcosa che mi aspetto, e l'altro potrebbe essere a stretto giro anche l'aumento dei dazi sui prodotti cinesi. Decisamente. Queste secondo me sono le due politiche candidate, diciamo così, a rompere il ghiaccio con il Trump 2. Ecco, e per dirla con gli americani, allora more to come, aspettiamoci queste e altre sorprese. Professore, grazie del suo tempo. Grazie a lei, arrivederci. Buona serata. E adesso, signori, mandiamo in onda un pezzone. The Kiffness, Eating Cats, mangiare gatti, perché ora ve lo spiega Trump, 2024.
Ecco, avete ascoltato alle 17:41 e 47 secondi qui sulle magiche onde di Radio Libertà, The Kiffness, Eating Cats, Mangiarsi i gatti, la canzone che è stata ricavata da questo signore che voleva fare ironia su quello che aveva detto appunto Donald Trump nel corso del dibattito con Kamala Harris, suscitando le sue faccette divertite. Trump aveva detto che gli haitiani, i migrati haitiani, i rifugiati haitiani, avrebbero in quel di Springfield, che non è la città dei Simpson, precisiamolo, perché la Springfield dei Simpson in realtà non si sa in quale stato americano si trovi, a Springfield a quanto pare, insomma, gli haitiani si mangiavano i cani e i gatti. Tra l'altro nella conversazione che abbiamo avuto con Giorgio Lombardi, l'avete sentito, anche lui ha ripreso questa vicenda. Trump era stato corretto dal moderatore dell'ABC che aveva detto no, non è vero niente, eccetera, eccetera, eccetera. E naturalmente alla fine c'era stata questa ironia verso Trump, un po' come la canzone Io sono Giorgia, un po' come i rap su Matteo Salvini e così via. Bene, alla fine Salvini fa il vicepresidente del Consiglio, Giorgia Meloni fa il presidente del Consiglio e Trump fa il presidente degli Stati Uniti d'America. Quindi continuate con queste canzoncine che, come vedete, portano bene alle elezioni. Oh, che ora si è fatta? Vediamo un po', perché qua stiamo machineando, per dirla, diciamo, in un italiano un po' maccheronico, stiamo dandoci dentro dalle 12, signore e signori. La dannatona ha battuto tutti i record in questo momento, perché sono 5 ore e 40 minuti circa che noi siamo in onda, quindi siamo già oltre la dannatona standard, che è circa 5 ore e mezza, per cui abbiamo superato i 42 chilometri e 195 metri di radio, mi sta venendo proprio all'americana, un po' alla Alan Friedman, perché lui è un vero americano e lui non votava per un fascista, invece Lombardi ha votato per Trump. E vabbè, ma poi sapete qual è il fatto, vi giuro? Cioè, ma per dirla proprio con capezzone, mo che siamo qua tutti noi qui riuniti di noi nostrani, per citare Azzurro Tenebra di Giovanni Arpino, basta con sto fascismo. Ma io ve lo buco sto fascismo se continuate con sta storia. Ma come si fa? Basta! Ancora col fascismo. Ma poi arrivare a sostenere che in America venga eletto un fascista è una cosa che fa troppo ridere. Perché dire una cosa del genere, ora, al di là delle battute, è una cosa che le ossa dei ragazzi nei vari cimiteri alleati che ci sono in questo paese, o quelli che riposano sopra le spiagge della Normandia dove ci hanno girato Salvate il soldato Ryan, vi ricordate la prima scena quando quest'uomo anziano si inginocchia davanti alla lapide? Ecco, le ossa di quei ragazzi, solo a dire hanno eletto un fascista in America, ma quelle ossa vibrano di indignazione. Ma la vogliamo finire? Ve lo buco sto fascismo, davvero. Allora, abbiamo adesso al telefono, lo voglio salutare e ringraziare, Roberto Arditti, collega editorialista de Il Tempo. Buonasera, benvenuto, sono Antonino Danna. Eccomi Antonino, buonasera. Buonasera. Allora, io prima, a mo' di battuta, dicevo ve lo buco sto fascismo, perché è incredibile che si continui a parlare di fascismo, addirittura si è entrato pure il fascismo nelle elezioni americane. Cioè, ma possiamo uscire da questo cul-de-sac e parlare di politica, o dobbiamo andare ancora appresso a questi che vedono fascisti ovunque? Ma intanto io gli chiederei, ma li vedi anche adesso nella stanza, mo che mi stai dicendo che c'è il fascismo in America? Perché se no non si spiega, cioè questa è ossessione. Tra l'altro, al di là del fatto che il tema oggettivamente non ha alcun senso sul piano politico e storico, ma uno potrebbe dire non ha alcun senso dal punto di vista politico e storico, però funziona, e allora siccome funziona
Ma siccome anche questa volta, per l'ennesima volta, abbiamo la dimostrazione che evocare questo fantasma non serve per vincere le elezioni, e se vogliamo essere sinceri non serve nemmeno per perderle bene, io credo che sarebbe il tempo arrivato una volta per tutte di lasciare perdere questo argomento, che non solo non ha senso, ma non è nemmeno utile in termini elettorali, e quindi basta. Decisamente. Ci auguriamo che ci sia gente da quel lato in grado di cogliere questo saggio invito, mi permetterei. Ma vorrei dire una cosa, ecco, ma non è che magari stanotte il wokismo, tutto quel mondo di schwa, ministra, asterisco, inclusione, gender fluid, teorie varie ed eventuali, orientamenti sessuali e tutto il resto, non è che stanotte finalmente questa follia sia finita e possiamo tornare a parlare di realtà? Cioè, ma è mai possibile che si possa condurre una campagna elettorale parlando di diritti riproduttivi, parlando del rischio se vince Trump torniamo nel Medioevo, torniamo al 1873, a prima di Roe versus Wade, che fu la sentenza della Corte Suprema che legalizzò l'aborto a livello federale negli USA e così via, quando la Corte Suprema di fatto ha detto ogni Stato se la veda da sé. Quindi dov'è la limitazione dei diritti riproduttivi, chiamiamoli così? Ma si può fare una campagna elettorale in fondo su quello che abbiamo nelle mutande? Ma non interesserebbe quello che abbiamo nel cervello? Beh, la si è fatta, e il risultato però è che alla Casa Bianca ci va Donald Trump, quindi l'esito di un eccesso di carico emotivo e politico su questi argomenti produce nell'elettorato una reazione che non solo non è di pochi, ma che genera un effetto che nemmeno nel mio piccolo, che neanch'io avevo previsto in queste dimensioni. Vi spiego subito. Io, per quel poco che sono in grado di capire, sostengo e scrivo, diciamo dall'estate, dal mese di giugno-luglio, che Trump avrebbe vinto le elezioni, ma ho sempre pensato che in termini di numero di voti raccolti ci sarebbe stata una sfida vera, e forse anche la possibilità di una vittoria di Kamala Harris nel numero dei voti, mentre ero certo che sulla distribuzione dei grandi elettori avrebbe vinto Trump. Invece le elezioni americane quest'anno rappresentano una doppia sonora sconfitta per l'impostazione che ricordavi e in generale per l'approccio liberal progressista, perché non solo Trump vince nettamente nel numero dei delegati, ma raggiunge anche un risultato straordinariamente lusinghiero nel numero assoluto dei voti. Ricordo che quando venne eletto nel 2016 presidente per la prima volta perse la competizione con Hillary Clinton nel numero di voti raccolti, mentre questa volta ha stravinto anche sul fronte assoluto dei voti. E questo non è un dettaglio, anzi sul piano politico è un successo ancora più clamoroso di quello del 2016. Sicuramente. Ecco, c'è un concetto che io ho evocato nel corso di questa trasmissione, anche se naturalmente il numero di voti elettorali non è paragonabile, perché nel 1972 Nixon ne prese 520 e McGovern, il suo sfidante, solo 17, mentre invece qua siamo in una situazione un po' più tranquilla, 279 contro 235 e rotti e spicci. Ma c'è un fatto: Trump, come Nixon, conquista la maggioranza al Senato, la maggioranza quasi, ci siamo quasi, alla Camera, e in più ha pure una corte fa un po' ridere, ma è così, una corte suprema che è anche giudice costituzionale, che è quindi chiamata a intervenire anche su eventuali decisioni che potrebbero essere quanto mai contestabili, perché si è sempre detto vabbè, Trump una volta rieletto potrebbe concedersi il perdono da solo per tutti i processi che ha in corso, e su questo tra l'altro c'è un ampio dibattito tra i costituzionalisti in America, perché c'è chi dice non è possibile perché il perdono è sempre dato da un'autorità altra rispetto a te, quindi in teoria Trump non potrebbe firmare un decreto di perdono a se stesso. Ma
in una situazione del genere possiamo tornare a usare l'espressione presidenza imperiale, esattamente come fu per Nixon? Più sì che no, nel senso che oggettivamente questa volta Trump arriva alla Casa Bianca, torna alla Casa Bianca con tutti i punti che hai appena ricordato e anche con una investitura che questa volta è incontestabile e assoluta, e che tra l'altro, presentando un inedito mai verificatosi nella storia americana, cioè di un presidente che fa un mandato, poi perde e poi rivince le elezioni. Questa condizione non è mai accaduta nella storia americana. Quindi diciamo che sì, anche in considerazione della condizione internazionale, e per esempio se guardiamo anche a vari leader in giro per il mondo con le loro complessità e difficoltà, sì, diciamo che Trump gode di una situazione nella quale può dispiegare tutti i punti centrali del suo programma, a cominciare da quello, e siccome è ormai il Presidente degli Stati Uniti, anche se formalmente entrerà in carica il 20 di gennaio del 2025, però su alcuni dossier internazionali, diciamo è anche chiamato, come è giusto che sia, visto che lo ha detto chiaramente in campagna elettorale, a mettere mano il più presto possibile a due vicende delicate come quella del Medio Oriente e quella della invasione russa dell'Ucraina, che sono secondo me due dossier difficili, ma che con un approccio molto più energico da parte della Casa Bianca possono trovare una sorta di soluzione, nei limiti ovviamente delle complessità della storia e dei teatri, in un tempo più rapido di quello che si potrebbe pensare se, e io la metterei in questi termini, l'America torna a fare l'America. Perché la leadership non è praticabile solo con la politica e la diplomazia. Nessuna reale leadership nella storia, compresa quella americana nel XX secolo, si è mai dispiegata senza, quando necessario, l'uso della forza. Gli americani pongono fine al secondo conflitto mondiale nel Pacifico usando per la prima ed unica volta nella storia, a pochi giorni di distanza, 2 bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, e in Europa pongono fine alla seconda guerra mondiale con una invasione militare da nord e da sud, ma da nord in particolare quello dello sbarco in Normandia, che è la più grande operazione logistico-militare della storia dell'umanità. Allora la forza è un elemento decisivo nel muovere i fattori della storia. L'America deve tornare a fare l'America. Trump lo ha promesso, ora lo deve fare. Certamente, però io faccio questa osservazione. Nel caso della guerra ucraina, diciamo che la cosa è, ovviamente, fatte le dovute proporzioni, più facile, perché comunque sappiamo da Trump, e lo sappiamo anche dall'ultimo libro di Bob Woodward, che lui, bene o male, si è sentito altre volte con Putin, ha un suo rapporto con il presidente russo. Trump evidentemente avrà avuto modo anche già adesso di parlare con entrambe le parti, ed è probabile che questa guerra si possa fermare in tempi molto rapidi, forse anche lo stesso 20 gennaio, chi lo sa, 2025. Nel caso di Israele, però, io mi pongo questa domanda. Assodato che l'attuale inquilino della Casa Bianca è un signore che, mentre è in pubblico, dà la mano al suo amico immaginario, oppure si presenta ai funerali e dice volete un gelato, oppure si congela ai momenti, li chiamano i senior moments, sostanzialmente avrà il Parkinson, ma non hanno il coraggio di ammetterlo. Ecco, assodato che l'inquilino della Casa Bianca probabilmente non è pienamente, diciamo, presente a se stesso, se domani notte Israele fa levare in volo qualcosa come 200 cacciabombardieri e va a fare tabula rasa dei siti nucleari iraniani, e dopo l'Iran in qualche modo vuole reagire, chi è che dice ragazzi, vedete che Tel Aviv non la dovete toccare? Perché se io fossi nei panni di quelli di Teheran, già sapere che c'è Trump che il 20 di gennaio entra in carica, io qualche problemino me lo farei.
Capisco, però io credo che l'elezione di Donald Trump porta un segnale chiarissimo a tutto il teatro medio orientale, e cioè che gli Stati Uniti si allineeranno ed eserciteranno la loro capacità di leadership, alla quale faremmo assai bene noi europei ad unirci il più rapidamente possibile, a quello che è stata l'unica grande novità in quell'area del mondo, cioè gli accordi di Abramo, così noti a livello internazionale, diciamo sull'asse della pacificazione dell'area tra Israele, Arabia Saudita e una serie di altri attori, Giordania, Emirati Arabi, in parte l'Egitto e così. Quell'asse, quella linea di accordo è la grande scelta che Donald Trump fece, che poi l'amministrazione Biden ha molto parzialmente seguito, ma che deve essere ripresa, e lo sarà. E dico anche che con un gesto di realpolitik molto brutale, se vogliamo, il primo ministro israeliano ha sostituito il ministro della difesa poche ore fa. Attenzione, perché in Israele le cose non accadono mai a caso, casualmente, anzi direi in Medio Oriente le cose non accadono mai a caso. Il ministro della difesa Gallant, persona di grande qualità peraltro, era decisamente l'interlocutore preferito dall'amministrazione Biden. E Netanyahu, che siccome sta a fare il primo ministro da oltre 15 anni in un posto difficile come Israele, vuol dire che qualche qualità ce l'ha, ha anticipato il risultato di stamattina con una scelta che è in assoluta continuità con il suo rapporto preferenziale col nuovo inquilino della Casa Bianca, e lo ha fatto togliendo di mezzo, mi si passi questa espressione poco elegante, il più ascoltato interlocutore dell'amministrazione democratica, perché questo è accaduto ieri, esattamente ieri. Allora, gli accordi di Abramo sono la grande trovata di politica del Medio Oriente di Trump. Su quella linea ci sono Israele e l'Arabia Saudita. Adesso si tratta di riprenderla alla velocità della luce e di imporla con la forza necessaria, meditata, ragionata, ma con la forza a tutti gli altri attori dell'area, in primis all'Iran e ai suoi sodali pagati di Hezbollah e Hamas. Ma questa linea è l'unica speranza di quell'area, deve essere portata avanti con la politica e la diplomazia, ma innanzitutto con l'uso della forza laddove necessario. Insomma, diciamo così, non importa se l'attacco arriva domani notte o mattina del 21 gennaio, l'attacco ci sarà. Questo è possibile, ma è anche vero, almeno per quello che sono in grado di comprendere io, che l'Iran, che è un paese più complesso della leadership degli Ayatollah, è in realtà in comunicazione con gli americani e con l'Occidente in generale, e potrebbe riservarci qualche sorpresa. Non dimenticherei mai comunque l'antica tradizione persiana, più che del regime religioso degli Ayatollah, di rapporto con l'Occidente, e l'antichissima tradizione di rapporti privilegiati tra quel popolo, il popolo persiano, che oggi chiamiamo iraniano, e le comunità ebraiche, che per secoli e secoli hanno vissuto a Teheran con un grado di libertà abbastanza raro da riscontrare nel mondo di allora, anche superiore a quello di cui godevano in Occidente per lungo tempo. Quindi ci sono dei fili della storia che sono profondi e che potrebbero trovare in questo momento, sempre dentro il filone degli accordi di Abramo, qualche nuova occasione per venire avanti. Questo solo per dire che non sono sicuro del fatto che noi vedremo nelle prossime settimane una dura escalation militare tra Israele e Iran. Potrebbe sorprenderci uno scenario meno cruento. Cioè un catalizzatore per un colpo di Stato. Questo è un percorso interessante che molti delle comunità iraniane e persiane all'estero auspicano da tempo e che finora non ha trovato la strada per mettere tutto in fila. Ma certamente è uno scenario da non sottovalutare. Chiedo 10 secondi di pausa, torno subito. Ok.
Di quando? Quando? Squisito! Eddie, stanno arrivando da casa mia. Finché Venom vivrà, tutto finirà. Potremmo non uscirne vivi, amico. Eddie, con te fino alla fine. Venom, The Last Dance. Dal 24 ottobre al cinema. Quando sei adolescente non vedi grande differenza tra essere socialmente morto ed esserlo per davvero. Belli sti pantaloni, che io vanno anche da uomo. Tratto da una commovente storia vera. Qualcuno mi ha preso in giro. Per dei pantaloni rosa. Non è che li devi mettere per forza. Così vincono loro. Il ragazzo dai pantaloni rosa, dal 7 novembre al cinema. Il 7 novembre. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Le 18:02, sempre qui su Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, con gradito ospite Roberto Arditti, editorialista del Tempo. Roberto, io mi avvio a conclusione ringraziandoti del tempo e della cordialità e della disponibilità. Un'ultima cosa, noi in tutto questo che cosa ci guadagniamo come italiani e come europei? Visto che dicevi è meglio che ci allineiamo alla velocità della luce con quello che farà Trump. Secondo me ci guadagniamo una consapevolezza che dovremmo tradurre in atti concreti delle sfide che il mondo ci presenta. In particolare la posizione che Donald Trump ha tenuto in modo martellante anche in quest'ultimo anno di campagna elettorale, e cioè che l'Europa deve organizzarsi per finanziare e supportare la propria difesa e sicurezza, perché è arrivato il momento di non dipendere più dall'impegno americano da questo punto di vista, anche perché gli americani hanno altri teatri a cui dedicarsi. Questa consapevolezza si deve fare strada in Europa. Io personalmente credo che dovremmo andare ben oltre il 2% del PIL nelle spese per la difesa e la sicurezza, ed è arrivato il momento di non scherzare più. Vedo segnali, comprese le parole del nuovo segretario generale della NATO, l'ex primo ministro olandese Rutte, che è stato in Italia proprio in queste ore. Vedo parole di consapevolezza in Europa buone, e in qualche modo anche nel governo italiano le vedo, anche se fatichiamo sul piano della legge di bilancio a fare quello che dovremmo, però diciamo che il martellamento che Trump porterà, secondo me, sarà oneroso ma fruttuoso per l'Europa. Dovremmo accettare questo tema e sarà ora di uscire, diciamo così, dall'adolescenza e entrare nell'età adulta di questo difficile, ma anche molto interessante da tanti punti di vista, secolo in cui viviamo. Decisamente è ora di diventare grandi. Grazie a Roberto Arditti, editorialista del Tempo. Buon lavoro, un saluto, grazie. E adesso, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti. La tua radio. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevatore